Buon pomeriggio, ben ritrovati, edizione straordinaria dei telegiornali di Antenna 3 dedicata alle elezioni regionali in attesa dell'apertura delle urne alle 15, lo ricordiamo ancora una volta, si può votare fino alle 15. Noi iniziamo questa nostra diretta con una panoramica su quelle che sono le sedi elettorali e i seggi. Vedo che abbiamo in collegamento, andiamo subito da lui, Christian Arboit, che si trova a Padova nella sede del centrodestra. A te, Christian. Buongiorno Marta, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Simone che adesso vi mostra i preparativi perché molti colleghi, giornalisti, operatori stanno confluendo in questi minuti presso la sede, di fatto la centrale operativa del centrodestra. Qui da poco è arrivato, te lo posso dire, confermare anche il candidato presidente Alberto Stefani, che seguirà lo spoglio da una saletta che è stata allestita all'interno del Crown Plaza, perché ci troviamo in questo albergo di Padova Ovest, nella zona di Limena, all'uscita del casello autostradale. Perché dico questo? Perché do questa indicazione, diciamo così, logistica? Perché anche la logistica in questi casi fa la differenza. Siamo a Padova, nel cuore del Veneto, in un posto facilmente raggiungibile, che quindi può essere raggiunto facilmente non solo dai giornalisti, dalle troupe delle TV locali, nazionali, della carta stampata, ma anche può essere raggiunta facilmente da tutti gli altri candidati, non solo della lista appunto che rappresenta il candidato Stefani, ma anche tutti gli altri alleati. Chiaramente le urne sono ancora aperte, non do nessun tipo di dettaglio di tipo politico, e ci mancherebbe altro. Diciamo solo che nel pomeriggio qui al Crown Plaza sono attesi un po' tutti i big del centrodestra. Si deve capire appunto chi raggiungerà il candidato presidente per analizzare il voto, quando i voti saranno noti, ufficiali, e quindi ci saranno i discorsi, diciamo così, ufficiali, sia che le cose vadano in un modo, sia che le cose vadano in un altro. Qui si stanno posizionando appunto i colleghi, si stanno facendo tutte le prove audio e video, quindi il clima in qualche modo già si sta scaldando. Sarà una lunga maratona elettorale. Noi chiaramente vi terremo aggiornati su tutto in tempo reale, cercheremo di intercettare i protagonisti di questa campagna elettorale e avere le loro prime reazioni a caldo. Cominceremo ovviamente dal dato dell'affluenza. Tra l'altro, pochi istanti fa tutta l'area, tutta questa zona è stata bonificata dagli agenti della polizia. Come da prassi si fanno prima i controlli di sicurezza per garantire a tutti uno spoglio appunto sereno, senza che vi possano essere chiaramente delle sorprese. Quindi noi restiamo qui, restiamo in diretta, Marta, e chiaramente ci ricollegheremo con te, i telespettatori di Antenna 3, non appena avremo delle novità, non appena sarà possibile. Per il momento con Simone Merlo ti restituisco la linea dalla Crown Plaza. Grazie a Christian Arboit. Andiamo a Mestre dalla nostra Ilaria Marchiori. Ecco, la vedo in collegamento. A te, Ilaria.
Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui al liceo Franchetti di Mestre, dove appunto sono stati allestiti i seggi. Insieme a noi c'è la vicepresidente di uno di questi seggi. Ora le daremo subito la parola per capire com'è andata, ma ovviamente il dato è che c'è una bassa affluenza. Alle 23 di ieri nella città metropolitana ha votato poco più del 33% degli elettori, rispetto invece al 46-73 della precedente tornata elettorale regionale. Fondamentalmente ha votato una persona su 3. È un dato in linea con le altre province della nostra regione, però comunque rimane un meno 12,2% rispetto alle ultime elezioni regionali, quindi quelle di 5 anni fa. Il comune con più votanti è stato il comune di Marcon, con il 38,6%, mentre quello con meno votanti, San Michele al Tagliamento, che si è fermato al 23,2%. Dunque comunque in tutti i comuni c'è stato un calo. È quello che mi conferma anche lei. Sì, confermo, anche perché soprattutto nelle fasce orarie magari più gettonate c'è stata una scarsissima affluenza di persone, e questo forse è dato magari da una scarsa, come dicevamo, fiducia nel sistema attuale e magari di proposte innovative per la città. Ecco, lei ha seguito altre elezioni e questo è stato tra quelli che comunque ha seguito lei, la situazione con una affluenza più bassa in realtà. Sì, è stato proprio così, facendo anche un paragone con quella di 5 anni fa, appunto possiamo notare una discesa in negativo delle persone appunto che si sono recate qui ai seggi. Ecco, quello che ci è stato detto da qualcuno che abbiamo incontrato, hanno detto sì, stiamo venendo all'ultimo perché siamo stati indecisi in realtà fino proprio all'ultimo momento se venire a dare il nostro voto oppure no, proprio per questa mancanza fondamentalmente a questo punto proprio di fiducia. Sì, penso che sia una delle motivazioni proprio alla base della scarsa affluenza, proprio anche in particolare riscontro questo nei giovani della mia età, ad esempio, qui ne abbiamo visti veramente pochi. Sì. Ecco, quello che ci ha dato lei, la vicepresidente di uno dei seggi qui al liceo Franchetti di Mestre, non è un dato da poco, scarsissima presenza di giovani al voto. Questo poi naturalmente lo appureremo anche dai colleghi negli altri seggi, da quello che emergerà, però non è la prima volta che sentiamo che i giovani sempre meno decidono di venire a votare. Ricordiamo però che c'è ancora tempo, c'è tempo fino alle 15, vedremo come e se cambieranno questi dati, questi numeri. Intanto io da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori da Mestre. Andiamo a Padova dalla nostra Valentina Visentin. Valentina, a te buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, siamo all'esterno del seggio numero 1, quello di Padova Centro, e come vedete non ci sono persone che stanno, non ci sono code, e soprattutto ci sono pochissime persone che fino a questi momenti stanno approfittando dell'ultima ora prima della chiusura delle urne per votare e scegliere il proprio candidato alla presidenza della Regione Veneto. Insomma, una fotografia confortante quella che stiamo mostrando del drastico crollo dell'affluenza che si è registrato anche in una provincia come Padova, che resta quella con l'affluenza più alta e che tradizionalmente ha sempre visto una grande partecipazione alle elezioni, ma anche in tutta la giornata di ieri non si sono registrati code né disagi ai seggi. Padova che per la seconda volta ha anche sperimentato la coda unica, quindi non la divisione tra maschi e femmine nella chiamata ai seggi, quindi un'unica coda sia per i maschi che per le femmine, come era avvenuto anche per le scorse elezioni europee. Dicevamo, Padova è la provincia con l'affluenza più alta al 37,67%, ma comunque un'affluenza in calo se si considera che nel 2020, che tra l'altro era l'anno del
del Covid, si andò a votare a novembre, l'affluenza alle 23 era al 49,5%. E la provincia dove si è votato meno resta al momento Belluno con una percentuale più bassa, seguita da Rovigo. Per conoscere il dato finale, insomma, dell'affluenza si attende l'ultimo dato, quello delle 3 di questo pomeriggio, quando le urne verranno chiuse. Poi ovviamente si passerà allo scrutinio, prima verranno conteggiate le preferenze per i candidati presidenti e poi quella per tutti gli 800 e oltre consiglieri candidati consiglieri, e poi insomma si cercherà di capire come verranno ridistribuiti tra le varie province il maggior numero di consiglieri per le province più grandi, 2 per le province di Rovigo e 2 per quelle di Belluno, ma sono dati poi che verranno di cui avremo via via conoscenza in questa lunga diretta elettorale e anche nei prossimi giorni. Intanto la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin da Padova. Continuiamo il nostro giro nelle province del Veneto, andiamo a Treviso dove c'è Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. A te Lucio. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo all'esterno di uno dei seggi storici di Treviso, giusto per dire era il seggio dove andava a votare l'avvocato e il senatore Reggiani, e qui al seggio di via Tommaso Salsa sono andato a votare e quindi sono andato a toccare con mano quella che è, diciamo così, l'affluenza al seggio, che è in linea con il resto del Veneto, quindi siamo 10 punti sotto la media. Adesso si è un po' alzato nel corso della giornata rispetto al 33,8% della chiusura delle 23, qui raccontano di un 46% di presenza, cioè di votanti. In ogni caso il calo si sente ed è molto come dire, interessante anche da valutare sotto il profilo sociologico, anche perché da come dalle sensazioni degli scrutatori del seggio, la sensazione che la fascia media alta d'età stia continuando ad andare a votare, mentre ci sia una disaffezione da parte dei giovani. Questa è la sensazione un po' diffusa, diciamo così, dai presidenti di seggio, comunque dagli scrutatori. In ogni caso la giornata di oggi ha visto un po' di persone, soprattutto durante la pausa pranzo, andare a votare, mentre inizialmente la giornata di ieri, che era di tutt'altro tenore anche meteorologico, molto probabilmente avrà tenuto distante le persone dai seggi. In ogni caso, come dicevo, siamo intorno a oltre il 40% qui per quanto riguarda l'affluenza. Naturalmente c'è ancora tempo fino alle 15. Per il resto naturalmente lo racconteremo una volta che termina il silenzio elettorale. E da Treviso per il momento è tutto, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato. Da Treviso torneremo dopo naturalmente nella Marca. Dovremo avere in collegamento ora la nostra Chiara Gaiani. Sì, ecco, la vedo. A te Chiara, da Padova. Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Con Federico Cibotto ci troviamo davanti a uno dei 200 seggi di Padova. Qui in realtà ci sono 4 sezioni, siamo in via Crescini, zona, per chi conosce la città, dell'ospedale Sant'Antonio. Ecco. Come sta andando qui? Abbiamo parlato con un vicepresidente, all'interno non ci hanno fatto entrare, non ci hanno autorizzati, e ci diceva che probabilmente nella sua sezione il 50% dei votanti verrà superato, un dato che insomma è in controtendenza rispetto a una generale diminuzione del numero di votanti, che diciamo ormai è una tendenza in tutta la regione. Ma in realtà proprio in provincia di Padova si è votato un po' di più rispetto alle altre province del Veneto, in particolare se la media veneta sfiora il 34%, parliamo ovviamente dei dati alle 23 di ieri sera, per Padova si è registrato un 37,67% con alcuni casi particolari, ovvero nel comune di Carmignano di Brenta, che è il comune, abbiamo fatto una piccola ricerca in redazione, dove si è votato di più in Veneto, almeno fino alle 23 di ieri sera si è arrivati al 48,85% dei votanti, con 3 sezioni su 7 dove il 50% era stato superato. 45,74% anche
Nel comune di Casalserugo si è sfiorato il 44, sempre ricordo alle 23 di ieri sera a Borgorico, 42,50% a Villa del Conte. 3 comuni dell'Alta Padovana, uno diciamo che si trova a ridosso di Padova, dove sicuramente si arriverà a superare almeno il 50% dei votanti. Sempre così, la veloce chiacchierata che ho fatto con la vicepresidente ci raccontava di un afflusso piuttosto consistente di persone che hanno votato nel pomeriggio di ieri, così anche in altri comuni del Padovano, mentre questa mattina, complice anche la pioggia, diciamo sì, c'è stato un andirivieni ma sempre molto tranquillo. Ecco, noi stiamo vedendo con il collega, siamo qua da un quarto d'ora, persone che si entrano ed escono un po' alla spicciolata. La pioggia certo forse ha fatto restare a casa anche altri indecisi. Noi comunque adesso con il collega ci spostiamo in un altro seggio e poi insomma vediamo se riusciamo anche a farvi sentire la voce magari di un presidente di seggio che ci racconti come è andata questa tornata elettorale. Grazie, buon lavoro a Chiara Gaiani. Chiudiamo il giro andando in Consiglio regionale da Palazzo Ferrofini a Venezia. Filippo Fois, a te Filippo. Sì, buongiorno Marta e buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo proprio per l'esattezza a Palazzo Ferrofini. Alla mia destra, al di là di questa parete, c'è il Consiglio regionale che accoglierà i nuovi eletti, ma soprattutto sopra la mia testa e quella di Edoardo Paris si trova il centro in cui affluiranno a partire dalle 15 tutti i dati di spoglio provenienti dai vari seggi del Veneto. Saremo in grado naturalmente di aggiornarvi minuto per minuto su quella che sarà l'evoluzione dello spoglio. Il primo dato che vi daremo naturalmente alle 15 sarà quello sull'affluenza definitiva dei votanti. Proprio da qui che sono partiti gli aggiornamenti che avete sentito nella giornata di ieri fino alle 23, con quel 33,9% che è l'ultimo dato disponibile al momento su quanti veneti siano andati a votare. C'è tra l'altro, dando uno sguardo generale alla regione, più o meno tutte le province si muovono attorno a quella percentuale, tranne un paio, tra la provincia di Rovigo e la provincia di Padova, che sono quelle dove si è votato di meno. A Rovigo il 26%, a Padova il 37,7%, ci sono quasi 12 punti di differenza. Quindi poi da qui, appena si inizieranno ad arrivare i voti, io credo che riusciremo a darvi già delle prime proiezioni molto valide, anche perché per la prima volta durante queste elezioni esordisce l'intelligenza artificiale. Si tratta di un programma, di un algoritmo che è stato messo a punto dall'Università di Padova, che a quanto ci è stato detto dovrebbe rendere anche i conteggi e anche i singoli voti che poi determineranno l'elezione dei singoli consiglieri molto più rapida rispetto al passato. Però direi che qui da Venezia è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois, abbiamo finito allora il primo giro dai nostri inviati. Avete visto insomma la squadra dei giornalisti e dei tecnici di Media Nord-Est è in campo per raccontarvi minuto per minuto quella che sarà questa lunga giornata dedicata alle elezioni regionali del 2025. Ora saluto i nostri ospiti che abbiamo in collegamento, mi scuso anche se vi ho fatto attendere. Grazie e benvenuto nella nostra diretta Federico Capraro, presidente mandamentale di Ascom Confcommercio Treviso. Eccolo qui, l'abbiamo in collegamento, grazie, scusi dell'attesa Capraro. Buongiorno Marta, grazie a voi dell'invito. Grazie allora a lei. Abbiamo in collegamento, ho visto ora anche Alessandro Nordio, presidente nazionale e regionale dei tassisti di Confartigianato, e credo si sia collegato ora dal treno anche Carlo Rappicavoli, direttore di ANCI Veneto, dal treno perché sta andando a Lecce dove ci sarà appunto l'assemblea nazionale di ANCI questa sera. Grazie anche a lei dottor Rappicavoli.
per essere con noi, grazie mille. Allora, volevo cominciare subito da Federico Capraro, perché abbiamo molto parlato in questa campagna elettorale di quelle che sono le richieste, le aspettative delle varie categorie verso quella che sarà la nuova amministrazione regionale, che comunque andrà, e lo vedremo dalle 15 in poi. Ricordo che siamo ancora in silenzio elettorale fino a quando le urne sono ancora aperte. Comunque andrà, l'esito di questo voto sicuramente segnerà una nuova era per la nostra regione, questo è certo. Sul fronte del commercio, che sicuramente è uno dei fronti caldi, possiamo dire, no? Perché purtroppo la moria dei negozi nelle nostre città è un dato di fatto, assieme anche con tutto quello che è un cambiamento della società e del modo di approcciarsi al commercio. Le vostre aspettative quali sono? Grazie Marta, dicevo, è stata un'occasione in questa brevissima campagna elettorale, forse anche un'affluenza così bassa quando non si affrontano a sufficienza i programmi, non ci si confronta, probabilmente indipendentemente dalle tendenze dell'allontanamento alla politica da parte dei cittadini, può darsi che ci siano anche delle altre cause. C'è stata la possibilità da parte nostra di Ascom-Confcommercio Treviso di incontrare tutti i consiglieri candidati della provincia di Treviso che hanno chiesto di incontrarsi con noi per approfondire maggiormente alcuni temi, per chiedere alcune cose, magari anche sentirsi fare, oltre che la lista della spesa, magari anche per sentirsi suggerire alcune soluzioni, e abbiamo trovato, indipendentemente da tutto, molta sensibilità, perché il tema del commercio è di fatto oggi il tema delle città, e il tema delle città è un tema evidentemente che sta a cuore inevitabilmente e che è sicuramente un tema, come dicevi, caldo. Abbiamo affrontato su questo in particolare alcuni aspetti e abbiamo trovato condivisione. C'è tutto un tema che va gestito, quello del turismo, che è traino per il commercio, ma è anche un forte condizionamento per lo sviluppo delle città, per la residenzialità e quindi a sua volta per il commercio stesso, e quindi l'aspettativa è quella che il tema del turismo nei centri anche minori vada gestito, non vada lasciato al libero mercato, perché poi sono situazioni che diventano ingovernabili. Questo succede già a Venezia, ma ahimè succede anche, ripeto, nei piccoli centri. C'è stata la condivisione della questione legata alle attività commerciali, che non sono solo attività commerciali, come diciamo noi, sono anche attività sociali. Questo è percepito, oggi è una consapevolezza diffusa, c'è bisogno però di trovare degli strumenti, degli interventi perché queste vengano salvaguardate proprio per questa funzione che hanno, e quindi la seconda aspettativa è sicuramente quella di trovare nel prossimo mandato degli interventi in questo senso. Su questo c'è un aspetto, c'è un progetto di legge che è fermo e che secondo noi va invece, terza aspettativa, portato avanti, che è quello delle metrature commerciali sotto i 1500 metri quadri, che devono essere anche queste oggetto di autorizzazioni di verifica, perché 1500 metri quadri di una realtà commerciale che si apre lungo una statale, in un comune, in un quartiere, dobbiamo considerare che equivale a 10 negozi da 150 metri quadri. Quindi quando una realtà da 1500 metri quadri apre, c'è uno scombussolamento del mercato che incide anche sulle dinamiche, oltre che commerciali che sociali, ripeto, di un piccolo centro o di un quartiere. Quindi devono essere gestite, devono essere autorizzate, devono essere verificate, non possono essere lasciate a una semplice comunicazione di inizio attività. L'altra aspettativa è quella che ci sia, e chiudo, continuità per il tema dei distretti urbani del commercio, che è stata una progettualità molto proficua, sicuramente andrà rivista in alcuni aspetti, ma noi abbiamo richiesto la continuità in questo senso, e quindi diciamo che ci sono aspettative importanti per una realtà
io mi riferisco a quella della zona che seguiamo, ovviamente, che ha comunque bisogno di tanta attenzione. Sappiamo che a livello regionale le questioni della sanità, le questioni delle infrastrutture sono questioni importanti e che drenano parte giustamente anche i maggiori numeri del bilancio, ma noi chiediamo che non vengano dimenticati, ma che vengano considerati i centri storici per l'aspetto sociale che rappresentano, perché è lì che nasce la comunità, è lì che nasce, e attorno a questi e sotto questi nasce il nostro vivere e il nostro anche fare, per cui non possono essere temi che vengono lasciati alle libere dinamiche del mercato. Ecco, allora grazie a Federico Capraro, perché questo senz'altro è un tema di grande interesse, di grande importanza, che coinvolge appunto non solo, come lei accennava, la questione puramente commerciale, ma anche tutta un'altra serie di questioni sociali di importante rilevanza per gli abitanti e per la vita delle nostre città. Restate con noi, ancora lo dico anche agli altri ospiti collegati, andiamo in pubblicità, subito dopo ritorniamo in diretta, tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata alle elezioni regionali. Alle 15 si apriranno le urne, quindi cominceremo a darvi in diretta i primi risultati. Intanto vi presento il professor Minello, Alessandro Minello, docente di economia all'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci ha raggiunto qui in studio. Grazie professore per essere con noi, e magari con lei parleremo un po' anche di questo dato. Lei è un fine conoscitore anche di quella che è la realtà del nostro territorio, sia dal punto di vista imprenditoriale ma non solo, di quelli che sono questi primi dati, tra cui questo record di astensione, che effettivamente è un dato piuttosto preoccupante, record di astensione che si collega anche ad un'altra questione che ha un po' infiammato anche gli uffici dei comuni in queste ultime settimane, che è quella del voto degli oriundi. Abbiamo in collegamento il direttore di ANCI Veneto, Carlo Rappicavoli, vediamo se riusciamo, eccolo qui, buongiorno. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi. Allora, è sicuramente un tema che ha infiammato, diciamo, gli uffici elettorali di tanti comuni, soprattutto di alcune province come per esempio quella di Belluno, dove il fenomeno è particolarmente sentito e dai numeri importanti, soprattutto in alcuni comuni. Sì, il fenomeno è proprio evidente in provincia di Belluno. Basti pensare che su 212.000 aventi diritto al voto, circa 56.000 sono residenti all'estero. I comuni si sono trovati da tempo in difficoltà nella gestione della normativa sul riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che ha anche degli effetti sugli aspetti elettorali. E nel periodo elettorale, per le amministrative o per le regionali, quando non è ammesso il voto all'estero, come avviene per le politiche, c'è l'obbligo di tutti i comuni di inviare a tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero una cartolina elettorale, cioè per informarli del loro diritto di voto, con grandi difficoltà anche a reperire gli indirizzi esatti o avere dei contatti con i consolati per andare a individuare dove sono residenti questi cittadini che sono residenti all'estero, che nella stragrande maggioranza dei casi poi non vengono certamente in Veneto, in questo caso, per votare alle elezioni regionali. Il tema che è stato posto da tempo, da anni, è quello delle difficoltà che i comuni hanno nella verifica delle pratiche che arrivano soprattutto all'esito dei procedimenti giudiziari, e la preoccupazione che è emersa nell'ultimo periodo è legata al fatto che giustamente il Tribunale di Venezia, che si trova oberato di procedimenti e deve raggiungere degli obiettivi fissati anche dal PNRR, si parla da qui a giugno prossimo di 19.000 pratiche di riconoscimento della cittadinanza che si riverseranno sui comuni, che
non hanno la possibilità di poterle gestire nei tempi. Per il Tribunale è stata richiesta un distacco straordinario di 22 magistrati proprio per raggiungere l'obiettivo PNRR. I comuni questa possibilità non ce l'hanno e ultimamente sono sempre più esposti, soprattutto i piccoli che hanno un unico addetto agli uffici di anagrafe e stato civile, anche a diffide o a denunce o addirittura ad azioni di danni contro il comune. Ecco, sicuramente quindi è una situazione estremamente complessa ed estremamente delicata. Secondo lei la possibilità di dare il voto da remoto, così come accade per altre elezioni, potrebbe essere la soluzione o rischia di innescare un meccanismo ancora più complesso? Ma la possibilità di votare all'estero potrebbe essere una soluzione. Si pone però il problema di verificare la regolarità delle procedure, perché mentre per le elezioni parlamentari è previsto un numero di deputati e senatori che sono eletti all'estero, bisognerebbe intervenire su tutte le leggi elettorali, amministrative o regionali per evitare che ci possano essere delle distorsioni nel voto. La cosa è particolarmente evidente soprattutto per le elezioni amministrative dei sindaci dei piccoli comuni, in cui c'è spesso, in alcuni comuni del Bellunese, i residenti all'estero superano i residenti in comune e questo potrebbe creare davvero delle situazioni di grave difficoltà. Certo, dottora Picavoli, la ringrazio per essere stato con noi. So che lei tra poco sta arrivando in treno, sta andando a Lecce all'Assemblea Nazionale di ANCI e quindi la lasciamo insomma al termine di questo viaggio e la ringraziamo per essere stato con noi e per aver aperto un po', no, questa finestra su una situazione sicuramente interessante e di interesse, perché professor Minello, ne stavamo parlando proprio poco fa durante la pubblicità, c'è anche tutta la questione dei giovani all'estero, quindi non sono solo gli oriundi figli di immigrati, ma anche dei tanti giovani del nostro territorio che per ragioni di studio o di lavoro vanno all'estero e questo è un fenomeno particolarmente evidente in Veneto. Beh sì, è un fenomeno importantissimo perché se pensiamo che negli ultimi anni oltre 50.000 giovani sono emigrati verso altri paesi esteri, questo chiaramente ha un suo effetto sotto vari punti di vista, soprattutto perché in questa fase viene a mancare per la nostra regione, ma anche per l'Italia poi, quasi una generazione di persone che hanno votato con i piedi, no? Come si dice una volta, no? Cioè, la migrazione è un voto di sfiducia che viene dato al nostro sistema e questo è un punto su cui tutta la classe politica e imprenditoriale, tutti noi dovremo interrogarci, perché quando un giovane decide di emigrare vuol dire che non ha fiducia nel futuro che noi gli stiamo presentando e questo è un tempo, coinvolgeva soprattutto le persone, come dire, anche meno scolarizzate, persone anche più povere se vogliamo. Oggi invece coinvolge tutti, sia quelli che hanno un tasso di scolarizzazione basso ma anche e soprattutto una scolarizzazione elevata. Quindi soprattutto perché sono molti, no? Sono molti. All'estero oppure finita l'università vanno all'estero magari per la specializzazione o per cominciare un lavoro, quindi la famosa fuga di cervelli, no, dalla nostra regione. Sì, infatti la domanda che ci siamo fatti e ci facciamo, insomma, anche parlando con i giovani, ho avuto occasione di parlare con i giovani all'estero, per esempio in Irlanda o a Bruxelles, il fatto che loro siano immigrati fa sì che in questi posti siano più valorizzati di quelli che sono in Italia, cioè nel senso che trovano lavoro, hanno un salario adeguato al lavoro che svolgono e vengono apprezzati anche proprio per, come dire, anche la cultura che poi loro portano con sé. Per cui il nostro sistema scolastico, per esempio, non è un sistema scolastico inferiore a quello di altri paesi,
Poi si può ragionare sul fatto che la scuola, il mondo della scuola e il mondo del lavoro debbano essere più integrati, su questo non c'è dubbio. Però i nostri ragazzi sono preparati, solo che la loro valorizzazione e il loro sogno, potremmo dire, di futuro lo trovano all'estero, e questo per noi è vorrei dire quasi una sconfitta, ecco, come modello di sviluppo. Lo vediamo anche nei tassi di imprenditorialità. La nostra regione per tanti anni ha avuto un tasso di imprenditorialità molto elevato. Oggi fare impresa è in difficoltà, molti ragazzi cercano ruoli diversi dal fare impresa, dall'essere imprenditore, e l'essere imprenditore non è più, come dire, il sogno, non è più un livello di lavoro, tipo di lavoro che un ragazzo una volta cercava. Oggi si cercano posti diversi, anche alle dipendenze, e c'è un minor orientamento al rischio, quindi quando c'è un basso orientamento al rischio è difficile creare nuove imprese. E anche questo sicuramente ha un suo valore, ci aiuta anche un po' a capire la dinamica di quello che sta accadendo proprio alla luce dei dati che stiamo vedendo circa l'affluenza alle urne. A proposito di affluenza alle urne, vedo che abbiamo collegata Valentina Visentin da un seggio a Padova. Valentina, mi senti? Ci sei? Eccoci qua. Sì, buongiorno, siamo entrati nel seggio numero 2 qui nel centro storico di Padova. Insieme a me c'è la presidente Michela Penso, che stavamo commentando appunto i dati su questa affluenza. Sono state una giornata e mezzo piuttosto tranquilla, senza lunghe code. Sì, esatto, sì, a parte diciamo gli orari classici, poi noi questo seggio è vicino al Duomo, quindi diciamo alla chiusura delle messe, ecco lì ieri un po' più di affluenza. Questa mattina tra le 8 e le 9 prima dell'inizio del lavoro, ma tutto sommato insomma non c'è mai stata una coda, non ci sono mai state code, ecco, per fortuna. Qui ci sono anche tanti residenti che abitano all'estero e quindi insomma i numeri sono un po' più ridotti. Al momento vediamo che a mezzogiorno hanno votato quasi il 24%, però teniamo conto che la metà risiede all'estero, quindi insomma è un numero che si allinea con il calo generale. Esatto, sì, questi sono seggi particolari dove si riuniscono appunto gli elettori che hanno ovviamente diritto al voto, ma che in questo momento residono all'estero e quindi comunque hanno diritto a votare, e quindi sì, effettivamente è un dato relativo, più o meno siamo in linea con la regione, insomma. Mancano insomma pochi minuti, insomma 40 minuti circa prima di chiudere il seggio. Cosa accade alle 3:01? Perché insomma anche da casa magari vogliono sapere come funziona poi l'operazione di scrutinio. Allora niente, chiudiamo le porte, dentro ci saranno comunque i rappresentanti di lista che controllano che tutte le procedure siano corrette, e poi cominceremo lo spoglio a tutti gli effetti, scheda per scheda andremo a segnare sulle tabelle i voti per il presidente e poi per le liste collegate o meno, insomma, e successivamente alla chiusura dei seggi andremo a portare il tutto in tribunale e alla fiera per quanto riguarda la parte del comune, quindi schede votate, tutto, verranno tutte convogliate, una parte al tribunale e una parte in fiera. Un seggio piuttosto veloce, ci diceva, insomma, quindi tarda serata potrebbe essere già insomma concluso. Sì, noi abbiamo appunto pochi votanti, circa intorno ai 300-310, per cui contiamo di riuscire a farcela per 2-3 ore, insomma entro 2-3 ore riuscire a concludere tutte le operazioni. Non solo perché ci sono pochi votanti, ma anche perché alle nostre spalle, dietro l'inquadratura, non possiamo mostrarveli, ma sono al lavoro 4 scrutatori, una segretaria che insomma anche loro contribuiscono alla velocità dello spoglio. Fondamentali, senza i quali ovviamente tutto sarebbe molto più lento, quindi sì, ragazzi giovani, tra l'altro studenti universitari, simpatici, con cui siamo stati proprio bene in questi 2 giorni.
Grazie mille allora alla Presidente Michela Penso, buon lavoro perché insomma tra poco inizieranno le operazioni di scrutinio, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin da Padova. Volevo continuare il giro nelle categorie perché sta aspettando da un po', chiedo scusa, andando da Alessandro Nordio, Presidente regionale e nazionale anche dei tassisti di Confartigianato, che ha seguito in particolare per l'associazione tutta una serie di questioni legate alla mobilità e ai trasporti nella nostra regione del Veneto. Quali sono state e quali sono insomma quelle che sono le richieste e le aspettative che voi avete per la prossima amministrazione del Veneto? Dottoressa, buongiorno, grazie dell'invito e grazie di dare voce a Confartigianato e alla categoria che rappresento. Ma noi abbiamo fatto un programma per i prossimi 5 anni e presentato ai candidati, ed è un programma molto corposo, riguarda vari settori e diciamo così perché il Veneto nei prossimi 5 anni avrà delle sfide molto importanti da fare nell'ottica dell'impresa, dei servizi ai cittadini e della qualità della vita. Il tempo delle attese credo sia finito, noi abbiamo bisogno di infrastrutture stradali e autostradali che venga posto a compimento e a completamento quelle che sono in corso e siano avviate quelle che sono improrogabili, come il raddoppio dell'autostrada per la Padova-Bologna, il raddoppio della terza corsia, la Romea, l'autostrada del mare, tutta la zona di Verona che deve essere maggiormente infrastrutturata, ha creato un sistema di strade che collegano anche le province e che oggi sono in forte sofferenza perché comunque le domande di trasporto porta a porta, merci e persone, sta aumentando. Abbiamo bisogno di fare una cura del ferro e di concludere il raddoppio dell'alta velocità, ma di pensare anche al raddoppio della linea ferroviaria Padova-Bologna e a infrastrutturare meglio la linea per Trieste e per Udine, che oggi soffrono della carenza del fatto che i treni non possono correre alla velocità in cui oggi la modernità ci consegna. Abbiamo il nodo dei porti e degli aeroporti, noi abbiamo un grande aeroporto che è quello di Venezia e satelliti, gli aeroporti di Treviso e di Verona. Credo che si debba puntare allo sviluppo di un sistema veneto aeroportuale incentrato su quell'unico aeroporto che ha possibilità di sviluppo in termini di spazi e di infrastrutture e anche di richiamo, perché comunque Venezia ha il suo richiamo. Il tema del porto di Venezia è un altro tema importante perché attorno al porto i traffici del porto creano ricchezza, soprattutto creano la possibilità di andare a finanziare le opere di salvaguardia di Venezia non attingendo solo dalle casse dello Stato, ma attingendo invece dal valore aggiunto dei traffici marittimi che potrebbe essere implementato con scelte opportune e privilegiando quei trasporti ad alto valore aggiunto. Quindi da questo punto di vista noi auspichiamo che il nuovo Consiglio regionale proceda in tal senso. Noi abbiamo necessità sul trasporto pubblico locale in generale di svilupparlo ulteriormente perché il traffico privato avrà comunque sempre maggiori difficoltà ed è visto come un elemento, al di là della congestione e del traffico, ma come un elemento che produce CO2. Quindi oggi noi abbiamo il 65% del traffico, della mobilità delle persone incentrato sul traffico privato. I prossimi anni ci chiameranno invece a fare delle scelte, portando il trasporto delle persone sul trasporto collettivo, e quindi principalmente sulla ferrovia, che è il trasporto di massa, ma anche sul trasporto pubblico locale. Credo che la categoria che io rappresento da questo punto di vista rappresenti una risorsa per i sindaci e un'opportunità, perché noi possiamo fare integrazione al trasporto pubblico locale, complementarietà al trasporto pubblico locale ed intervenire per esempio nelle aree a domanda debole o nelle aree a forte congestione di traffico in determinati orari, in determinate giornate dove la domanda è più bassa e dove i nostri veicoli fino a 8 posti potrebbero dare delle risposte anche attraverso i natanti, perché nel mio settore, nel non di linea, sono compresi anche i natanti. L'integrazione TPL è fondamentale perché dobbiamo dare le risposte ai cittadini che hanno
l'esigenza di mobilità, abbiamo una popolazione che invecchia, gli over 65 diventeranno maggioranza e presumiamo che anche che ci sia poca possibilità di acquistare auto elettriche visti i valori in corso, e quindi attraverso una mobilità condivisa, utilizzando tutto il sistema integrato della mobilità, noi possiamo dare risposte a quei sindaci che si trovano a dover garantire l'accesso agli ospedali a questa classe sociale piuttosto che alle scuole, agli asili per i nipoti. Certo, quindi per, sicuramente, mi scusi Nordio, anche in chiave proprio ambientale, un intervento importante. Peraltro di lavoro ne avrete anche parecchio il prossimo inverno in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Immagino naturalmente che il vostro settore sarà coinvolto in maniera importante. Professor Minello, sicuramente questo delle infrastrutture, della viabilità, con tutte le ripercussioni che abbiamo sentito da Alessandro Nordio, ci sono anche nella vita proprio quotidiana delle persone, ha un impatto importante nella nostra realtà territoriale. Sì, le infrastrutture sono l'elemento su cui i territori competono tra di loro. L'accessibilità è un asset importante, e non solo in termini proprio di minori costi da sostenere, ma proprio per dare opportunità di sviluppo ai territori, anche perché oggi tutti i territori vivono e si sviluppano grazie alle connessioni che ci sono tra di loro. In molti paesi europei queste connessioni, questo sistema delle connessioni è sviluppato bene, è multimediale, è multimodale e la multimodalità fa sì che accanto alla tecnologia ci sia un flusso di merci ma anche di persone molto più equilibrato, molto più fluido, e questo consente ai territori proprio di aumentare la capacità di sviluppo ma anche di attrazione dall'esterno. Considerate che anche nel Veneto, per esempio, è importante creare un sistema di infrastrutture completando per esempio il sistema metropolitano ferroviario, completando alcuni grandi interventi, in modo tale che i territori non solo siano connessi ma anche siano a basso impatto ambientale. Certo, questa è una tematica particolarmente sentita. La interrompo un attimo, professore, chiedo scusa perché mi dicono dalla regia che abbiamo in collegamento da Padova il nostro Christian Arboit. A te Christian. Sì, Marta, solo un flash. Adesso con Simone Merlo ti mostriamo un po' gli spazi qui al Crown Plaza, spazi con i quali familiarizzeremo nel corso del pomeriggio. Come vedi, tanti i giornalisti, gli operatori presenti. Qui con me c'è un collega, Alessandro Lanza di QDP News. Non possiamo dire niente al momento, poco più, insomma, Alessandro, soprattutto in questo momento. Le urne sono ancora aperte, ma c'è il dato che sta già interrogando la sala stampa e i colleghi, quello dell'astensionismo. Se sarà confermato, insomma, è il dato di partenza, non potrà essere altrimenti. Assolutamente sì, c'è stato un calo, insomma, rispetto al 2020 del 12% di affluenza al momento dell'ultimo dato delle 23 di ieri sera, per cui diciamo che il primo dato che emerge è questo, insomma, rischia di essere davvero il vincitore per ora di queste elezioni. Quindi tutti i candidati di tutti i partiti, insomma, dovranno iniziare le riflessioni da questo dato, da questa percentuale. Sì, dovranno farci i conti tutti, assolutamente, anche perché vincitori e sconfitti dovranno comunque tenere conto di rappresentare magari una parte maggioritaria o minoritaria, ma comunque legata appunto a questo calo dell'affluenza. Ecco, Alessandro, ti chiedo, tu parlando anche con gli altri colleghi, c'è un timing? Possiamo darci una tabella di marcia o è prematuro fare qualsiasi tipo di previsione?
No, al momento anche secondo me è prematuro, bisognerà capire di volta in volta e anche familiarizzare con le nuove dinamiche del post Zaia. Grazie Alessandro Lanza, collega di QDP News. Io Marta con Simone Merlo ti mostro adesso un po' gli spazi. Questa è la sala stampa dove è stato allestito il punto stampa e dove nel pomeriggio chiaramente parleranno i protagonisti di questa campagna elettorale. Ti posso dire che è già arrivato, ma già questo te lo avevo detto nel primo collegamento, è già arrivato Alberto Stefani, il candidato presidente del centrodestra, che sta seguendo, che seguirà lo scrutinio dalla sala che si trova dietro quella porta che adesso è presidiata chiaramente da operatori e militanti. Sarà un lungo pomeriggio elettorale, questi sono più o meno gli spazi. Qui si accolgono giornalisti, operatori dell'informazione, politici, esponenti politici, alcuni sono già arrivati nel pomeriggio a urne chiuse, li sentiremo, e poi la sala stampa, quella all'interno, che diventerà un po' la centrale del centrodestra nel pomeriggio, fra poco meno di mezz'ora. Per il momento è tutto dal Crown Plaza. Marta, con Simone Merlo ti restituisco nuovamente la linea. Grazie a Christian Arboit. Mi dicono ci sia in collegamento anche Chiara Gaiani da Padova. Eccola qui, la vedo. Ciao Chiara, di nuovo. Dove siete ora? Marta, buongiorno, buon pomeriggio ai tuoi telespettatori. Ci siamo spostati in Via Vecchia, siamo nel quartiere di Volta Barozzo a Padova, uno dei più storici, anche dei più popolosi quartieri della città. Qui in controtendenza rispetto a quello che è un dato ormai consolidato a livello veneto. In quasi tutti i seggi hanno superato il 50% degli aventi diritto, in un seggio hanno toccato addirittura il 60% degli aventi diritto. Con il collega Federico Cibotto siamo qui ormai da una decina di minuti e ti assicuro che alla spicciolata, ma in continuazione entrano persone che stanno andando ad esercitare il loro diritto di voto, e noi, devo dire, abbiamo visto anche parecchi giovani. C'è stato un caso anche un po' particolare, un signore è arrivato qui con i suoi 6 cani che sono stati proprio tutti legati all'albero che vedete alle mie spalle, sono stati tranquilli, buoni, hanno aspettato che il loro padrone andasse a esercitare il diritto di voto e poi sono tornati a casa con lui. Quindi qui a Volta Barozzo si sta continuando ad andare a votare. Vedremo poi alla fine quale sarà il dato finale dell'affluenza al voto, un'affluenza che abbiamo visto dai dati ufficiali, l'ultima rilevazione, lo avrete ripetuto più volte, alle 23 di ieri sera, sono dei dati davvero sconsolanti. A Padova si è sfiorato il 40%. Nel precedente collegamento vi avevamo raccontato di alcuni comuni del Padovano in cui invece il dato era molto alto, tra questi Carmignano di Brenta, che aveva superato il 48%, molto alto tra virgolette rispetto a quella che è questa tornata elettorale. Ecco, direi che noi ci aggiorniamo più tardi, quindi raggiungiamo la nostra postazione per il proseguo di questa lunga maratona elettorale con Federico Cibotto. Marta, da qui ti restituisco la linea. Grazie Chiara, buon lavoro naturalmente, vedremo poi se continuerà questa tendenza anche altrove, se quindi nella giornata odierna c'è stato un incremento del voto, perché effettivamente il dato l'abbiamo già visto più volte, l'ultimo disponibile è quello delle 23 di ieri sera, è davvero abbastanza sconsolante. Teniamo presente poi che la provincia di Padova, da dove ci parlava ora la collega, è quella nella quale si è votato di più nella nostra regione. Nel frattempo ci ha raggiunto qui in studio, lo ringrazio per essere con noi, Severino Pellizzari, dei pensionati di Confartigianato, perché anche dai pensionati, e ne abbiamo parlato più volte nell'ambito di quelle che sono anche le dinamiche demografiche del nostro territorio, ci sono state in questa campagna elettorale delle richieste
alla politica regionale e delle aspettative anche per quelle per quella che sarà, insomma, per quello che sarà il futuro nuovo governo della nostra regione. Ce le vuole riassumere sinteticamente? Personalmente, come presidente ANAP di Confartigianato, noi sta a cuore in particolar modo anche l'andamento delle persone anziane, sono tante e continuano a aumentare, e in particolar modo siamo preoccupati per quello che riguarda più che gli anziani, ma anche i familiari degli anziani, per quello che riguarda le residenze per anziani. Poi c'è l'annoso problema, viene detto che è stato risolto parzialmente, delle lunghe liste d'attesa, che non è vero che siano ridotte molto, e anche, io ho sottolineato più volte anche quando parlavo con gli amministratori in carica, che dovevamo vedere un attimo l'intramoenia e anche la divisione dell'assessorato alla sanità, tornare alla sanità e ai sociali. Perché un assessorato così importante, che spende circa 18 miliardi all'anno, è una cifra enorme, e bisogna probabilmente che i due settori vengano divisi. Speriamo che lo facciano. Ecco, professor Minello, l'andamento demografico del nostro territorio, così del resto come si sta verificando in tutta Italia, effettivamente pone molte questioni. Abbiamo parlato prima di giovani, ma sicuramente la fascia della popolazione anziana è quella che sta crescendo sempre più, con tutto ciò ovviamente che ne va di conseguenza, quindi con tutta una richiesta e una trasformazione della società per far fronte a questo cambiamento. Sì, oggi l'indice di vecchiaia della nostra regione, ma anche dell'Italia, è molto elevato. Considerate che oggi siamo ad oltre 2 persone con più di 65 anni per ogni persona con meno di 15 anni. Questo crea... Allora, diciamo che invecchiare bene è un risultato, quindi è importante che la nostra società abbia una longevità sana, attiva, però non può essere a scapito, diciamo, di quella parte di popolazione più giovane che deve assicurare un ricambio sia nel mercato del lavoro e sia anche in tutte le attività istituzionali. Una società che invecchia è una società poi che richiede servizi differenti rispetto a una società con giovani, un paniere della spesa molto diverso rispetto a quello di una società giovane, e poi c'è il tema proprio dei contributi che vengono a mancare sul mercato del lavoro man mano che le persone escono dall'attività. Perché qualcuno le dovrà pur pagare le pensioni di chi è in pensione, e se non ci sono giovani che lavorano... Qui, come dire, le soluzioni sono quelle che hanno adottato alcuni altri paesi a livello europeo, ed è quello di agire da un lato su tutto quello che può essere il benessere e il welfare per la famiglia. Attenzione che qui spesso si cade in errore pensando che sia preferibile una politica per la natalità piuttosto che una politica per la famiglia in sé. Noi abbiamo sempre pensato, e ancora adesso, che si debba fare una politica per la natalità. In realtà esperienze diverse di successo dicono che la natalità è frutto di un ambiente e di una situazione in cui una famiglia si trova a proprio agio, una famiglia sta bene, una famiglia ha la possibilità di accedere a un'abitazione, ha la possibilità di accedere a dei servizi per l'infanzia, ha una possibilità di gestire delle entrate, un budget familiare che consente diciamo, un minimo di benessere e di programmazione del futuro.
Quindi la prima cosa da fare è spostare l'ottica dal tema proprio natalità al tema famiglia, quindi benessere della famiglia e stato di opportunità per queste famiglie, soprattutto per i giovani poi, perché anche qui c'è da dire, le famiglie spesso sono più protette, quelle più, come dire, più di una certa età, mentre i giovani oggi non escono dalla propria famiglia di origine perché non sono in grado di creare un ambiente in cui crescere insieme. Poi l'altro elemento è favorire una immigrazione di persone che possano rispondere alla domanda di lavoro da parte delle imprese. Oggi si calcola che ci siano decine di migliaia di posti di lavoro che le imprese chiedono e non troveranno un'offerta adeguata, e quindi bisogna unire, diciamo, questi flussi di persone all'interno di un sistema che in Europa si chiama circolazione delle persone, circolazione dei cervelli, mentre noi abbiamo invece un drenaggio delle persone, un drenaggio di cervelli, e unire questi due aspetti per creare un ambiente in cui chi arriva possa trovare l'opportunità di crescita, di lavoro, e chi resta sia incentivato poi anche ad avere dei figli, perché in questo scenario abbiamo un tasso di fecondità oggi che non consente la riproduzione della popolazione. Oggi c'è un declino di questo tasso di fecondità che continuerà man mano che la popolazione invecchia. Però saranno almeno 30 anni che sentiamo parlare di questo tema e purtroppo in questi 30 anni la politica ha agito più in una sorta di emergenza piuttosto che attraverso politiche più strutturali, e questo è un problema che riguarda principalmente alcuni paesi come l'Italia, e invece abbiamo altri paesi come la Francia per esempio, ma anche alcuni paesi nordici dove il tasso di natalità frutto del benessere della famiglia è un tasso che ancora consente una crescita della popolazione. Ma anche in Italia ci sono alcune regioni come l'Emilia Romagna per esempio o il Trentino Alto Adige, in particolare la provincia di Bolzano, dove negli ultimi anni c'è stata comunque, se non una crescita, non c'è stato un calo di popolazione, e quindi è importante non rassegnarci a questa situazione. Certo, senz'altro, così come anche fare delle politiche a favore della cosiddetta terza età, no? Perché ovviamente crescendo il numero degli anziani, alzandosi l'età della popolazione, sono anche delle richieste diverse rispetto a quelle che ci sono. Però mi dicono un attimino, la faccio parlare tra pochissimo, Pellizzari, perché mi dicono che abbiamo in collegamento dalla sede del Consiglio regionale il nostro Filippo Fois da Palazzo Ferrofini. Così no, non vedo Lucio Zanato da Carbonera, allora dovrebbe essere, andiamo dopo da Filippo Fois. Vedo Lucio Zanato, a te Lucio. Sì, buongiorno Marta, anzi Ari, buongiorno. Prima ci siamo visti e ci siamo sentiti da un seggio di Treviso Centro, adesso invece ci siamo spostati un po' in periferia, in una dei seggi dell'Interland, e siamo con Vera Carraro, che è la presidente del seggio qui a Carbonera. Intanto l'affluenza al voto, abbiamo sentito 48% in regione, qui invece andiamo sopra il 50%, sì, quindi insomma abbiamo raggiunto e superato il 50% al seggio 4. Quindi sì. Soddisfazione, insomma. Sì, siamo soddisfatti del risultato. Ecco, io mi sono sempre chiesto, per voi è un dovere civico quello di essere qui, oppure lo fate per che motivo? Diventare presidente di seggio, fare segretario di seggio, cioè scegliere di fare questa attività? È un dovere civico, un servizio che si offre alla comunità, sicuramente. Ecco, lei l'ha fatto anche quando c'è stato il referendum. Sì, è differenza stata la mia prima esperienza con il referendum e l'affluenza è decisamente aumentata in questa occasione, per cui siamo molto più contenti. Allora, qui adesso siamo intanto a dire le cose, diciamo, che abbiamo chiesto anche dall'altra parte: uomini, donne, giovani e anziani, proporzioni. In proporzione anziani più che giovani, e uomini e donne più o meno si equivalgono come percentuale, sì.
Senta, e naturalmente un paio di curiosità da Presidente Sì. di seggio, ad esempio le matite. Sì, le matite si rompono di continuo, ma noi orgogliosamente continuiamo a temperarle, quindi abbiamo fatto ugualmente un buon servizio con gli scrutatori che uscivano dalla cabina dicendo: scusate, abbiamo rotto la matita. Non si preoccupi, succede per tutti. Allora escono rilassati perché... E poi invece ci raccontava un altro piccolo, giusto per dire che insomma ci dobbiamo tirare su un po' il morale, perché anche i più giovani vogliono andare a votare, vero? Un bimbino di 6-7 anni che in corridoio diceva a papà ad alta voce: papà, ma perché hai votato? Per ora non te lo dico, ma io posso votare? No, perché sei troppo piccolo, tesoro. Non è vero. Insomma, devo dire che queste sono le particolarità di questa tornata elettorale. Marta, siccome ti sente la Presidente del seggio, se vuoi fare qualche domanda? Ma guarda, quello che ci stavamo chiedendo un po' tutti era, per l'unico dato che per il momento è a nostra disposizione, è quello del calo dell'affluenza, se anche loro hanno notato questo calo soprattutto nella fascia diciamo più giovane della popolazione, o se è solo in alcune aree del territorio. Sì, effettivamente si sono presentati al seggio più persone mature in età rispetto ai giovani. Confermo questa constatazione, sì. E comunque rispetto agli anni precedenti sicuramente un calo anche per voi, insomma siamo sui 50%, ma qui naturalmente io ricordo altre elezioni, Carbonera insomma andava veramente su, perché tra l'altro non ci sono tantissimi seggi, per cui la gente è abbastanza, diciamo così, arriva qui in massa. Sì. Ecco, devo dire un'altra cosa, Marta, che ci sono sempre gli ultimi, diciamo così, gli ultimi arrivi, perché si va a votare fino all'ultimo minuto, no? Sì, questo è vero, e anche in apertura questa mattina alle 7:01 è arrivato il primo scrutatore, il primo elettore. Quindi ha fatto un po' la differenza anche la bella giornata di ieri rispetto alla giornata di pioggia oggi? No, può essere, sì, si segue al tempo. Ieri era un po' più freddo però, nonostante, sì. Oggi giornata di lavoro, magari qualcuno anche in pausa pranzo è venuto? Sì, pausa pranzo o appunto effettivamente al mattino prima di iniziare il turno di lavoro, può essere, certo. Insomma, nel calo noi vediamo diciamo così, un'affluenza a onde, mettiamola così, quindi sì, indubbiamente. molto all'inizio, poi un calo verso metà giornata di domenica, verso la sera un nuovo inizio. La mattina chi doveva andare a lavorare si è presentato subito e poi nella pausa pranzo in effetti stanno arrivando ancora macchine. Ieri l'affluenza è aumentata appena prima delle messe. Ecco. Notiamo proprio ogni Lucio, volta grazie, che c'è questa... grazie mille. Grazie, buon lavoro naturalmente per questa lunga giornata dedicata alle elezioni. Severino Pellizzari, le persone diciamo più mature lo sentono di più allora questo diritto dovere di andare a votare? Per fortuna almeno noi abbiamo ancora la gioia di andare a votare. Io personalmente ho sempre votato nella mia vita. E anche parlavo con degli amici, con le mogli dei miei amici, non dobbiamo perdere questo privilegio di andare a votare. Mi dispiace che i giovani siano un po', come si può dire, molto delusi di quello che è il sistema politico e anche partitico, però io dico sempre quando li incontro, guardate che è l'unico sistema al mondo, con tutti i difetti che può avere, è ancora la democrazia. Non ne hanno trovato di meglio. Quando non si andrà più a votare è una tragedia. Ecco, io dico, bisogna andare a votare. Chi sta a casa e rifiuta di andare al voto ha commesso un errore e sta sbagliando. E mi dispiace perché questa incomunicabilità con i giovani non si accorge solo al momento del voto. È proprio una frattura, ne parlava anche prima il professore, la frattura fra giovani e anziani. Io come presidente delle persone anziane mi vogliono a volte far sentire che siamo in colpa perché diventiamo vecchi. E questo è tragico. Volevo ricordare a lei e anche al professore che noi in base ai dati statistici contribuiamo al sostentamento delle famiglie per circa 10 miliardi all'anno, perché se no le nostre famiglie non ce la farebbero andare avanti, una buona parte delle nostre famiglie. Pertanto i nostri sacrifici vanno a contribuire a mantenere le famiglie, i figli e i nipoti. Adesso io faccio anche la battuta a volte, no? Se continua così
vorrà dire che noi ci faremo carico anche dei pronipoti. Ecco, io la metto un po' sullo scherzoso, perché è triste pensare che quando uno vede un vecchio vede quasi un ingombro, un intralcio. Io ricordo sempre a chi mi incontro nei casi dei giornalisti, ma anche dei colleghi, ma anche degli amici più giovani, che veramente noi non abbiamo nessuna colpa. Abbiamo avuto solo il vantaggio, il pregio e anche di aver costruito questo paese democratico, benestante, con benessere enorme, in particolar modo il Veneto, che eravamo veramente, anch'io stesso mi ricordo che eravamo poveri. E bisognerebbe ricordarsene di più di questo, di tutte quelle generazioni che hanno fatto tanti sacrifici per costruire questo mondo nel quale viviamo. Io devo chiudere adesso perché ci daremo un cambio con il vice direttore Ferdinando Avarino, quindi vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Grazie mille a Severino Pellizzari dei pensionati di Confartigianato. Aspetti, restate qui. Grazie mille anche al professor Alessandro Minello, docente di economia all'Università Ca' Foscari. Naturalmente rimanete con noi perché la nostra lunga diretta continua per tutto il pomeriggio e poi con Ring anche la prima serata. Buon pomeriggio, arrivederci. Pubblicità. Grazie. Torniamo in diretta, sono le 14.53, in questo momento, come detto, la nostra maratona prosegue, di fatto inizia adesso il momento in cui entriamo nel vivo e attendiamo i primi exit poll che saremo in grado di pubblicarvi tra pochissimo. Considerato il fatto che da adesso comincerà lo spoglio, perché mancano 6 minuti da adesso alla chiusura delle urne, ci possiamo sentire, diciamo, un po' più liberi con l'idea ormai certa di non condizionare il voto negli ultimi minuti. Uno dovrebbe guardare la televisione e fiondarsi al seggio o seguirci via streaming, ma insomma ormai ci siamo. Un giro campi molto veloce nel fatto che voglio ricordarvi anche in regia il nostro Antonio Esposito con Alberto Pivetta, al coordinamento di questa diretta straordinaria Nicola Zanetti, Lina Paronetto, insomma Francesca Bozza, tutto il lavoro del dietro le quinte che già abbiamo ricordato nel corso di questa diretta a partire dalle 12, che non vedrete ma che è essenziale per questa giornata, con almeno 10 collegamenti sul territorio di tutta la regione per seguire minuto dopo minuto quello che sta per accadere sul fronte delle elezioni regionali. Vedremo le sfide nelle sfide, il risultato, con che percentuale all'interno, chi saranno i più votati e anche a confronto rispetto al passato, chi guiderà una coalizione o l'altra all'interno delle stesse, quindi i rapporti tra le liste. Di tutto questo parleremo tra 4 minuti. Intanto un veloce giro campi, come diciamo sempre, andiamo da Filippo Fois al Consiglio regionale con Edoardo Paris. Filippo, l'aria che si respira, dai. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Dunque, intanto vi presento subito Martina Carone, che è un'analista di U-Trend. L'aria che si respira qui è quella che si sta per battere il record di minore affluenza del Veneto in tutta la storia della regione, da quando naturalmente si vota nel 1970. Siamo ancora fermi a quel 33,9% credo delle 23, però per quello che è lo storico, quanto potrebbe salire questo dato? Sì, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Dunque, evidentemente il Veneto ieri con le rilevazioni delle 23 ci ha forse un po' sorpreso, perché sembrava che il trend fosse quello di rimanere una delle regioni con più affluenza, invece con il dato delle 23 appunto, che è l'ultimo di cui disponiamo, è quella che invece ha avuto il calo maggiore. Bisogna dire che è importante insomma, sottolineare che nel 2020 ci fu un dato molto particolare, che evidentemente proveniva dall'epoca particolare che stavamo vivendo, che era un'epoca in cui i cittadini si avvicinavano e sostenevano anche elettoralmente i governatori uscenti post-Covid. C'era anche la riconferma di Luca Zaia, che ovviamente questa tornata la conosciamo, la vediamo in altre forme, quindi di solito la cosa importante da dire è che il Veneto è la regione che cala di più, supera i 10 punti di calo, ma anche perché partiva da un tasso di affluenza molto elevato. Il grande tema sarà vedere se si raggiungerà il fatidico... Sì, ecco, un istante, scusi, perché mi stanno chiamando, mi dica, dimmi Ferdinando. Ma scusami, una spiegazione se la dà?
ce la possiamo dare del perché allora questo crollo? C'è una spiegazione secondo voi del perché ci sia stato questo crollo? Ma sì, innanzitutto vediamo che da anni il trend è molto negativo, alle ultime europee si è registrato uno dei tassi più bassi di affluenza di sempre, si fatica ormai a raggiungere il 50%, quindi è un trend generale, nazionale e forse anche globale, perché anche gli altri paesi faticano a mantenere una partecipazione elevata. Forse una delle spiegazioni è anche che quando le partite sono poco in dubbio o comunque tendono a essere raccontate e lette come delle partite dove la competitività è minore, le persone tendono ad andare meno a votare. Però noi abbiamo anche un altro paio di dati che sono interessanti. Innanzitutto, più o meno è stato calcolato che alla fine l'affluenza sarà tra il 44 e il 48%, quindi molto bassa, la più bassa. Io credo che la più bassa fino ad ora era stata nel 2015, era stato il 57,2%, per cui in realtà siamo 20 punti sotto al peggiore risultato delle elezioni regionali in Veneto, una percentuale molto simile a quella della Calabria, tra l'altro che era 41,2%, una delle più basse in Italia, con una differenza poi che si era manifestata nel corso della giornata di ieri, cioè si votava più nelle città più popolose rispetto ai piccoli centri. Sì, infatti questa è stata una tendenza che è emersa in modo molto nitido nell'affluenza delle 12, che poi si è andata ad attenuare con le rilevazioni successive, che però è rimasta una chiave di lettura appunto del comportamento di voto. Si è visto come nei centri come i capoluoghi, alcuni centri urbani, alcuni meno urbani, però in realtà l'affluenza ha tenuto, tant'è che ad esempio Belluno è una dei capoluoghi dove c'è un minor calo, però appunto in realtà all'interno delle città l'affluenza ha tenuto. Evidentemente c'è una lettura legata anche a quelle che sono le abitudini, e si sa che anche soprattutto il lunedì il Veneto vota molto poco. Ecco, questo è un dato essenziale. Filippo, torniamo da voi tra poco, è molto interessante anche sentire l'analisi della tua collega di U-Trend. Ora ci salutiamo e continuiamo il nostro giro campi veloce, perché sono le 14 e di fatto andiamo a vedere le proiezioni. E le proiezioni, bravissimo, 14,59 di fatto in questo momento, quindi ormai seggi praticamente chiusi. La nostra ultima affluenza era 61,15, parlo delle elezioni regionali Veneto 2020, ma fu del 70,17 nel 2022, elezioni nazionali per quanto riguarda il Senato, era le europee dell'anno scorso 52,6, affluenza solo del Veneto. Saluto e ringrazio, lo possiamo far vedere, dai, Alessandro Manera della Lega, che coinvolgeremo tra poco. Buon pomeriggio, ben trovato. Subito Christian Arboit e Simone Merlo dal Crown Plaza, la sede alla quale si recherà tra poco, se non è già arrivato, Alberto Stefani. Christian. Sì, Ferdinando, buongiorno anche da parte di Simone Merlo. Ti posso dire, lo possiamo dire, sono le 15 ormai. Alberto Stefani è arrivato qui al Crown Plaza, è arrivato già da un'ora passa, si trova dietro quella porta. Crown Plaza è un albergo di Padova Ovest, di Limena. Qui l'atmosfera si sta surriscaldando, sono arrivati tanti giornalisti che hanno preso posizione all'interno della sala stampa che è stata allestita da quella parte che già vi abbiamo mostrato nei precedenti collegamenti. Stanno arrivando anche diversi esponenti di partito. Sono le 15, quindi posso magari già cominciare ad avvicinarmi ad alcuni di loro per dei commenti brevissimi, flash, perché poi sarà una lunga maratona elettorale, un lungo pomeriggio. Stefano Trubian, avvocato trevigiano Lega, siamo in diretta. Posso chiederle proprio, voi siete qui come esponenti della Lega e cosa vi aspettate da questo pomeriggio elettorale? Noi ci aspettiamo di attendere i risultati e poi di far parlare il candidato, che credo sia la cosa migliore, per cui per il momento le bocche saranno ci trinceriamo dietro il silenzio. Quindi quando vorrà parlare verrà da noi? Verrà da voi certamente. E verrà anche lei e ci dirà qualcosa? Certo che sì, ma poi lo faremo. Grazie mille Stefano Trubian. Allora, cominciamo così, quindi Ferdinando, a raccontarvi. Chiaramente le bocche rimarranno cucite ancora per un po', è chiaro che qui qual è il punto finale, e lo possiamo dire. Sì. Che volti riconosci? A parte quello che hai intervistato adesso, altri nomi noti? Tanto sono le 15:01, dai, siamo liberi, vai.
Allora, siamo liberi. Allora, ho visto, se non sbaglio, non vorrei aver avuto una travegola, Massimo Bitonci. Sì, beh, certo, Massimo sicuro. Bitonci è già arrivato. Stefani, Mara Bizzotto, ho visto l'Arianna Lazzarini come big del partito. Ho visto anche Giuseppe Canova, ecco, dietro questa porta. Vai a se per sbirciare, vai a caso- sbirciare. No, la tengono proprio. Vediamo filo. se possiamo sbirciare, non possiamo sbirciare. Vediamo signori. se riusciamo a Non farci possiamo cacciare sbirciare, subito, va come- bene. come vedi. Cristian, te non voglio... Sì, che non così voglio. cominciamo subito Io non voglio che ce la cominciamo giochiamo subito a immediatamente. farci riconoscere. Va bene, esatto. Ferdinando. Grazie davvero per il tuo Allora, lavoro prezioso. guarda, Vai, dimmi, aggiungi che continuiamo poi il girocampi, dai. Ferdinando, allora ti mostro qui all'interno. Sì. Allora ti mostro qui all'interno i colleghi che hanno preso posizione, magari un primo commento anche per loro. Prima abbiamo parlato con Alessandro Lanza di QDP News, vedo che c'è Alda Vanzana. Alda, siamo in diretta. Ti posso chiedere Saluta. proprio una battuta al volo? Ormai sono passate le 15, Alda. Cosa possiamo dire? Qual è la vera battaglia? Beh, le battaglie sono tre. Buongiorno intanto a tutti gli spettatori delle vostre emittenti. Le battaglie sono tre. La prima, anzi quattro, perché la prima è quella dell'affluenza. C'è un dato controverso sull'affluenza perché abbiamo gli iscritti all'AIRE che forse hanno falsato il risultato, comunque l'hanno un po' distorto. Aspetta Cristian, devo interromperti perché ci sono gli exit poll. Sì. Se riesco a Ci sono mostrarveli, gli exit poll, li vediamo insieme. Opinio Rai, SVG, la Sì, c'è 7, una diciamo, hanno forbice, fatto mi pare- 58-62 Alberto Stefani, 32-36 Giovanni Manildo. Questi sono pubblicati adesso sulla homepage del Corriere.it. La forbice sarebbe tra 58 e 62 per Alberto Stefani e 32-36 per Giovanni Manildo, che consegnerebbe questa regione alla continuità, come spesso si è detto e pensato in questi mesi, con Alberto Stefani dopo Luca Zaia. Vi faccio vedere anche la campagna: Cirielli dietro 36-40, Fico avanti 56-60 per il centro-sinistra, Lo Buono invece in Puglia 29-33 e 65-69 De Caro, quindi 2-1 come ampiamente previsto. Fermi subito, è Ilaria? Andiamo a Mestre, Fratelli d'Italia. Scusami Cristian, torno da te per un'analisi con Alda Vanzana del Gazzettino, ma c'è Ilaria Marchiori alla sede Fratelli d'Italia con il coordinatore regionale, il senatore De Carlo. Vai Ilaria. Sì, eccoci qui Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori, come hai anticipato siamo qui con il senatore De Carlo. Allora, è prestissimo, sono le 15, quindi si sono appena chiuse le urne, ma ci sono già dei primi risultati. Un primo commento ce lo può già dare? Il commento che posso darvi è sull'astensione e sui dati di affluenza al voto. Ovviamente credo che l'avevo segnalato come il fatto di dar troppo per scontato un risultato e l'esito del risultato avesse poi fatto in modo che non ci fosse questa grande, diciamo così, entusiasmo per queste elezioni, e credo che il dato lo confermi con straordinaria puntualità, cioè pochi veneti sono andati alle urne, a dimostrazione non di una disaffezione ma forse di una sottovalutazione dell'importanza di una scelta in un momento di forte cambiamento come quella che incarnavano queste elezioni. Dopodiché i dati li vedremo più avanti, insomma, sembra che sia chiara la vittoria di Alberto, ma questo insomma era forse un po', non dico scontato, ma sicuramente prevedibile. Senta, ma secondo lei come mai questa bassa affluenza? Si parla soprattutto dei più giovani in particolare, da quello che abbiamo anche sentito noi muovendoci un po' tra i seggi. È stata un po' una campagna elettorale anche grazie al fatto che entrambi i candidati, quelli con più possibilità di vincere, fossero due brave persone. Diciamo che ha stimolato poco il dibattito e quindi è stata una campagna elettorale oggettivamente un po' fiacchetta, ma insomma ce lo siamo detti durante la campagna elettorale, e questo forse non ha coinvolto i giovani, che già sono più difficilmente coinvolgibili, però questa volta c'era un candidato giovane, 33 anni, il centrodestra, quindi semmai noi aspettavamo un po' di affluenza in più, poi dopo ognuno è padrone del proprio destino. Insomma, io credo che gli italiani i veneti debbano votare perché lo sentono come un loro diritto e lo debbano esercitare, piuttosto magari che lamentarsi il giorno dopo, però insomma ciascuno fa le proprie scelte anche in base ai candidati che trova e alle predisposizioni di ciascuno.
Sì, ci sono domande dallo Ilaria, studio. sì, flash, temo di sapere come mi risponderà. Chi guiderà adesso? Un altro dei dati è chi guida la coalizione di centrodestra e secondo me De Carlo risponderà, lo farà Stefani, ma il rapporto tra i due partiti, insomma quello, no? Quindi il dato prossimo da analizzare sarà chi guida il centrodestra, chi è primo. Insomma, intanto il primo dato da analizzare è che il centrodestra con molta probabilità ha vinto queste elezioni, dando continuità al buon governo che ormai dalla notte dei tempi contraddistingue questa regione. Io l'ho detto che il derby importante per me era quello di ieri sera e l'ho perso, ecco, mi auguro magari oggi di recuperare, era quello Milan-Inter, ma insomma questo ha poca importanza, insomma credo che la gente, i veneti, chiunque sia andato a votare sappia che l'importante era dare continuità alla coalizione, lo abbia fatto e quindi il risultato mi pare che premi Alberto e tutta la coalizione, dopodiché chi sarà preponderante all'interno non è un problema, insomma tutti dovremo darci da fare consci del risultato che abbiamo ottenuto per i veneti, più che stucchevolmente decidere e discutere di chi sia il primo e chi sia il secondo. Dai, però insomma, comunque il canal grande da verde diventa blu, insomma, come ha pubblicato lei credo nelle scorse ore. Ma quello era naturale che l'acqua dopo quella colorazione verde tornasse al suo colore naturale, c'era poco di politica e molto di ambientale, solo chi non conosce un po' di ambiente sapeva che l'acqua avrebbe cambiato colore e non per questioni politiche ma per questioni naturali. Va bene, De Carlo, noi intanto ci vediamo più tardi, mi sa che Ecco, insomma... però Ferdinando... Vai Ilaria, vai! No, volevo parlare di quello che è successo ieri, comunque la sede di Fratelli d'Italia che è stata imbrattata, ovviamente non l'avete presa affatto bene. Ma guardi, noi un po' alla deficienza di talune frange siamo abituati, dopo ci dispiace che sia accaduto durante un momento delicato come quello delle elezioni, nottetempo, come i ladri. E credo che se avessero qualcosa da dirci avrebbero potuto venire qua oggi o in qualsiasi occasione in cui la sede è aperta, avrebbero potuto confrontarsi con noi sul decreto rave, che mi pare sia quello oggetto della scritta. Evidentemente i fattoni preferiscono scrivere da soli sulle vetrine piuttosto che confrontarsi. Li avremmo accolti in maniera civile, come siamo abituati a fare con chiunque non la pensi come noi. Allora, va bene, grazie al senatore Luca De Carlo. Io ringrazio. Come detto, ci vediamo più tardi anche con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Vi voglio ricordare gli exit poll. Repubblica adesso tiene in home page quelli di Opinio per Rai, quindi Alberto Stefani una forbice tra il 59 e il 63%, Giovanni Manildo tra il 30 e il 34%, come vedete da questa grafica. Posso darvi un flash anche delle opinioni? Andiamo proprio da Valentina Visentin, perché ha detto Manildo pochi istanti fa: ci godiamo questi ultimi istanti e poi continuiamo con un'idea di costruzione di futuro in Veneto. Lo ha detto Giovanni Manildo arrivando alla sede del Partito Democratico, dove è la nostra Valentina Visentin con Francesco Ratai in via Beato Pellegrino. Valentina, lo hai incrociato anche tu, Manildo? È entrato pochi minuti prima di noi e si è subito chiuso nelle stanze al piano di sopra, qui alla sede regionale del Partito Democratico di via Beato Pellegrino a Padova, e da lì non uscirà se non intorno alle 5, quando insomma ci dovrebbero essere dei primi dati più concreti rispetto alla forbice che adesso lo dà tra il 30 e il 34% dei primi exit poll. Qui c'è fibrillazione, insomma si stanno guardando i risultati, non sono arrivati ancora altri candidati, candidati consiglieri, oltre appunto al candidato presidente Giovanni Manildo, ma ci sono tutti i responsabili della sua campagna elettorale. Vediamo se riusciamo a intercettare Matteo Bellomo, curatore della campagna riferisco un dato, Valentina, 44,08%, mentre recuperi Bellomo, capo di questa campagna elettorale per il centro-sinistra di Manildo, 44,08%, anche se è in aggiornamento, ma temo di molto non cambierà. L'affluenza definitiva per il Veneto in questa tornata elettorale è l'affluenza delle 15 di oggi. Vedete il precedente a fianco che ricordavo poco fa del 61,14 del 2020. Oggi si chiude col 44,08 o circa giù di là. Vai Valentina.
E anche la provincia di Padova, che è quella dove insomma c'è stata l'affluenza più alta, non riesce ad arrivare al 50%, dovrebbe fermarsi al 49% l'affluenza alle 15 di oggi. Dicevamo, c'è Matteo Bellomo che è del coordinamento della campagna elettorale di Giovanni Manildo, ci sono i primi risultati, una forbice tra il 30 e il 34%, insomma cosa vi aspettate? Ma innanzitutto buonasera, stiamo a vedere un po' come vanno avanti, questi erano exit poll per cui insomma tutto da vedere, lo confermeremo o lo smentiremo nelle prossime ore. Il dato più drammatico in questa fase ovviamente è l'affluenza che sta abbondantemente sotto il 50%, sembra di capire. Votare in Veneto il 23 e 24 novembre non è stata esattamente una scelta che abbia favorito la partecipazione al voto, giornate difficili, fredde, è buio presto, la sera abbiamo visto ieri sera non è andato a votare nessuno, stamattina poco, e questo insomma è un grande rammarico al di là dell'esito elettorale. Noi guardiamo con attenzione ovviamente i dati che un po' alla volta arriveranno, sapendo che partivamo da un 16% scarso di 5 anni fa, questa volta siamo partiti per tempo con una coalizione ampia costruita attorno al Partito Democratico con Andrea Martella, che è riuscito a mettere insieme molte forze politiche che hanno lavorato bene insieme attorno a un candidato che ha saputo interpretare un progetto collettivo importante. Adesso vediamo un po' i numeri come arrivano. Abbiamo visto che Manildo è già arrivato, è di sopra, si sta godendo queste ultime ore. E come ha trascorso queste giornate? Sabato e domenica ha avuto questi impegni familiari, per cui si è dedicato a un pranzo con gli ex compagni di università, una gita con la famiglia, insomma cose molto normali, molto quotidiane, che sono un po' la sua cifra e sono state anche la cifra di questa campagna elettorale. Lo vedo molto carico per il lavoro che avrà. Grazie mille, poi ci sentiamo. Valentina, vediamo se riusciamo a pescare appunto Giovanni Manildo già per un commento rapidissimo, e appena dovessi riuscirci veniamo da te. Grazie Matteo Bellomo. Ricordo, Stefani, le forbici sono 59-63 o 58-62, insomma sostanzialmente queste nelle due versioni degli exit poll, e Manildo tra il 30 al 34 o il 32-36. Chiedo un commento flash a Alessandro Manera, poi andiamo da Chiara Gaiani, se possiamo torniamo da Christian Arboit. Raddoppierebbe il risultato quasi ottenuto da Arturo Lorenzoni 5 anni fa, ma era quello dello Zaia quasi al 78%, no? Post pandemia. Dai, commento di Manera. Allora, post eravamo durante la pandemia 2020, adesso io non mi ricordo se in quel periodo, perché è vero, guardate, questa mancanza di gente che vada a votare è veramente drammatico, sta sotto il 50% mi sembra l'ultimo dato, è veramente incredibile. Però chi non va a votare poi ha torto di lamentarsi, io lo dico sinceramente, perché ognuno può fare quello che vuole, però non andare a esercitare un proprio diritto, secondo me è anche un po' una Qui lo abbiamo per provincia, no? Anche il risultato, Tony, se ci aiuti, no? 44-15 il totale, vedete anche appunto Padova dove si è votato di più, 49-11, e poi seguita dal 44-66 di Vicenza, 43,86 di Verona, 43,72 di Venezia, insomma poi a scendere Treviso, Belluno, Treviso, Rovigo, poi Belluno. Scusi Manera, prego. Sì, credo che la precedente elezione ci fossero anche dei comuni all'interno e questo di solito aiuta a portare più persone a votare, però siamo dei dati drammatici che purtroppo ci hanno allineato dalla parte peggiore, perché anche in Europa si vota pochissimo. C'era Venezia, no? C'era Venezia per esempio. Castelfranco a Treviso, sì. Adesso sono andato a vedere, ce n'erano parecchie. Questo però non è una scusante, le persone devono esercitare il loro diritto di voto, hanno il diritto anche di non farlo, però poi ripeto, quelli che non sono andati domani non si lamentino di chi non li rappresenta perché non hanno voluto essere rappresentati, lo dico sinceramente, ognuno è libero di fare quello che vuole, però non è un grande gesto di civiltà non andare a votare se uno non ha impedimenti familiari o lavorativi per cui si trova fuori. Peraltro abbiamo votato anche in un giorno feriale, in metà di un giorno feriale che è oggi, quindi chi voleva trovava e sicuramente non era al mare, perché quando è il periodo estivo siamo tutti al mare, adesso che è un periodo invernale per il brutto tempo. C'è da dire che se i dati restano questi, insomma, mi sembra chiaro che il nuovo governatore... Allora, guardate, chi cosa? Il Possiamo sbilanciarci? Beh, diciamo che vabbè, sarà Alberto Stefani. Il tema però qual è? Per quanto non ce ne vogliate, ma questa campagna elettorale è stata, l'ho detto tutte le settimane, noiosa, poco efficace, poco presente, poco percepita, e guardate, questi sono gli effetti, sarà invece totalmente diversa questa giornata, perché lo stava dicendo forse Alda Vanzan poco fa al microfono di Christian Boyd, che se riusciamo recuperiamo
e ci sono molte partite nelle partite. Arrivo Chiara subito da te. Il risultato, quindi vince Alberto Stefani, vedremo, ma insomma, questa è la forbice degli exit poll, vince sopra o sotto il 60%, che ha valore doppio, intanto come simbolo della vittoria e poi anche è importante essere sopra il 40% dei voti, ma anche per avere il premio di maggioranza all'interno del Consiglio, ma insomma quello sarebbe così almeno in base a questi exit poll. Poi la sfida nella sfida, De Carlo non ha voluto rispondere, ma lo farà ampiamente nel corso della giornata perché lo conosciamo, non si sottrae a queste domande. Guiderà la coalizione la Lega oppure Fratelli d'Italia? Qual è il risultato in termini di preferenze di Luca Zaia, quello di Flavio Tosi e di molti altri? Poi insomma le sfide ovviamente sono quelle delle preferenze anche di altri, oltre all'asticella che dicevo sopra o sotto il 60% per Alberto Stefani come risultato da presidente. Chiara, vengo subito da te come detto, Chiara Gagliani e Federico Cibotto, dove siete? Noi siamo all'esterno della sede del regionale di Forza Italia che è rigorosamente, lo vedete, chiusa. Tra l'altro ce l'ha anche confermato uno dei responsabili organizzativi del partito che è all'interno, ma di fatto c'è solo lui. Abbiamo provato anche a sentire alcuni candidati di Forza Italia, anche padovani, tutti ci hanno confermato che non seguiranno lo spoglio qui nella sede regionale, ma ognuno nei punti elettorali propri, e non ci sarà nemmeno il segretario regionale Flavio Tosi che seguirà lo spoglio a Verona. Ecco, questa è la situazione in questo momento, sede regionale di Forza Italia chiusa, e a quel che ci è stato detto dal responsabile non verrà aperta durante la giornata. Chiara, hai centrato un punto perché non è un dato scontato. Va bene che viviamo nell'epoca, come si chiama, dello smart working per chi può farlo, ma cioè, seguire i dati da casa benissimo, guardando Antena 3 va bene anche per i protagonisti, però una sede chiusa è un significato interessante, al netto del fatto, come dici tu, che Flavio Tosi, l'uomo di Forza Italia in questa regione, seguirà i dati, si collegherà con noi da Verona, insomma, quindi non è che mancherà. Però certo, quella sede che negli anni, nei decenni è stata un simbolo, in questo momento è chiusa. Ricordo, perché lo diceva sempre, grazie Chiara Gagliani e Federico Cibotto, andiamo pure con gli altri, lo diceva spesso collegato con Ring in questi mesi Flavio Tosi, Forza Italia arriva da un regionali 2020 al 3,56, Senato, quindi le politiche diciamo del 2022, quelle che hanno portato Giorgia Meloni poi al governo, Forza Italia 6,91, e poi l'anno scorso le europee, Forza Italia, ma il dato Veneto, 8,58, quindi non l'intera circoscrizione ma solo il Veneto, che è quello che oggi andiamo a analizzare. Starà sopra o sotto questa asticella, è uno dei dati tra l'altro interessanti anche di questa analisi che faremo insieme nel corso di questo pomeriggio e notte che passeremo insieme. Mi aiutate, da chi andiamo adesso? Da Christian Arboit o chi altro abbiamo? Appena pronto mi fate vedere voi. Va bene, volevo farvi vedere di nuovo questa pagina che intanto si aggiorna, ma comunque sono sempre gli stessi dati che ora vengono messi uno al fianco dell'altro. Come vedete sono gli exit poll: 59-63 Alberto Stefani, 30-34 Manildo, e risultato B invece sono 58-62, quindi il primo è Opinio Rai, il secondo è SVG, quello che vi sto per leggere, 58-62 Alberto Stefani, 32-36 Giovanni Manildo come scenari. Quindi quale sarà? Ho visto, non ha iniziato, ve lo dico subito, maniera a disegnare, in quel momento significa un po' più di rilassatezza, ma ha scritto, quella è un'altra sfida, sì. Quella all'interno del centro-sinistra invece. PD con AVS, perché bisogna capire anche la coalizione centro-sinistra, sono anche loro in questa campagna elettorale, quanto aver sbilanciato troppo verso sinistra questa coalizione. Se lo hanno fatto. Beh, insomma, hanno fatto bravo il Partito Comunista. Insomma, allora, non è AVS però, diciamo, no? C'è anche non Pace è di Salute. centrodestra. Sì, no, questo è ovvio, però sono due simboli diversi all'interno del centro-sinistra che sostiene Manildo, cioè come va il rapporto PD-Alleanza Verdi. Intanto Alleanza Verdi-Sinistra diciamo si presenta ufficialmente nel 2022, prende il 3,48 in Veneto, l'anno scorso alle europee prende
prende il 6,09, il Partito Democratico nelle ultime 3 tornate che vi ho citato prende nel 2020 l'11,92 regionali del Veneto. Saluto Fabrizio Boron, Forza Italia, arrivo subito. E nel Senato, diciamo, le nazionali del 2022 prende il 16,16 il PD, l'anno scorso alle europee solo Veneto prende il 18,88. Boron, siete tutti in smart working a seguire il risultato, com'è sta cosa? No, lei sa che io sono uno dei pochi politici che lavorano. Vabbè, questa... Vabbè, gliel'ho servita. Siamo in due. Gliel'ho servita, quindi è collegato dalla sua azienda. Esatto. Va bene, quindi? Quindi, io posso dirle che devo ancora vedere i dati degli exit poll ai quali io non ho mai creduto, però non li ho visti, quindi ho solo visto il dato dell'affluenza che è bassissimo, ma era percepibile durante la campagna elettorale. Pronto? Sì, sono questi qua sotto in grafica. Cosa dice degli exit poll? Guardiamo perché non li vedo. 50, allora Stefani 59-63, Manildo 30-34. Ecco, glieli faccio rivedere anche, prego, facciamo pure accomodare anche Paolo Galeano. Glieli faccio vedere anche in questa grafica che è dal sito del Corriere.it. Queste sono le forbici. Che pensa Boron? Ma mi sembra che siano le forbici che avevano dato come sondaggi ancora prima di votare. Mi pare di vedere la fotocopia, quindi io aspetterei a vedere il risultato più certo, che è quello quando si inizia a avere almeno il 50% dello scrutinio e si riesce a capire realmente quali sono gli equilibri e le condizioni. Quindi è difficile adesso dire se sarà un po' meno, un po' di più, insomma, ecco. Poi con un'affluenza così bassa io aspetterei un attimo a vedere quali sono i reali equilibri, anche se la differenza è tale per cui mi sembra, vedo difficile insomma che si possa parlare di errori su differenze così grandi. Certo, intanto siamo come affluenza Veneto al 44,44%. Bassissima. È bassissima, sì. Stiamo aspettando quasi 700, poco meno di 700 sezioni ancora per il dato definitivo dell'affluenza. Che aumenta ma di pochissimo, come avete visto, rispetto ai minuti precedenti. Fatemi sapere da chi andiamo, se al K3 o torniamo da Christian al Crown Plaza. Voglio salutare Paolo Galeano per il Partito Democratico, sia Boron per Forza Italia che Galeano per il PD sono in pista, diciamo, in questa giornata, quindi candidati per le rispettive liste. Non lo è Alessandro Manera, che invece difende i colori della Lega. Va bene, quindi opinione veloce. Io avevo detto che avrei fatto la firma per avere un risultato col 3 davanti e se questa è la conferma, insomma, penso che si possa ripartire da qualcosina di concreto. Dopo non pensavo fosse sinceramente in discussione il risultato finale, l'avevo detto con grande chiarezza. Adesso vediamo insomma quali saranno le notizie. Sono contento della mia comunità perché così assaggiavo un po' le percentuali alle varie sezioni che mi sono arrivate in termini di affluenza, eravamo sopra il 50% e quindi è un buon risultato. A Preganziolo. A Preganziolo, sì, parlo del comune di Preganziolo e quindi vediamo insomma in che cosa si tradurrà un po' questo risultato. Dunque, si sta per collegare Matteo Pressi, sindaco di Soave per la Lega, ma adesso appena possiamo lo recuperiamo. Mi date un collega? Eccolo qua, sindaco, mi sente? Ecco, però sono io che non la sento, vediamo se... Eccolo. È vero, siete ancora quelli dei record? Dovrebbe essere in alto l'audio, no, in basso, dovrebbe... Ecco, eccola, vede? Buongiorno a tutti. Le so tutte, vabbè, insomma, dai. Quindi a Soave siete ancora il comune dei record? Al momento pare di sì, è sopra il 56% con una media provinciale che è ve lo dico adesso in diretta, del 44%, quindi
il dato è buono, insomma, siamo contenti. Addirittura ieri avevamo più votanti rispetto a 5 anni fa, oggi il dato si è un po' ridimensionato, però siamo 13-14 punti sopra la media provinciale, quindi è una bella notizia se la gente partecipa. Vedo il 55-88 in questo momento. Esatto. Sì, temevo dicesse più votanti che residenti, che diventava una notizia vera in effetti in quel caso, però va bene. E quindi diciamo impressione rispetto all'unica cosa che se possiamo, ragazzi, lasciamolo in grafica per favore, se possiamo significa lasciamolo in grafica, eccolo qua, questo è l'exit poll, cosa dice? Sono dati in linea e poi ovviamente la vera curiosità nostra, immagino anche di voi giornalisti, ma in generale dei commentatori, è capire quel dato Stefani 59-63 come è composto, perché c'è questo derby interno che insomma almeno io non ho mai nascosto che mi farebbe piacere che la Lega risultasse davanti a Fratelli d'Italia. So che nei primi exit poll non è così, speriamo che i sondaggi vengano smentiti. Ecco. Allora Pressi, solo qualche istante, ma vi hanno battuto, le devo dire, perché è confermato Carmignano di Brenta, quindi Padova, Alta Padovana in particolar modo, eccolo qui, sta al 61,7%. Credo Bravi. Che sia... Dove abita Antonio De Poli, no? Eccolo là, lui ci mette subito il dato politico. De Poli, un uomo di peso dell'UDC Pasqualon, quindi insomma è un'area molto molto interessante come laboratorio, effetto di quello che sta succedendo, quindi la Carmignano di Brenta del segretario nazionale dell'UDC è al 61,7% come affluenza. Scusi Pressi, subito da Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio alla sede di Fratelli d'Italia, perché c'è il senatore Speranzon. Vai Ilaria. Eccoci qui Ferdinando con il senatore Raffaele Speranzon. Ovviamente partiamo subito da quello che è il dato dell'affluenza, ne parlavamo anche poco fa prima di collegarci, bisogna un po' ripensare quella che è la politica ma a 360 gradi a questo punto, senatore, a prescindere dal risultato, dal vincitore. È un problema veramente serio che ci deve porre un grande interrogativo rispetto oggi alla rappresentanza, perché la democrazia si sostanzia quando c'è un numero consistente di elettori che attraverso il diritto al voto esercitano anche un dovere di rappresentanza delle loro istanze. I dati di queste elezioni regionali, che sono purtroppo seguono una tendenza degli ultimi anni ma l'hanno ulteriormente aggravata, ci pongono di fronte a un quesito enorme che è legato alle ragioni per cui le persone decidono di non andare più a esercitare il proprio diritto dovere di votare. In parte possiamo giustificarlo in queste elezioni regionali per l'esito che per molti era scontato e in qualche misura in tutte e tre le regioni le previsioni sono state abbondantemente confermate. In parte forse anche il periodo, fine novembre non aiuta per portare le persone a votare, però al netto di tutto questo i dati sono impietosi e quindi credo che davvero in questo momento la cosa più importante da commentare purtroppo sia il livello di astensionismo record che si è raggiunto con queste elezioni e che ripeto deve vedere unite tutte le forze politiche e civiche del nostro territorio veneto, ma più in generale, visto che è un problema nazionale di tutta l'Italia, a lavorare per riportare la voglia di partecipazione tra i nostri concittadini. Senatore, ci sono Ferdinando, ci sono... Sì, due, definiamoli indizi colpevoli, come la vogliamo, cioè il fatto che, lo ha detto lei, si voti a novembre inoltrato, di fatto finito quasi, primo dato, e il secondo che si sia sciolta troppo tardi la riserva sul vostro candidato? No, ma guardi, credo che questo non abbia inciso particolarmente sul nostro candidato e non abbia inciso particolarmente sul centrodestra piuttosto che sul centro di sinistra, né tantomeno sul Veneto rispetto a altre regioni, perché non mi pare di vedere in Campania, in Puglia, dei dati
diversi rispetto alla nostra regione. Quello che è certo è che le elezioni in questo periodo si sono tenute perché sappiamo che c'è una durata che è di 5 anni di un organismo legislativo come la regione che non poteva essere prorogata, e siccome noi 5 anni fa avevamo votato post-Covid in una situazione diciamo emergenziale, sì, nell'immediatezza subito alla fine dell'estate, diciamo si è scelta questa data che sicuramente è poco utile a spingere l'elettorato a votare, basta vedere anche la giornata di oggi, però questo non è sufficiente per dare una spiegazione di un fenomeno purtroppo così marcatamente grave come quello dell'astensionismo. Ferdinando, se mi permetti, se abbiamo ancora spazio, avrei anche un'altra domanda, altrimenti vai che poi ne ho una anch'io per il senatore. Vai pure, Ilaria. Allora, naturalmente, adesso è presto, ma aspettiamo il risultato definitivo. Poi si aprirà un'altra questione, senatore. È da tempo che ormai le poniamo questa domanda. Ci saranno le amministrative. Eccolo qui. Siamo in sintonia, Ferdinando. Chi sarà davanti? Ci saranno le è amministrative. Esattamente. Potrebbe essere lei il candidato sindaco a Venezia? Guardi, io adesso, come tutti i nostri concittadini, sono in attesa di sapere come sono andate le elezioni regionali, capire qual è stata anche il peso, qual è il peso delle varie forze politiche all'interno del Comune di Venezia. Dopodiché nelle prossime settimane cercheremo di incontrarci con le forze civiche e politiche del centrodestra del Comune di Venezia per individuare quella che possa essere la figura e possa garantire al nostro territorio di essere governato dal centrodestra anche nei prossimi anni. Quindi se Fratelli d'Italia è davanti, più volte ha detto che può esprimere il candidato Fratelli d'Italia se è avanti in Comune di Venezia o no? Rispetto alla Lega? Se Fratelli d'Italia, se gli elettori di Fratelli d'Italia dovessero essere un numero maggiore rispetto a quelli di altre forze politiche del centrodestra, è naturale che chiederemmo di avere un peso nella scelta in proporzione a quella che è la mobilitazione degli elettori. È normale, è la democrazia. Sì, no, ma le diranno, era così anche per la regione. I prossimi saranno mesi caldi. Prego? No, lo dico, le diranno, sì, era così anche per la regione, era così anche per la regione, ma poi alla fine il candidato è Alberto Stefani della Lega, però insomma... Poi se magari individueremo un candidato più forte di un'altra forza politica, però è chiaro che come Fratelli d'Italia abbiamo anche un dovere nei confronti dei nostri elettori di non deludere le loro attese rispetto alla nostra capacità di assumerci le responsabilità. Chiarissimo, chiarissimo davvero. Grazie al senatore Raffaele Speranzon e Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio. Tanto ci rivediamo, Grazie. Andiamo al K3, l'ho intravisto. Nicola, dammi pure conferma, chiedo a Nicola Zanetti. Eccolo là, fatelo vedere. Che è successo? Dov'è finito Lucio Zanato? Mi aiutate a capire? È dietro al leone, dov'è? Ma quello è vero o finto? È artificiale? Fatto con... No. Ah, quello è vero. Lucio, me lo chiamate? Ma allora volete sapere? Ci sei? Eccoci qua. Ma eccoci qua dove? Sì, sto aspettando che il segretario... Tranquillo, qua, vedi? Sì, vai. No, tranquillo, sto aspettando di là che cominciano a organizzarsi qui al K3. Abbiamo Giampaolo Gobbo e abbiamo anche Dimitri Coin, quindi stiamo aspettando che, come dire, finiscano un paio di telefonate e poi naturalmente veniamo qui in diretta. D'altra parte inizia anche per loro il pomeriggio, diciamo così, è la serata abbastanza importante, quindi stanno cominciando ad avere i dati, cominciano a elaborarli, cominciano a studiarli e quindi mi hanno chiesto un po' di minuti. In ogni caso, insomma, il dato, quello che fa pensare anche loro, è il calo dell'affluenza alle urne, anche se pare che insomma su Treviso ci sia qualche numero in più rispetto alla media regionale. Per ora, questo per quanto riguarda, ti dico, io sono stato... Lucio, è 43,6 il dato provinciale, siamo praticamente alla fine perché ora sono 4.500 sezioni su 4.007 della nostra regione, quindi a Treviso, anche qui sono 767 sezioni su 828, danno un'affluenza del 43,6, era 58,08 nel 2020. Andiamo nel dettaglio, se vuoi al volo ti posso provare a dire Arcade 46,34,
46,37 Caerano, 48 Carbonera, 48,35, 49,80 Casier, ancora di più, siamo al record per ora. Vediamo, bassissimo Fregona, 29,08. In effetti ti dico. Fregona bassissimo. Maserata 49,21. Io quello che ho... Aspetta, scusa Lucio, ha ragione. Treviso il vice sindaco mi chiede Treviso città. Non c'è, no scherzo. 47,65 Treviso città, affluenza. Scusa Lucio, vai, prego, dicevi? No, dicevo che io che sono andato un po' sul campo, anzi davanti ai seggi, devo dirti che invece Treviso città era lì, perché dei seggi importanti, c'era chi era sotto il 48, c'era chi invece diceva che alcuni presidenti di seggi dicevano che erano sopra i 50. Carbonera, dove siamo andati, abbiamo fatto anche il collegamento prima, invece era abbondantemente sopra il 50%, per cui insomma è abbastanza altalenante a seconda delle zone. Tra l'altro una cosa importante, questo naturalmente per i politici, il fatto che molta gente sia andata a votare subito dopo la messa di ieri, questo è un dato che può far riflettere. Questo interessa molto a Galeano. Tra l'altro Preganziol c'è il 50,91%, diciamo quasi il 51%, e siamo lì a Paese 50,48%. E sopra il 50 per ora nessun altro. Casier dovrebbe essersi attestato 49,80 e vediamo se appunto supererà il 50, ma insomma non è ancora il dato definitivo, voglio ricordare a tutti. Tra l'altro Treviso al 43,73, tra le province eccolo qua, Padova è quella in cui si è votato di più, 48,76, e Treviso invece 43,77, come avete visto in questa analisi. Scusami Lucio, voglio poi dare spazio ad altri, troviamo se recuperiamo Christian Arboit che abbiamo interrotto. Chi c'è? Hai detto quindi Dimitri Coin, Giampaolo Gobbo, altri nomi? E Giampaolo Gobbo e poi Stefano Marcon, presidente della provincia e candidato. Però ti dico, sono ancora, sì, stanno facendo la prima riunione insieme, qui dopo ci sono un po' di colleghi della stampa, qui al K3 diciamo che rispetto alle passate regionali che insomma noi abbiamo seguito da diverse volte, diciamo l'atmosfera è un po' più tranquilla, mettiamola così, insomma, ecco, anche perché tutto l'asse si è spostato verso Padova, mi pare di capire. Eccolo là, questo è un dato molto interessante, un altro dato che ha toccato Lucio, cioè più tranquilla al limite del deserta, no adesso estremizzo ma per dire è che un po' l'asse politico della Lega, sarà contento Manera, si sposta da Treviso a Padova, là dove c'era il nostro Christian Arboit che già ci ha citato la presenza di Alberto Stefani che è già arrivato, così come Manildo nella sede del PD, è una cosa interessante anche politicamente perché di solito arrivano un po' più tardi i due protagonisti, no? Quindi non li abbiamo visti né intervistati, questo è ovvio, tra poco lo faremo mi auguro, ma sono arrivati presto, ma lì si sposta l'asse, quindi Alberto Stefani padovano, Massimo Bitolci padovano, il senatore Ostellari, cioè quella Lega che forse citando qualcuno di questi giorni che ricorderete Roberto Marcato non è più radicchio-centrica, com'è che aveva detto Roberto Marcato, vuol dire qualcosa sì, per farsi... Non ricordo un piatto tipico padovano, però a me il radicchio piace sempre ancora tanto. No, ma perché l'altra volta il governatore aveva scelto, Luca Zaia aveva scelto il K3 come punto centrale, era anche il momento di pandemia, quindi è una situazione un po' più complessa. Hanno scelto peraltro un bellissimo hotel che conosco, va bene, ma ci sta, non è che possiamo essere su 20 sedi. Intanto noi 2 sedi aperte ce le abbiamo, punto. Qualcuno le ha ancora chiuse. È un simbolo, dai, è un simbolo. No, sì, certo, è un simbolo, dai. Giampaolo Gobbo. Poi chiaro la sede regionale della Lega è a 90, no, non è neanche a 90 Padovana, quindi da sempre quello c'è. Il K3 però è un simbolo della Lega di tutti questi decenni. Va bene, c'è Christian Arboit allora, l'ho intravisto credo in un flash di collegamento, se no ditemi chi abbiamo. Eccolo là, Christian, c'è Ostellari dietro di te mi pare, no? Sottosegretario alla Giustizia, vai. Sì, Ferdinando, assolutamente, c'è Ostellari, fra pochi secondi arriverà anche qui da noi, lo abbiamo già sentito
poco fa sono parole, adesso è il momento della cautela nelle valutazioni. Sottosegretario Ostellari, siamo in diretta su Antenna 3 con Ferdinando Avarino, le chiedo una reazione a caldo, insomma li abbiamo visti questi exit poll. Ma proprio perché sono exit poll dobbiamo attendere, tendiamo però fiduciosi insomma, sull'esito e lo facciamo sapendo che abbiamo bisogno di alcune proiezioni, insomma adesso attendiamo la prima e poi a seguire, quindi siamo qui a vostra disposizione, ma direi insomma, che è il caso di aspettare un attimo. Quello che è certo, Ostellari, è il dato invece sull'astensionismo, dell'astensionismo che è particolarmente evidente, ecco una sua reazione su questo. Dell'astensionismo si è parlato e lo si è visto in tante altre competizioni, è un fenomeno che esiste, è un fenomeno che va interpretato e che la politica deve interpretare nel modo giusto. Noi lo faremo per primi. In che modo? Ovviamente innanzitutto guardando i dati ufficiali e poi capendo e cercando di dare risposte a coloro che magari si sentono disillusi o che sono arrabbiati. Insomma. Quindi il fenomeno può essere più variegato possibile, però la politica ha il dovere anche di interrogarsi su questo. Ferdinando, se vuole fare un flash, Campania e Puglia invece al centro-sinistra, ovviamente in base agli exit poll con le stesse più o meno percentuali con cui invece il Veneto vincerebbe. Campania e Puglia, appunto mi suggerisce Avarino da Studio, invece vanno al centro-sinistra, quindi allarghiamo l'orizzonte, un commento anche su questo. Su Campania e Puglia sapevamo che eravamo più in difficoltà, lì ha prevalso un'altra logica, insomma. Io direi che però la cosa principale in questo contesto è la misura del buon governo che, se i risultati saranno questi, confermati da quelli ufficiali, è un risultato positivo per il governo e per chi ha amministrato anche in precedenza questo nostro territorio, in particolare quindi il Veneto. Sappiamo che la vera partita è poi quella tra Lega e Fratelli d'Italia, anche qui insomma nel pomeriggio vedremo come andrà a finire, ma su questo la dinamica, le dinamiche interne del governo potrebbero risentire del dato Veneto? In un senso o nell'altro? No, non credo proprio, qui si è corsi in maniera compatta. Il candidato era unico, Alberto Stefani, ed è stato sostenuto da tutti in maniera compatta. E all'interno della Lega potrebbero esserci appunto delle conseguenze, si è parlato tanto in queste settimane, in questi mesi, di una Lega su modello tedesco, bavarese, no? CDU, CSU. Ma questi sono ragionamenti che non c'entrano nulla con la campagna elettorale, quindi lasciamoli al dopo se ci saranno e se ci sarà bisogno di farlo, ma in questo momento noi stiamo discutendo e adesso ripeto a breve avremo i dati ufficiali di questa campagna elettorale. Va bene. Assolutamente sì, e poi ripeto non vedo problemi all'orizzonte, anzi attendiamo fiduciosi un risultato positivo. Grazie Andrea. Ostellari, sottosegretario alla giustizia. Ferdinando. Torniamo dopo da voi. Questo cos'è però? Quello è un... Ok, ho visto, capito. Allora, adesso entriamo nel dettaglio. Due cose che non abbiamo ancora detto. Andiamo subito da Pressi, che voglio salutare, perché come promesso ci saremmo visti almeno adesso per 10 minuti, lo liberiamo perché so che deve andare ai seggi. Pressi, dov'è il sindaco di Soave? Ma perché? Cioè, lei è in pista, quindi obiettivo qual è? Dai. Beh, essere eletti. No, vabbè. No, un numero. No, vabbè. Da 4.000 in su sono contento. Da 4.000 preferenze in su è contento, va bene. Ci rivediamo dopo, no? Volentieri, certo. Puoi salutarlo perché è veramente una grande persona, quindi gli faccio veramente i complimenti, in bocca al lupo. Ciao Alessandro. Ciao, in bocca al lupo. È il vice sindaco di Treviso, Pressi, no, adesso ironizzo ovviamente, no? Perché, però è della Lega di Treviso, sa, quindi ormai... Sì, figli di un dio minore. Sto scherzando ovviamente, per carità. Dai, grazie davvero a Matteo Pressi, sindaco di Soave, per la Lega, e in bocca al lupo. L'altro dato, dicevo, torniamo poi subito da Lucio Zanato che ho intravisto, è Riccardo Schumski, ancora che non abbiamo detto, no? Che doveva essere la grande sorpresa, dovrebbe essere la grande sorpresa, e potrebbe essere
dato tra il 3 e il 5, anzi era dato dagli exit poll tra il 3 e il 5, poi devo capire bene cosa sono anche questi che stiamo vedendo su Repubblica. Dai Lucio con Nicoletta Rizzetto e ospite l'onorevole Coin. Eccoci qua. Allora, figli di un dio minore Treviso adesso? No, ma assolutamente. Vedremo poi i risultati quali saranno. Sono sempre gli elettori che determinano poi il peso politico e la rappresentatività degli uomini che un territorio esprime, e quindi noi aspetteremo il termine di tutta la consultazione, vedendo quanti sono i consiglieri regionali che la Lega Trevigiana eleggerà, chi saranno, e poi li faremo delle valutazioni anche rispetto a una battuta che sa tanto di provocazione, insomma, che ho appena sentito. Però l'asse che si è spostato verso Padova mi pare inequivocabile. L'asse decisionale indubbiamente si è spostato verso Padova, lo dimostrano tante cose, però alla fine l'asse politico è determinato dagli elettori quando vanno a votare e chi scelgono. Allora, visto che parliamo di elettori, un commento al voto, questo calo? Un commento al voto. Il calo del voto era la cosa che più si temeva, perché è un trend generalizzato, sta accadendo ovunque. Noi speravamo che in Veneto fosse comunque più contenuto, e probabilmente anche l'assenza di Luca Zaia in maniera preponderante, come era stato negli anni passati, che aveva trascinato il consenso in Veneto in maniera così alta, probabilmente ha inciso anche questo. Poi le valutazioni le faremo comunque alla fine, ma gli elementi sono tanti, anche l'andare a votare a fine novembre. Non da ultimo. Ferdinando, guarda che ti sente Coin, per cui se vuoi fare delle domande o qualche punzecchiatura siamo qua. Cioè è sbagliato? Replico io rispetto al figlio del Dio minore. Rispetto al figlio del Dio minore. Intanto siamo l'unica provincia che ha ancora il sindaco della città capoluogo della Lega e anche il presidente di provincia della Lega. Dopodiché magari quando gli altri faranno, non abbiamo più il presidente della regione, ma quando gli altri faranno questo allora saremo figli di un Dio alla pari. No, ma Coin adesso, esatto, anche il vice sindaco mi ricorda Manera, che è l'autore della frase figli di un minore, non è mica colpa mia. Però adesso, al di là dello scherzo che dicevamo poco fa, ma è un dato politico sottolineato già bene da Lucio prima, intanto abbiamo i primi due sezioni. Città importante. Come? Sì. No, la lettura è una lettura politica, sarà anche poi a Treviso città, perché comunque Manildo è comunque candidato di Treviso. Esattamente. Non dobbiamo dimenticarcelo. È essenziale capire quello che succede nel comune Treviso, tra poco lo scopriremo. Sono solo 2 sezioni su 4.729, lo dico subito, metto le mani avanti. Eccole qua, grazie ragazzi, e danno addirittura Stefani a 71,8, quindi insomma è un dato per ora falsato anche rispetto agli exit poll che vedete sotto. Giovanni Manido al 24,4, Szumski al 2,6, Bui 1,3, Rizzo 0. Ora, chiaramente poi vedremo che cosa accade nel corso del pomeriggio, esplodiamo il dato, c'è il 11% quasi il PD, per quanto riguarda il centrodestra, Fratelli d'Italia 32,88, la Lega 28,77, Forza Italia 4,11. Lasciamolo lì, 2 sezioni su 4.007 non vuol dire nulla. Coin, mi ha colpito molto la sua frase sul riferimento, onorevole, alla data del fine novembre del voto. Sbagliata? No, non è una data sbagliata, è una data che comunque per legge, questa era la scadenza, cioè avevi 60 giorni di tempo da quando c'era la scadenza naturale era il 20 settembre, si poteva andare fino al 20 novembre con la possibilità di sforare ulteriormente fino alla domenica successiva. È normale che poi una legislatura cerchi di durare il più possibile ed andare fino alla fine, per cui questo sarà questa era la finestra nella quale si poteva votare. Mi preoccupa di più quella dell'anno prossimo, che se si arriverà alla fine sarà dal 20 novembre al 20 di gennaio o dal 23 novembre al 23 gennaio. La prossima, va bene. Aspetti lì Coin, cosa? Sì, fra 5 anni intende dire, sì. Boron, so che ci deve lasciare, ci rivediamo più tardi? Dov'è? Mi fate salutare Fabrizio Boron? Aspetti che però non la sento io, ecco, prego, dica. No, devo andare perché ho degli impegni, poi se riesco più tardi volentieri. Doppia cifra resta l'obiettivo? Certo, ma io, guardi, adesso secondo me è molto... cioè fare previsioni adesso è impossibile,
perché poi dipende da dove arrivano i dati, da che zone, se nelle città, nelle province, da che province. Vede che Padova oltretutto è la provincia dove si è votato di più, quindi è difficile oggi in questo momento fare una previsione di risultato all'interno del centrodestra sugli equilibri. Sicuramente Forza Italia farà di più di 5 anni fa, e sicuramente ci sarà un centrodestra che dovrà nei prossimi 5 anni governare assieme, a dispetto degli ultimi 5 anni. Che cosa che avete criticato e molto, soprattutto nell'ultimo periodo. Senta, anche voi però avete vissuto, diciamo, quel effetto capolista che i leghisti hanno sfruttato, sofferto nella Lega con Luca Zaia, no? Quindi anche lei, in particolar modo il rappresentante da uomo, a Flavio Tosi capolista, con effetto positivo o negativo per quanto riguarda la vostra lista. Che questa sera, che è un dato interessante anche questo, poi nel confronto che faremo nella lettura di questi dati, no? E quello che è il risultato di Flavio Tosi, prego. Ma vedremo, poi credo che insomma nel tarda serata o domani si avranno tutti i dati definitivi, non solo per coalizione, per partito, ma anche sulle preferenze. Si potranno fare tutti i ragionamenti del caso. Io credo che in questo momento il dato da valutare di più sia quello della bassissima affluenza, che voglio dire, chi ha fatto campagna elettorale lo aveva intuito, lo aveva sentito. Io credo che la politica aveva bisogno di riavvicinarsi alle persone, ai cittadini, nei suoi problemi. Ritengo anche che mesi e mesi di dibattito non sui programmi, non sui temi, non sulle necessità dei cittadini, ma su altro, abbiano un po' stancato l'elettore. Quindi paghiamo un'affluenza bassa anche perché si è parlato troppo di terzo mandato, dopo il terzo mandato della lista Zaia. Mi pare ovvio. Sì? Beh, scusi, chi ha fatto campagna elettorale ha parlato con le persone in giro. Manera? No, guarda, io come Rosso sono sempre d'accordo quasi su tutto, ma su questa cosa... Ma tu sei di Treviso, io sono di Padova. Ecco, forse questo può essere. Io a Treviso, ecco. Cioè, no, la verità è che guarda, è una tragedia che purtroppo ha difficili soluzioni, perché la media dell'Italia ormai è quella, differenze di regioni, differenti condizioni. Se votiamo d'estate tutti sono al mare, se votiamo a novembre non c'era un bellissimo tempo. Che quello allora guarda, sia quella forse la cosa l'unico dato che conta. Scusami. Io quando sono andato in giro la gente mi chiedeva di sanità, di liste d'attesa, certo, mi chiedeva ma quello queste cose qui, mi parlava di queste cose qui. Allora, e se il dibattito, ma non adesso, nell'ultimo mese, io parlo negli ultimi mesi. Se poi il dibattito, invece di dire risolviamo i problemi, pensiamo a come risolvere i problemi assieme, tocca a me, tocca a te. Sì, guarda, sul fatto che è stata anomala come campagna possiamo dircelo, però vedendo la media nazionale siamo là, la media europea siamo là, cioè questa è una tragedia. Scusami, fammi finire, scusa. Quando andremo a vedere i flussi vedremo che tantissimi giovani non hanno votato. E giovani non dico 22 anni, dico fino ai 30-35 anni. Ecco, quello forse è un dato che dovremmo analizzare, perché non è tutto uguale. Se non vanno a votare persone fino a 35 anni, vuol dire che c'è un disinteresse per chi rappresenterà il futuro di Stato Veneto. Importante. Però se vedi, il problema nelle altre due regioni che sono stato il voto è uguale. Su una c'è stata la diatriba con De Luca fino all'ultimo e sull'altra c'è stata la diatriba con De Caro, Vendola e quant'altri. Cioè il conflittualità all'interno delle stesse coalizioni non hanno fatto percepire che l'interesse fosse quello di risolvere il problema dei cittadini, ma fosse solo quello di piantare una bandierina. E quando si fa così, lo dico insomma da amministratore che tutti i giorni e tu sei vice sindaco, quindi sai benissimo cosa vuol dire essere tirato per la giacchetta, no? Quando si gira nel territorio e non si è a 500-600 km di distanza, quando sei in giro e percepisci quello lo senti, insomma la gente non gli interessava. Che un altro dato è non aver votato con i comuni. La regione da sola. Cioè la regione da sola, cioè il fatto di aver disallineato i comuni, che sono l'elemento, come giustamente dici te. Beh guarda, andare a votare per il comune è sempre una cosa in cui ti avvicini ai cittadini in maniera diversa. Con queste problematiche, effettivamente io le riconosco, senza neppure i comuni, diciamo che sicuramente non è migliorato. Io, guardate, non sono molto d'accordo sul novembre, perché tutte le elezioni che facciamo ci chiediamo
torneranno dal mare per votare, adesso non erano al mare, ieri non diluviava neanche, quindi adesso se uno vuole andare a votare va a votare. Sarebbe peggio se considerassimo perché non ci sono i comuni, si vota meno per le regionali, perché sarebbe come dire che i comuni sono più sentiti e la regione chi se ne frega. Scusa, però invece che storicamente i comuni siano più sentiti che il sindaco o gli amministratori locali sui comuni, qui hai un ex sindaco di un comune di 17.000 anime, lo sa quanto vicini sono, quindi quando vai a votare per il comune è chiaro che tanta più gente, tu sei di Padova, è un comune già grande, ma quando tu vai in un comune da 20.000 persone... Va bene, fermi lì. Boron, due cose, so che ci deve lasciare e se riusciamo rivediamoci più tardi. Obiettivo per lei? Non mi dica la rielezione. Il mio? Ma io non mi pongo degli obiettivi, ho fatto la mia campagna elettorale e avranno deciso sicuramente gli elettori, su questo non c'è dubbio e vedremo quello che sarà il risultato. Io sono uno che guarda in faccia la realtà, ripeto, ho un lavoro, quindi non è che mi pongo particolari pensieri o problemi, insomma, ci metto sempre cuore e anima su tutto quello che faccio e vedremo, insomma. Va bene, poi credo andremo da Carlo Alberto Inghileri a Verona, però le chiedo l'ultimissima perché era un po' sotteso al suo ragionamento. È vero che tra i dati più interessanti, non l'abbiamo ancora citato, è vedere in quali o quante province Luca Zaia sarà il più votato. È vero o no? Tutte. Tutte? In tutte le province sarà primo per preferenze? Sì. Secondo me era così. Boron non mi sembrava della stessa idea. No, io di mestiere non faccio l'indovino. Ecco, non faccio neanche il mago o il chiaroveggente. Quindi sono i cittadini. Dico solo che quando devi scrivere il cognome non è la stessa cosa di fare una croce su un simbolo. Sono due movimenti, due atteggiamenti, due cose totalmente diverse. Non so dire, cioè, probabilmente può darsi che sia vero, che sarà il più votato di tutti. Sarebbe anche facile pensarlo visto la copertura mediatica che ha avuto, no? Ecco, quindi sarebbe anche facile pensarlo, però voglio dire, vedremo. Insomma, io una cosa sono certo, che l'affluenza così bassa è un segnale chiaro che se non ci interessiamo dei problemi della gente, se non ci interessiamo di quello che sono le necessità e i problemi della gente, poi alla fine il conto lo pagheremo anche in Veneto prima o poi. Chiaro, cosa volevo dire? Velocissimo. Al volo, posso dire ai due candidati che forse un'elezione al posto di scrivere il nome ci potremmo far mettere il nome e mettere una crocetta, come si fa da tante altre parti. Capisco in un comune dove sono 500 candidati, ma guardate, in certe regioni si fa, non è un problema farlo. Cioè non dover scrivere tratteggiato e dover scrivere il nome, quindi nella scheda elettorale dovrebbe esserci, ecco, nella lista di Forza Italia tutti i nomi, compreso quello di Boron, no? Così uno fa, non deve scriverlo, quello del PD Galeano, no? Treviso. Ho capito cosa intende dire. Va bene, Boron, grazie. Ci grazie a voi. In bocca al lupo, come diciamo a tutti, anche a lei, Fabrizio Boron, Forza Italia. Allora, ho intravisto, me lo confermate, Inghileri con Benetti. Eccolo qua, Carlo, in diretta da Londra. Scherzo, no, è per il look straordinario. Il clima è molto british. Vabbè, ma anche l'outfit, come dicono quelli bravi. Prego, Carlo, dove sei, che fai? Esatto, mi sono adeguato. Mi sono adeguato al clima, una giornata fredda di pioggia, però dal punto di vista politico è una giornata veramente molto calda. Sento anche in studio i commenti, i primi commenti. La sfida si sente, è una sfida che noi commentiamo qui da Verona, dove siamo in attesa che arrivi Flavio Tosi, ci ha dato appuntamento in questa zona sud di Verona e proprio pochi minuti fa ci ha anticipato che arriverà verso le 18. Noi non demordiamo, siamo belli coperti, come vedete, sfidiamo il freddo, la pioggia e lo aspettiamo qui. Quando arriverà il coordinatore regionale Veneto di Forza Italia vi chiederemo la linea per i primi commenti. Lui vuole aspettare che ci siano dei dati un po' più consolidati.
C'è da dire che per Forza Italia le previsioni comunque sono in una forbice che va dall'8 al 12%, sicuramente ci sono tanti scaramantici che in questo momento stanno facendo gli scongiuri, però certo. non è azzardato ipotizzare che Forza Italia possa arrivare in doppia cifra. Allora, grazie Carlo, perché questo è uno dei dati più interessanti, quindi rivediamoci ovviamente tra poco, appena sei pronto, per ulteriori contributi. Intanto le sezioni sono 3, dato ridicolo esattamente come quello di prima, vabbè, però insomma quello che arriva noi diciamo 67-74, quindi vabbè. Scende, dice Galeano, però vabbè, ce ne vogliono più di 4.007 per farlo scendere parecchio. Alberto Stefani 29.03, Giovanni Manildo, Szumski 2.15, Fabio Bui 1.08, Rizzo ancora 0 per quanto riguarda appunto queste prime 3 sezioni. Mi togli lo schermo perché devo far vedere una delle nostre fonti cosa mi scrive. Via, grazie. Allora, Galeano è per voi, queste 2. Siamo sopra Fratelli d'Italia San Biagio, sezione 4 e 5 Istrana, molto Lega. Anche a San Liberale più Lega per il momento, mi scrive qualcuno. Sono le stesse Treviso c'è, sì, c'è tutti. Sopra a Maser, a Borso per il momento su 3 seggi la Lega pare avanti, tendenza Lega sopra a Cornuda, a Borso siamo sopra, a Pieve del Grappa la Lega in vantaggio. È la linea del Piave. Quindi la Lega sta guardando solo questa roba, non è che quanto fa, com'è, se è sopra o no Fratelli d'Italia. Tutte zone del Piave, però questa famosa linea del Piave. Dice, vabbè. Va bene, Galeano, altro dato che vuole sottolineare? Oltre a quello che sta... No, non ne vedo tanti. Sono 5 le sezioni ora, 66,91, Alberto Stefani, Manildo 30,88, Szumski 1,47, è una lenta erosione anche per Szumski che era partito ben sopra il 2, quasi al 3%, che è un dato essenziale per dirimere il fatto che sia o no abbia un consigliere eletto in regione, in tutta la regione, ma almeno uno, quindi sopra il 3%. Attualmente non lo raggiungerebbe, sarebbe a metà di quel 3%, ma insomma, con 5 sezioni ora su 4.007 ben poco possiamo dire, se non che Fratelli d'Italia è davanti alla Lega di 2 punti. Se avessero scrutinato prima Santa Lucia di Piave era presidente di regione. Sì, no, vabbè, certo, perché nel suo comune dove è stato sindaco, Szumski, che tra poco raggiungeremo, sicuramente ha molti apprezzamenti. 28,68 Fratelli d'Italia, Lega 26,36, Forza Italia 5,43. Saremo tra l'8 e il 12, ha detto poco fa, citando Tosi, Inghilleri. Chi è Valentina? Chi è? Crisanti? Valentina col senatore Crisanti. Sei per noi, no Valentina? Allora, vai pure. Intanto il PD per ora con queste 5 sezioni è a 17%, Alleanza Verdi Sinistra 5,43. Vai Valentina. Senatore, insomma, intanto commentiamo questo primo dato, quello dell'affluenza che è stato pessimo in Veneto, ferma al 44%, e poi insomma Manildo che vediamo è a una forbice intorno al 30% di... Ma guardi, allora, innanzitutto sicuramente non è un'elezione che ha appassionato i veneti, e questo chiaramente è testimoniato dalla scarsissima affluenza. Non ha appassionato i veneti anche perché non c'è stato un vero e proprio confronto approfondito sui contenuti. E anche il fatto che poi il candidato della maggioranza sia stato scelto all'ultimo momento attraverso tutta una serie di contrattazioni all'interno della maggioranza è un risultato semiscontato, quindi sicuramente i veneti non hanno risposto all'appello elettorale. Poi per quanto riguarda Manildo, ma io penso che noi siamo contenti di questo risultato che già le prime proiezioni danno di poco sopra il 30%, perché ci permette di portare in assemblea regionale una nutrita pattuglia di consiglieri per poter fare opposizione. Guardi, di questa cosa dobbiamo essere contenti noi che l'abbiamo votato, ma devono essere contenti anche chi ha votato la maggioranza, perché il fatto che ci sia qualcuno che controlla è solo per il bene di tutti quanti. Dove? Quali sono, poi, insomma, da lei da tecnico in campo di sanità, quali sono i settori, gli ambiti dove va maggiormente vigilata e fatta opposizione?
Ma guardi, innanzitutto bisognerebbe rivedere nel caso del Veneto i contratti del personale medico, in modo particolare le incentivazioni per determinate professioni e specializzazioni sanitarie. Penso ai medici di medicina d'urgenza, ai chirurghi generali, ai radiologi, ai anestesisti, tutte professioni che mancano, perché c'è proprio una mancanza di vocazione nei nostri giorni, che sono tutte professioni in cui non si può fare attività privata. Allora, ma lei, rendiamoci conto, ma un dirigente medico che lavora in un reparto di pronto soccorso, 45 anni, ma lei quanto pensa che guadagna? Guadagnerà 3.000-3.500 euro al mese, abusato, ahimè, dai cittadini e dalle strutture che non gli permettono di lavorare, con turni massacranti e con una percentuale di denunciati che rasenta l'85%. Ma io, guardi, quando vedo dei colleghi che lavorano a pronto soccorso sono veramente ammirato e grato, perché ci vuole veramente passione e generosità per fare quel lavoro. E questo qua va riconosciuto. Professor Crisanti, lei ha detto è mancato un confronto in una campagna elettorale che è iniziata anche tardi, sebbene il PD abbia iniziato e la coalizione larga abbia iniziato 2 mesi prima rispetto al centrodestra, si era fatto anche il suo nome, però lei ha detto aveva posto delle condizioni. Ma guardi, diciamo è stato un vantaggio virtuale, perché lei se pensa, il nome è stato concordato a giugno, luglio non si è fatto niente, agosto è stata vacanza, a settembre ci vogliono 15-20 giorni per mettere in moto la macchina elettorale. Prima bisognava iniziare. Guardi, allora noi stiamo tutti quanti celebrare e meravigliandosi della vittoria di Mamdani a New York, ma lui ha iniziato 1 anno e mezzo prima. Quartiere per quartiere, circoscrizione per quartiere, con contenuti chiari, semplici, leggibili, così si vince. Non è che si vince facendo campagna elettorale 2 mesi, in 2 mesi raccogli solo la bolla delle persone che ti stanno vicino a te, non riesci a uscire fuori dalla bolla. Quindi comincia adesso per i prossimi 5 anni? Se vuoi ribaltare un risultato potenzialmente svantaggioso. Ferdinando Avarino le chiede, comincia adesso per i prossimi 5 anni? Lei? Che cosa? No, però è chiaro che se uno vuole vincere bisogna iniziare molto prima. Poi guardi, è la stessa struttura demografica del Veneto che te lo impone, perché se tu metti insieme tutti i capoluoghi, 7 faranno 1,8 milioni di abitanti, gli altri 3,5 milioni stanno in piccole città che vanno visitate una a una. La ringrazio professor Crisanti, lo lasciamo andare. Allora Valentina, il Partito Democratico stanno iniziando. Cosa dicono Manildo in uscita? Poi non so se andremo in Consiglio regionale perché c'è una conferenza stampa di U-Trend. No, non ancora. No. Va bene. Ancora non si è visto Manildo uscire, Micalizzi, neanche il segretario regionale Camani, cito alcuni dei nomi che sono poi le sfide all'interno del centro-sinistra molto interessanti. Uno dei big e i più forti lo abbiamo qui, che è Galeano per la provincia di Treviso. Sarà contento se dico però no, qui ancora non si è visto nessuno, o se sono arrivati sono nelle... Vai. No, dicevamo qui ancora non si è visto nessuno anche tra i candidati consiglieri, o se sono arrivati sono subito andati di sopra nelle stanze dove al momento si trova Giovanni Manildo, e dovrebbe esserci anche Andrea Martella, il segretario regionale. Allora, grazie mille. Un importante leghista che ha un ruolo di peso anche in regione, per di più è candidato, non faccio il nome, dai, non può guardare il mio WhatsApp. No, mi dice Trevignano sopra, Conegliano, Lega 72. No, vabbè, adesso dopo vediamo. Nella mia sezione Montebelluna 39,4 la Lega, Fratelli d'Italia 19,5 a Montebelluna. Borgia. Dove c'è Borgia candidato. Adesso non so chi sia questa tua fonte, quindi non so. Conegliano, Lega. Sopra la Lega Fratelli d'Italia, la mia sezione, questo l'ho detto a Montebelluna, sì, Trevignano sopra l'ho letto, va bene. Alle 16:30 microfono, in Consiglio regionale c'è la conferenza stampa di come si chiama? Di U-Trend. Quanto sta a resistere, mi scrivono da Trieste, l'ho detto, a 1,47 per ora coi dati reali, ma sono 5 sezioni su 4.007, non ha alcun senso questo dato, però lo abbiamo riportato fino ad adesso. Allora sono le 16:08, chiedo a Nicola Zanetti poi di farmi sapere dove andiamo con il nostro giro, se possiamo tornare per esempio da Christian Arboit al Crown Plaza di Padova.
per vedere un pochino ovviamente qual è l'umore, anche perché adesso è 1:10 dalla chiusura dei seggi, quindi qualcosa in più possiamo dire su molti aspetti, anche cercando di capire quali attori protagonisti di questa tornata elettorale stanno raggiungendo quel luogo che è dove Stefani terrà la sua conferenza stampa, il momento più atteso di questa giornata. È d'accordo con Crisanti? Cioè, se dobbiamo fare una campagna elettorale partiamo presto. Eppure si è detto che proprio è una critica a tutti. avete deciso voi certo, il candidato molto presto, Manildo ha cominciato molto presto, rispetto ovviamente al centrodestra, però ecco, una cosa su cui concordavo è che io l'avevo detto, cioè secondo me due cose sono fondamentali: uno, cercare di arrivare a un risultato che avesse il 3 davanti, come dicevo prima, e due, che dopo dal 25 di novembre parte una sfida, nel senso che per una coalizione come la nostra, che storicamente ha fatto difficoltà in questa regione, io penso che se si vuole guadagnare spazio per diventare interlocutori credibili all'interno della regione stessa, bisogna cominciare a fare un percorso serio e per tempo di ascolto della regione e tanti attori che ci sono all'interno delle nostre comunità, e io davvero è quello che auspico che possa avvenire. Se questi sono i risultati, i mattoncini, un po' di mattoncini li abbiamo messi e poi andiamo avanti con la costruzione del muro. Allora, vi dico un dato, ripeto, in questo momento non ha nessun senso, guardi qui però, questo riesce a vederlo, no? Manera, no, non c'è non sono sezioni di Treviso quelle che aspettavamo, come vede, siamo a 0. Però qualcuno mi sta arrivando. Sì, vabbè, ho capito, ma quelle le arrivano dalla stessa fonte che ho io, diciamo. No, a me arrivano dei delegati che abbiamo lì. Ah, ok, va bene. Le sezioni sono padovane, 3 sezioni su 5 sono padovane. Ricordo, Alberto Stefani è di Padova, lo è anche Fabio Bui, mentre Giovanni Manildo è trevigiano e Szumski pure. Rizzo invece abita a Rovereto, come sapete. Allora, questo è il dato, quindi quelle sezioni sono per ora arrivate, sono 3 di Padova e vediamo le altre 2 di dove sono. Forse una è di Verona, dove è davanti Manildo in quell'unica sezione finora arrivata da Verona. No, Manildo da Verona. Sì, 53-33. Io e Manildo votiamo nello stesso posto, quindi mi sembrerebbe. Ah sì? Con lo stesso quartiere. Abitiamo a 50 metri l'uno dall'altro. Nello stesso quartiere. E Stefani 46-67. Vabbè, insomma, ripeto, stiamo giocando in questo caso perché davvero non ha alcun senso dare uno sguardo di questo tipo finora. Restiamo su questo, sono diventate 6 le sezioni, 70-35 Alberto Stefani, 27-35 Manildo. Szumski sale di poco, 1,88, e come detto serve arrivare almeno al 3% perché vi sia di quella sorpresa un po' detta da tutti i sondaggi ultimamente, sia reale, concreta, e possa vantare almeno un eletto in Consiglio regionale. Ora sono le 16:12, tutti i risultati in diretta con i nostri collegamenti, ospiti e dati in arrivo. Che cos'altro dicono i rumors? Galeano, lei cos'ha? No, solo affluenze per adesso. Vabbè, ma le affluenze ormai. No, io ho qualche voto per Galeano a Treviso, onestamente. Veramente? Sì, gliel'ho detto, guarda. Però posso dire una cosa, Galeano. Allora, si è sentita una grande differenza quando ho sentito parlare del premio Nobel per la medicina prima. Di un politico che ha fatto amministrazione locale. Lo chiama premio Nobel? Sì, premio Nobel lo chiama. Sì, per la geopolitica, perché ha parlato di tutta una serie di cose che chi ha fatto l'amministratore locale, che è andato a prendersi le preferenze al territorio, sa benissimo che non funziona come ha detto lui. O tu stai in mezzo alla gente da tanto, oppure non bastano 1000 anni per guadagnare voti. Tu lo sai benissimo perché hai fatto il sindaco, il consigliere comunale, adesso sarai consigliere regionale perché sei bravissimo, puoi fare tutti gli scongiuri e lo meriti pure. Però sentire di quei discorsi tutti teorici, ci sono anche nel centrodestra, vuol dire non aver mai fatto voti andando a prendere preferenze. Sono questioni, la gente non è che ti riconosce perché vai là negli ultimi 3 mesi, si deve andare probabilmente negli ultimi 3 anni a spiegare cosa fai, cosa vuoi fare, tu lo sai benissimo. La credibilità si costruisce col tempo. No, guarda, l'Antonella Tocchetto, a cui auguro, i seggi sono chiusi, a cui auguro il meglio, è una che è sul pezzo come te da sempre. Non è che te lo costruisci negli ultimi
avessimo saputo il candidato 6 mesi prima, non cambiava per i candidati consiglieri. Deve avere una lunga storia. Allora, uno dei dati più importanti, e devo dirvi una cosa che ci stanno seguendo in tanti consiglieri regionali uscenti, non solo, cioè, come al solito la maratona di Antena 3 è il punto nodale di questa regione per quanto riguarda le analisi dei momenti più delicati. Quando qualcosa succede, ovviamente ringrazio i nostri telespettatori e anche la classe politica che evidentemente sta seguendo questa straordinaria oggi pomeriggio. SVG dice che la Lega sarebbe davanti in Regione Veneto, davanti a Fratelli d'Italia negli equilibri del centrodestra. Avete anche voi questo dato? No? Io ho le sezioni di Treviso, seguo in maniera molto più locale. Vabbè, questo è un dato importante, interessante, era uno di quelli più attesi e, devo ammettere, quasi scontati, perché avendo anche, tra l'altro, il candidato presidente, ci si aspettava con una nettezza, anche se forse non nella forbice di differenza tra Lega e Fratelli d'Italia, che la Lega fosse avanti. È un dato politico di notevole importanza, come immaginerete, confermare una leadership dopo i risultati degli ultimi anni tra le europee, le politiche ovviamente, europee dove, ricordo, Fratelli d'Italia fa il dato migliore d'Italia di fatto nel Veneto. Giusto? Io c'ero. Sì, lei era candidato. Sì, ma la Meloni era candidata. Con, certo, 37-58% in Veneto. Ricordo sempre il dato che ho scelto è quello non della circoscrizione intera, che vuol dire Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Trentino, no? Ho preso le europee, ma il Veneto. 37-58 Fratelli d'Italia, la Lega 13-15, l'ultimo dato disponibile. Cristian, se vuoi, e così possiamo tornare con i tuoi spunti, Cristian Erboit e Simone Merlo, coinvolgiamo pure Alda Vanzan e dovremo avere anche Marco Bonet invece del Corriere del Veneto nel corso del pomeriggio. Vai pure. Perché qui al Crown Plaza in questo momento tra gli esponenti della Lega non c'è tanta voglia di parlare, o perlomeno sta prevalendo la cautela è massima. Avete sentito il sottosegretario Andrea Ostellari, di fatto è l'unica voce ufficiale della Lega fino a questo momento qui dal Crown Plaza. La vedete impegnata Alda Vanzan. Ti leggo intanto la prima proiezione, 62,50 Alberto Stefani, 31,10 Giovanni Manildo. Questa è una proiezione, noi abbiamo letto anche i primi dati reali, ma questa è una proiezione di SVG per la 7, 62,50 Alberto Stefani, 31,10 Giovanni Manildo. Prego Cristian con Alda Vanzan del Gazzettino. Abbiamo il dato definitivo. Hai il dato definitivo, Alda? Sì, 4.729 sezioni scrutinate su 4.729, quindi tutte le sezioni scrutinate, e abbiamo un'affluenza del 44,64% in calo rispetto al 61 e passa di 5 anni fa. Sì. Quindi questo è il primo dato certo, diciamo. Per quanto concerne invece la prima proiezione, 61,50 al momento, 61,50 Stefani e 62,50 Stefani. Ecco, che cosa possiamo dire Alda? In generale, qui c'è poca voglia comunque di parlare. Ma no, ma sono giustamente prudenti, nel senso che non è tanto la vittoria di Stefani che era scritta sulla carta e che mi pare che sia quasi scontata. Il fatto vero è l'equilibrio tra Fratelli d'Italia e la Lega, quindi ci sono gli exit poll che danno la Lega in vantaggio a quello che la Lega vorrebbe, e quindi aspettano di capire primo di quant'è la vittoria, perché sai, cioè Zaia vince con quasi il 77%. 5 anni fa, e adesso bisogna vedere, sì, Stefani vincerà, ma di quanto, qual è la forbice, e poi quali saranno gli equilibri interni alla maggioranza, alla coalizione del centrodestra. E poi l'altro dato, ma lo vedremo fra ore e ore perché lo scrutinio temiamo sia lungo, sarà quello del peso elettorale del presidente della regione uscente, cioè Luca Zaia, quante preferenze prenderà. Quindi la cautela degli esponenti, noi abbiamo visto qui ci sono Ostellari, c'è Bitonci, ci sono alcuni parlamentari, attendono. Probabilmente Stefani per primo avrà detto loro aspettate. Sì, questa è la linea sostanzialmente, esatto. Diciamocelo pure. Noi tra l'altro tra poco andiamo da Roberto Marcato subito dopo il vostro intervento. Chiedi ad Alda Vanzan che pensa, cioè Luca Zaia, e ripeto nessuno di noi ha
arti di grandi previsioni. Ecco, sarà primo per preferenze in tutta la regione, perché è importante anche questo carico che porta a sostegno della Lega, simbolico, il referendum sui 15 anni, come aveva definito lui stesso. Quindi sarà primo per preferenze in ogni provincia? Secondo te, Alda, mi chiede Ferdinando, Luca Zaia sarà primo per preferenze in tutte le circoscrizioni, in tutte le province? Ma le province, quelle più interessanti da tenere sotto controllo da questo punto di vista, saranno Padova, dove 5 anni fa il più votato fu Roberto Marcato, e quindi bisognerà vedere quale sarà la differenza tra Zaia e Marcato, e poi un'altra divertente sarà quella di Verona, anche se ovviamente pensiamo che Forza Italia non faccia questo risultato altissimo rispetto alla Lega, però anche lì insomma abbiamo capolista Flavio Tosi a Verona, capolista Luca Zaia, quindi le due province interessanti, e poi ovviamente Treviso, che è la sua patria. Sappiamo che la forbice che era stata, sappiamo, insomma, ci sono stati dei calcoli un po' curiosi per cui i minimalisti dicevano non meno di 50.000 preferenze, il record assoluto sarebbe 200.000. Che però è tanta roba, nel senso che se hai un'affluenza così bassa si abbassano poi anche i voti personali. Quindi diciamo che con 200.000 preferenze si potrebbero aprire tantissimi fronti per Luca Zaia, innanzitutto quello all'interno del partito. Sì, perché poi è un peso politico, nel senso che non è solo il super capolista candidato in tutte le 7 province, ma è anche il peso politico all'interno del partito. È stata pubblicata dallo stesso Presidente questa foto a pranzo, l'ha pubblicata non immediatamente, ha aspettato qualche giorno, però era a pranzo a Mestre con gli altri 3 governatori leghisti, cioè Fugatti di Trento, poi Massimiliano Federica Friuli Venezia Giulia e poi Attilio Fontana della Lombardia. L'ultima cena, l'ultimo pranzo, ma fino a un certo punto. Ma mica l'ultima cena, sì, chiaro, nessuno dei 3 può essere ricandidato, e Zaia per primo ne ha fatto le spese, nel senso che non è stato ricandidato perché non ha avuto il terzo mandato, però e se decidessero di prendere in mano il partito? E quindi una scelta anche politica? Quindi la famosa scissione su modello tedesco. Non è una scissione, sarebbe una diversa organizzazione della Lega sulla base appunto sulla falsariga della CDU e CSU bavarese e tedesca, della serie un partito nazionale ma anche un partito territorialmente organizzato, e quindi una Lega del Nord. Dopo sai, di questo abbiamo parlato in tanti, bisognerà vedere se poi lo fanno, però il peso elettorale di Zaia potrà avere anche un significato da questo punto di vista. E secondo te il fatto di aver messo un po' in un angolo in questa campagna elettorale Roberto Vannacci è un segnale di questa volontà? Insomma, Vannacci c'entra gran poco con il Veneto, anche se ha avuto molte preferenze, ha avuto un bel risultato alle europee, però sono pochi candidati che si sono attaccati a Vannacci per queste elezioni regionali. Bisognerà vedere anche che risultati avranno. Sicuramente quello di Stefano Valdegamberi è un risultato da tenere d'occhio, perché già nel 2020 aveva avuto un bel bagaglio di voti personali, però diciamo che Vannacci c'entra poco con Zaia, Federica e gli altri. Alda, grazie, tanto tornerò a disturbarti più volte nel corso di questo pomeriggio. Ferdinando, 30 secondi davvero per mostrarti scusami, un po' leggo però cosa mentre tu ti riposizioni, leggo l'aggiornamento 11 sezioni 64 e 25. Questo è ancora precedente, credo. 64 e 25 Stefani, 31 e 88 Manildo, Szumski 2,96%, Rizzo 0,56%, Bui 0,35%. Dove stai andando? Allora, Ferdinando, sto andando, potremmo dire non aprite quella porta, perché dietro quella porta in questo momento c'è ancora Alberto Stefani ormai è qui da quasi 3 ore, Ferdinando, e dall'interno e da lì sta e da qui, da dietro questa porta, sta chiaramente analizzando i voti, sta chiaramente monitorando la situazione seggio per seggio, sezione per sezione, circoscrizione per circoscrizione. In questo momento si stanno soppesando i voti e così inevitabilmente, quindi noi tutti stiamo aspettando anche il momento in cui quella porta si aprirà e poi il candidato
Presidente parlerà alla stampa, renderà le prime dichiarazioni ufficiali, però come ben sappiamo un conto è l'ufficialità, un altro invece sono le dinamiche che potrebbero Cristian, dammi qualche istante, eccolo qua, un colpo d'occhio. vedo Chiara Gaiani con Roberto Marcato, facciamoli pure vedere, appena sarà pronta poi andremo da loro, e dopo se possibile andiamo da Filippo Fois, credo, perché più tardi seguiremo, fai pure vedere Chiara Gaiani e Roberto Marcato. Intanto sono 14 le sezioni, 64,57 Alberto Stefani, Giovanni Manildo 30,7, Riccardo Szumski 3,49. Attenzione che questa è la prima volta, 14 sezioni durante la quale, grazie alla quale, con l'ultimo aggiornamento, supera ampiamente il 3% Szumski. Chiara, a te. Non sento però, è normale? Commento su questo dato che è insomma sotto gli occhi di tutti. Vince il partito del non voto ai noi. Sì, vince il partito del non voto. Secondo me c'è anche un tema di rassegnazione all'esito, nel senso che sia l'elettorato di centrodestra che quello di centrosinistra avevano consapevolezza del fatto che comunque avremmo vinto noi. Non è per fare i boriosi, ma è un dato tecnico. E quindi una parte dell'elettorato non è andata perché, trovava ininfluente il proprio voto, che è comunque sbagliato, nel senso che invece il tuo voto conta fino all'ultimo. Poi c'è il tema che bisogna pensare a un election day. Immaginare che i veneti o gli italiani possono andare a votare ogni 3-4 mesi è una follia, non regge. Già c'è una disaffezione normale al voto, se poi noi ci mettiamo elezioni a novembre, vediamo il tempo che c'è oggi, hai voglia tu a far andare e poi forse anche noi dobbiamo tornare ad essere un po' più attrattivi, un po' più affascinanti come candidati, perché anche qui abbiamo fatto una campagna elettorale molto morbida, forse anche troppo, insomma, e questo non ha sicuramente aiutato ad attrarre elettorato né da una parte né dall'altra. Ecco, una campagna elettorale morbida, come sempre insomma è molto diretto, quindi che cosa contesta questa campagna? Tra l'altro insomma il dato ormai è certo, il vincitore è Alberto Stefani, che sarà il nuovo presidente del Veneto, dobbiamo capire con quale percentuale. Campagna elettorale morbida. Sì, nel senso che vuoi per una volontà politica, nel caso di Alberto Stefani, lui l'ha proprio detto, io non rispondo alle polemiche, non attacco, che voglio dire è una linea politica anche comunicativa che ha un suo valore, però evidentemente l'elettore non ha visto grandi differenze tra un candidato e l'altro anche nei temi. Noi siamo leghisti e siamo diversi da tutti, noi dobbiamo marcare quella diversità, altrimenti diventa molto, molto difficile, per cui insomma, io per il carattere che ho avrei fatto una campagna elettorale molto più all'attacco, però anche qua sono corde anche emotive diverse, per cui insomma, ho accettato questo modus comunicativo e insomma siamo qua, quindi abbiamo vinto e quindi ecco sì, una domanda. Allora, è finita la Lega radicchiocentrica, aveva detto Marcato nei giorni scorsi? Cioè quella trevigiana? Ecco sì, mi chiedono, è finita la Lega radicchiocentrica? No, è finita la regione radicchiocentrica, sì, voglio sperare di sì, insomma abbiamo candidato un padovano, per carità bisogna avere attenzione per tutto il territorio e ci mancherebbe. Diciamo che in questi anni un leggero spostamento su Treviso c'è stato ed è del tutto evidente, ma è normale che sia così. Spero che l'asse si sposti un po', sia politicamente che anche amministrativamente, si sposti un po' più su Padova. Mi tiro per casa, ragazzi. Ecco, che cosa vede appunto da domani, che cosa succede? Non c'è più Luca Zaia come presidente della Regione Veneto, questo spostamento, che tipo di regione si sta immaginando?
pensando adesso? Allora, dipende tanto dall'esito del risultato di vari partiti, dalla composizione del Consiglio regionale, perché non sarà neanche lontanamente quello a cui eravamo abituati, dalla composizione e dalla qualità della Giunta. Questi sono gli elementi su cui bisogna fare una riflessione profonda, nel senso che mentre oggi di fatto io portavo una delibera in Giunta e in 2 minuti veniva approvata perché c'era una confidenza e una fiducia reciproca tali da non avere nessun tipo di ostacolo, e poi andava in Consiglio e anche lì, a parte il lavoro delle opposizioni, come è naturale che sia, ma non c'erano problemi. Insomma, i prossimi anni non saranno così, perché c'è l'esigenza di ogni partito di marcare il proprio territorio, ci sarà Forza Italia probabilmente in Giunta e quindi anche qui cambiano gli equilibri, e soprattutto in Consiglio ci saranno mediazioni continue. Io, sapete, sono molto diretto, insomma, ecco. Poi tra luce e vino lo riserviamo alle televisioni, ma poi nei fatti sarà così, quindi Alberto Stefani deve essere bravo a scegliersi una squadra di governo e una squadra di rappresentanti consigliari all'altezza delle aspettative dei veneti, e che siano in grado di consentire a lui di esplicitare bene il suo ruolo di Presidente. Ecco, fondamentale raggiungere il premio di maggioranza, siamo insomma allo scrutinio. Sì, fondamentale è quello, anche perché insomma ricordo che nella legislatura passata avevamo numeri così ampi, insomma, che mentre qua te la giochi, nel senso che poi basta che 2 abbiano mal di pancia, uno mai una reccia, un altro non sia proprio d'accordo, e rischi sempre di avere maggioranze risicate, per cui speriamo nel premio di maggioranza e speriamo soprattutto che alla fine ci sia un consenso e un voto tale che ci permetta di avere margini operativi politici adeguati. Ecco, sappiamo che ovviamente insomma ci sono i vostri rappresentanti nei seggi, lei ha già dei ritorni, perché è inutile nasconderci, l'abbiamo detto tante volte, la partita vera si è giocata tra Lega e Fratelli d'Italia. No, la partita vera si gioca fra Lega e Fratelli d'Italia. A me quelli che dicono che non c'è nessun derby o non sono in questo mondo o fanno finta, perché insomma il derby c'è, dai. Per la Lega questa è la partita della vita, noi giochiamo in casa, è il nostro terreno di gioco. Abbiamo messo il presidente candidato della Lega, il presidente in carica capolista in tutte le liste più forti che ci possono essere, perché le abbiamo riempite di prime linee. Noi qui siamo il partito identitario, cioè, se non arriviamo primi, una riflessione va fatta. Io non voglio neanche immaginare che non arriviamo primi, cioè che non torniamo ad essere il primo partito in Veneto. Non esiste, non ci sono altre opzioni. Ecco, non so se avete altre domande da studio. Che previsioni ha sulle sue preferenze? Perché è una delle sfide più interessanti sapere se lui sarà primo a Padova o qualcuno che è presidente uscente, diciamo, no? Ecco, ci chiedono che previsioni ha sulle sue di preferenze. Non ne ho la pallida idea. Il Presidente, lui diceva che valeva il 44%, io non ho queste ambizioni, di tutto quello che arriva a me va bene, e poi quando decidono i veneti, che ha sempre ragione, se mi vota in tanti e voi in consiglio, bene, se non mi vota e sto a casa, bene, sto a casa per sempre, non c'è nessun problema. Ecco, comunque un dato, cioè la provincia di Padova è quella che ha votato di più, l'Alta Padovana ha votato molto anche. Sono mica candidati qua, quando parlo di candidati affascinati pensavo a un prototipo come il sottoscritto. Allora, io direi che se voi siete d'accordo, lo magari, aspettiamo in studio qui ancora un po', se volete risentirlo. Ok, perfetto, invitato in studio. Vedo, perché ho il mio quartier generale qua, arrivano amici, gente che mi ha dato una mano. Va bene, ci vediamo dopo, dai. Ci provo. Va bene. Okay. Grazie davvero Chiara Gaiani con Federico Cibotto. Saluto e ringrazio l'onorevole Emanuele Loperfido, Fratelli d'Italia, tra l'altro in questo periodo commissario, no? Come dice, a Treviso, per seguire poi in particolar modo questa tornata elettorale. Come sta andando dal vostro punto di vista? Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Ovviamente i dati sono ancora approssimativi, però danno dei segnali, quindi c'è soddisfazione perché comunque Fratelli d'Italia è riuscito, nonostante non avesse
il candidato presidente, che quindi normalmente fa da traino, è riuscito a fare una campagna elettorale in cui ha saputo far trasmettere il messaggio di candidati validi, bravi amministratori che sono radicati sul territorio, che hanno dimostrato che con la loro operatività la politica è in grado di cambiare le cose, hanno lasciato il segno e quindi tanti voti sono andati a Fratelli d'Italia. Adesso andremo a vedere meglio quelle che saranno le percentuali, quelle che saranno le preferenze, però insomma c'è una soddisfazione per la prestazione del partito sicuramente. Allora, attenzione che poco fa ci sono stati vari aggiornamenti, siamo a 31 sezioni su 4.729 per i candidati presidenti, 63-68 Stefani, 29-23 Giovanni Manildo, Szumski 5,8, Rizzo 1 e Fabio Bui 0,3, e quindi i dati interessanti sono davvero questi primi tre, con Szumski che poco fa era al 6%, ora è sceso un po' al 5,8, ma le sezioni sono davvero poche, lo ricordiamo sempre. Ora c'è il sorpasso che dicevamo prima, questo è un altro dato, lo perfido, su cui vorrei sentirla. Lega al 33,99, Fratelli d'Italia al 21,36. Non saranno queste le percentuali, probabilmente non saranno nemmeno queste le differenze del derby che ha detto Roberto Marcato poco fa in maniera molto spiccia, tranquilla, serena e onesta. Questo derby c'è tra Lega e Fratelli d'Italia, e poi andiamo a vedere il PD, quindi il centro-sinistra, il PD al 17,59, Alleanza Verdi e Sinistra 4,61, così fosse. Lì non c'è derby. No, vero? Però tra voi c'è questo derby, quindi? Ma guardi, io credo che sia anche normale che ci sia competizione tra partiti che sono forti, tra chi è radicato da tanto tempo, da chi ha dimostrato di avere una buona classe dirigente, ma è per fortuna che è così, perché altrimenti anche la competizione elettorale, che ha avuto una bassa affluenza, avrebbe probabilmente avuto anche un contraccolpo superiore, maggiore. Quindi bene che ci sia competitività, bene che i candidati si siano spesi e ovviamente poi insomma, De Coubertin diceva che l'importante è partecipare. Quando i partiti investono, fanno una campagna elettorale, cercano di farsi valere, ognuno cerca di portare a casa il massimo. Se poi c'è una sfida testa a testa, chiamiamolo pure derby, dopo quello di ieri sera, oggi sarà l'altro derby. Beccala, anche lei, milanista o interista? No, io tifo molto udinese e basta. Milanista o interista? Ah, basta. Quindi. Udinese e basta. Va bene, e sistemiamo l'audio in studio, ragazzi, che c'è un po' di Larsen. Dunque, tra l'altro, lo avevo citato all'inizio, andiamo subito da Filippo Fois con Sandro Ponchio, no scusate, con Edoardo Paris, il consiglio regionale. L'avevo citato poco fa, il dato dell'Alleanza Verdi Sinistra era al 3,48 nel 2022, nelle europee 6,09 in Veneto. Così fosse sarebbe sceso, ma insomma, andremo a vedere, perché è un dato interessante, perché alle europee l'anno scorso si era candidato nelle fila del PD Andrea Zanoni, che intanto dopo le europee è passato dall'Alleanza Verdi Sinistra, restando in consiglio regionale, ricandidandosi consigliere regionale, quindi non più col PD ma con l'Alleanza Verdi Sinistra. È un dato interessante. Vediamo Filippo Fois, vai. Sì, eccoci, siamo con Giovanni Forti, che è un sondaggista e analista di Utrend. Naturalmente ci troviamo a Palazzo Ferrofini, che è la sede del Consiglio regionale del Veneto. Forti, partiamo dal primo dato, quello che è sicuro. L'affluenza alle urne è stata molto bassa, siamo al 44. Sì, siamo circa al 44,6%, quindi un calo piuttosto netto di più di 16 punti rispetto al 2020. Questo dato appunto si deve sia al fatto che questa volta non c'era il referendum costituzionale, che invece c'era nel 2020, ha un effetto anche un po' di informazione e passione legato alla pandemia del coronavirus del 2020 e poi alla mobilitazione che c'era stata fortissima per Luca Zaia nel 2020. Peggior risultato nella storia delle elezioni regionali del Veneto è un 57,2% del 2015. Qui siamo sotto quasi di 20 punti di percentuale, ci devono essere anche altre motivazioni forse? Ma in generale la tendenza è negativa ormai dalla metà degli anni 90, c'è un graduale calo che ha iniziato ad accelerare dal 2008 in poi e si vede che tornata dopo tornata il calo prosegue. Il 2020 era stata un'eccezione, quindi se si prosegue dal 2015 nel corso di questi 10 anni a livello nazionale si sono persi circa 10 punti e sono questi 10 punti che vediamo mancare. Diciamo che la novità è che il Veneto adesso è accanto alle regioni dell'Italia meridionale per quello che riguarda la presenza alle urne. Sì, questo diciamo soprattutto rispetto alla campagna in cui almeno la Vulgata vedeva la partita un po' più aperta che in Veneto. In Veneto ormai diamo per certo noi di
Jurrend la vittoria di Stefani, la vittoria di Fico era meno scontata di quella di Stefani e quindi più persone, sia di centrosinistra che di centrodestra, sono andate a votare in Campania, quasi avvicinandosi in Campania all'affluenza del Veneto. Adesso quanto ci vorrà per avere, diciamo, uno spoglio che già ci faccia capire la tendenza anche dei singoli partiti, chi entra e chi non entra in Consiglio regionale? Allora, abbiamo già la certezza che Stefani sarà il nuovo presidente della Regione Veneto. Per capire l'ordine dei partiti ci vorrà circa un'oretta e quindi molti si chiedono se Fratelli d'Italia sarà sopra o la Lega sarà sopra all'interno del centrodestra. Soprattutto per avere i voti di preferenza dovremo aspettare la serata, circa le 21 almeno, per avere un dato solido. Però già se vince Fratelli d'Italia o la Lega, lei dice tra un'ora? Diciamo che sia una buona indicazione, cioè se Fratelli d'Italia fra un'ora sarà 3 punti sotto la Lega, sarà difficile che recuperi quei 3 punti. Se invece sarà un punto sotto, è ancora tutto aperto. Gli ultimi sondaggi cosa diceva? I nostri instant poll davano la Fratelli d'Italia 1,5 punti sopra. In questo primo inizio di spoglio la Lega è circa 2 punti sopra a Fratelli d'Italia. Poi naturalmente bisogna vedere da dove arrivano queste schede, perché dipende anche dalla zona, no? Certo, ma tanto che nello spoglio attuale abbiamo il candidato indipendente Chomsky al 6% con 36 sezioni, ma di queste 36 10 arrivano da Treviso, che è la provincia di provenienza del candidato, in cui è al 10%, quindi è un dato che bisognerà vedere quando ci sarà un dato un po' più uniforme da tutte le province. Poi altri partiti tipo il Movimento 5 Stelle che non si sa se raggiungeranno il 3%. Questo è un dato molto interessante perché deciderà molto la composizione del Consiglio, questo vale anche per alcuni partiti del centrodestra, quanto sarà ampia la coalizione di Stefani e quanto sarà ampia invece l'opposizione a livello di numero di gruppi in Consiglio regionale. Questo è un dato che vedremo nelle prossime ore, ma sembra che diversi partiti sui quali c'era il dubbio che potessero stare sopra o sotto soglia più probabilmente saranno sotto soglia, quindi ci saranno meno partiti in Consiglio regionale. Questo è un dato ovviamente in evoluzione continua, quindi è ancora un po' presto per dirlo con certezza. L'ultima cosa mi diceva anche per quello che riguarda le preferenze, già in serata noi potremo sapere per esempio quante preferenze sono arrivate a Luca Zaia, che è uno dei temi anche forti anche nei rapporti di forza con Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia. Sì, sicuramente alle 21:30 noi avremo un'indicazione molto solida, magari non saranno ancora tutte le sezioni scrutinate, ma un buon 90% delle sezioni arriveranno per quell'ora della sera e quindi avremo il dato orientativo delle preferenze per Luca Zaia dopo cena. Grazie, sentiamo se da studio c'è qualche domanda. Sì, scusami Filippo, mi sono perso un passaggio, cioè diceva il tuo ospite che loro da proiezioni avevano Fratelli d'Italia avanti in regione? Sì, 1,5 punti sopra Fratelli d'Italia. No, questo da sondaggi o da cosa? Questi erano gli instant poll che noi abbiamo pubblicato alle 15. Okay. In questi primi dati di scrutinio invece la Lega è lievemente sopra, adesso le do il dato in tempo reale e siamo circa a 2 punti di vantaggio della Lega su Fratelli d'Italia, però lei mi diceva che stanno arrivando più velocemente le sezioni del Trevigiano in questi primissimi. Esattamente, e quindi questo dato non è molto uniforme, dobbiamo ancora aspettarlo, prenderlo molto con le pinze. Perfetto, grazie. Ferdinando, se non ci sono altre domande io ti restituirei la linea. Va bene, no, grazie davvero Filippo Fois con Edoardo Paris, il vostro ospite. Appena possibile ci ricolleghiamo con un altro nostro inviato. 2 dati essenziali, oltre a Paolo Galeano per il PD c'è anche Antonella Tocchetto. Buon pomeriggio, che saluto e ringrazio. Grazie dell'invito. Pressione veloce? Avete finito la campagna elettorale? Dai, adesso è la giornata. No, l'impressione è quello che avevo temuto, cioè dell'astensionismo. Quello proprio è stato terribile. Perché avevo capito che tanta gente non andava a votare. Mi dispiace anche che i dati di Treviso abbiano il centro storico di solito risponde molto bene, sono dati di bassa affluenza, questo mi ha un po' deluso, diciamo così, come abitante del centro. Per il resto stiamo a vedere e speriamo di avere comunque la possibilità di mandare un buon gruppo di consiglieri regionali di opposizione, ovviamente. Di fatto in linea, guardate, questi dati ora pubblicati sulla nostra grafica che è sempre aggiornata, quindi se volete sapere cosa succede guardate qui su Antenna Scanalando. Sempre Alberto Stefani 64,35, Manildo 28,25, Chomsky 6,18, queste sono 43 sezioni su 4.729, poi Rizzo 0,91, Bui 0,32 e questo appunto è il dato interessante, così
finisse, ma sono i dati che riguardano Treviso in particolar modo, quelli che arrivano, lo diceva adesso l'analista di Utrend, questo dato qui di Chomsky porterebbe a 2 eletti addirittura in regione, come sorpresa vera di questa tornata elettorale. Per ora siamo a 64,35 Stefani, 28,25 Giovanni Manildo, dati veri 41 sezioni, però Lo Perfido, che ha ruolo di coordinatore di Fratelli d'Italia in questo momento, commissario a Treviso, stava dando un occhio anche al resto d'Italia, cioè? Ci sono delle realtà in cui ci sono stati candidati che sono stati in grado di convincere fortemente ad andare al voto, altri un po' meno, quindi vuol dire un rapporto diretto con l'elettore, dati invece molto più in media dalle altre parti. Questo vuol dire che insomma c'è stata una forte personalizzazione, non del candidato presidente. Il candidato presidente bene o male ha i voti della coalizione, bene o male è stato confermato sia nella regione Veneto, nella regione Campania, nella regione Puglia, sia che sia della maggioranza che sia dell'opposizione, e poi invece c'è un dato che è da analizzare per capire questi picchi del 75% di affluenza al voto, quando la media è intorno al 44-45%. Sicuramente c'è chi ha impostato campagna elettorale magari puntando sui social, chi puntando sul rapporto diretto, chi una fidelizzazione, insomma ognuno è in grado di interpretare la campagna elettorale secondo le sensibilità del luogo in cui si trova. Lo sguardo era un po' quello che succede nelle altre regioni, dai, no? Era questo. Va bene, Utrend scrive... Venendo da Pordenone, ascoltando la radio, balzava all'occhio i dati nella provincia di Napoli sul 60 e passa per cento. Cioè di affluenza. Cosa che è rara in questo momento, perché la Campania in toto è ancora più in giù rispetto al Veneto, che ha il 44,6% totale. Cioè a Napoli si è votato molto. Rispetto ad una media regionale intorno al 42%? Vado a vedervelo, ve lo dico subito. No, dice come si chiama, della Campania. Scusate, eccolo qui, è il 44,06. Avere comuni in cui c'è 62, 72, 73, insomma, hanno saputo impostare bene la campagna elettorale. 63,94, quindi 64% a Caivano. Questo è anche un simbolo, diciamo, degli interventi del governo. Interessa meno ovviamente, ma è un dato interessante. Liveri 62,71, cioè ci sono comuni dell'area del napoletano che hanno superato il 60% di affluenza. A Visciano 58,16, sono 4 sezioni piccolissime, 4 sezioni su 4, ma insomma questi sono alcuni dati al volo che vi posso dare. Il totale Napoli invece è 43,73, totale regione Campania è 44,06 come dicevo poco fa, mentre noi abbiamo come Veneto 44,64. Bene, chi c'è lì? Lucio Zanato con Stefano Marcon, Lega dal K3 che è candidato. Prego Lucio. Eccoci qua, sì, sono con Stefano Marcon, che oltre ad essere candidato è presidente della provincia di Treviso, dove a quanto pare, insomma, se non altro, stando quello che auspica il segretario Dimitri Coin, la Lega dovrebbe tenere. Io mi associo agli auspici del nostro segretario. Primi dati non ufficiali, insomma, ci fanno anche ben sperare. Adesso attendiamo di avere qualche dato in più, naturalmente è ancora presto, e attendiamo un po' di ufficialità. Ecco, invece per quanto riguarda l'affluenza al voto, un po' di delusione, o ve l'aspettavate? No, così bassa credo non se l'aspettasse nessuno, anzi la campagna elettorale ci faceva respirare un profumo di partecipazione, invece poi alla fine non si è rivelato vero. È un interrogativo che ci poniamo tutti e sul quale bisogna lavorare un po' tutti assieme e trasversalmente, perché si percepisce dal dato che c'è disaffezione al voto e questo non va bene. Anche per un amministratore in prima linea come lei, presidente della provincia, che bene o male, insomma, tutti i giorni, anche come sindaco di Castelfranco, tocca con mano gente e elettori. L'aveva percepito sentendo la gente? Ribadisco, non così basso, che vi fosse una disaffezione sì, ma quello lo si evince anche dagli altri dati che via via coinvolgono le elezioni ultimamente. Sempre meno persone si avvicinano alla cabina elettorale, i giovani specialmente non sentono il diritto dovere di partecipare, e questo non va bene, non è positivo.
Ecco, e un'altra delle cose importanti, ad esempio questa ancora non presenza in realtà della provincia di Treviso, cioè stiamo ancora aspettando che torni ad essere quello che era una volta, ha spostato forse il voto verso un'attenzione maggiore verso le regionali? Non lo so, io non ho purtroppo non ho più ricordi dell'elezione diretta del Presidente di provincia e del suo Consiglio. Certo è che quando non si dà la possibilità di partecipare direttamente ai cittadini, comunque li si priva di un diritto. Poi si vede che quando ce l'hanno non lo esercitano, allora non si sa quale sia la direzione giusta per quel che è la partecipazione al voto. Che le province debbano tornare ad avere una rappresentanza diretta dei cittadini, a mio modo di vedere, ormai è imprescindibile. Senta, e poi un'altra cosa, molti dicono che tutto sommato qui è mancato l'effetto Zaia. Diciamo che è una stagione di cambiamento, adesso l'effetto Zaia che sia mancato o meno lo capiremo dalle preferenze che prenderà il Presidente uscente, e secondo me prenderà ancora molti voti il Presidente Zaia, quindi no, non ascriverei a un mancato effetto Zaia, anzi io direi che è il tema in generale di disaffezione dalla politica che interessa purtroppo anche il nostro Veneto ormai. Ecco, per ultimo, l'asse che si è spostato verso Padova vede quindi più vicino Castelfranco. Castelfranco è sempre stato un po' baricentrico rispetto alle province di Padova, Treviso e Vicenza. Oggi abbiamo un presidente patavino, ben venga, ma è un presidente leghista, è un presidente che dialoga con i territori, con il quale a mio modo di vedere non sarà il campanilismo che ormai non contraddistingue più le azioni politico-amministrative a fare la differenza. La differenza la farà la giovane età che ha, la propositività che ha portato con sé e che ha manifestato in questa campagna elettorale, quindi che sia padovano o trevisano poco cambia. A te Ferdinando, 6 domande? No, grazie. Ringrazio il Presidente della Provincia Stefano Marcon, cui facciamo in bocca al lupo ovviamente perché è tra i candidati, l'abbiamo detto, e molte lo scrutinio, molte sezioni arrivano da Treviso, proprio l'abbiamo detto più volte, e così ancora adesso sono 17 quelle su 64 in totale che stiamo analizzando in questi minuti, 66 ora le sezioni su 4.729, 63% di fatto Stefani, 28,53 Manildo, Szumski 6,32. Questi primi tre, e la classifica all'interno del centrodestra è questa: 36,89 Liga, Fratelli d'Italia 18,47, Forza Italia 4,29. Andiamo nel centrosinistra dove il PD ha il 16,05, Alleanza Verdi Sinistra 4,78, Movimento 5 Stelle 2,63. Tutte le altre liste sarebbero appunto sotto Alleanza Verdi Sinistra, tutte sotto il 3%, 2,63 Movimento 5 Stelle, Uniti per Manildo 2,26, le Civiche Venete per Manildo 1,63, Pace Salute Lavoro Rifondazione 0,7, Volt Europa 0,2. Una delusione, insomma, sarebbe così se si dovesse confermare, è Uniti per Manildo, ma poi vedremo insomma come va nel corso di questo pomeriggio. Altri commenti? Commento che il PD comunque tiene il 16% e questo comunque, dai, un lavoro lo stiamo facendo sul comune di Treviso, e quindi insomma partiamo da un dato, guardiamolo sempre positivamente. No, anch'io mi sono stupita di Uniti per Manildo perché avevo un po' il sentore che facesse un dato significativamente più importante da un certo punto di vista, e quindi insomma a Treviso comune sarebbe addirittura il 21%, però insomma le sezioni sono poche, non vuol dire niente, il PD. Il PD, sì, no, perché avevo capito Uniti per Manildo e mi era venuto un colpo. Guardate, non so se è un refuso, ma è bellissimo vedere a Treviso, ricordo 3 sezioni su 77 non vuol dire niente, 24,24 Fratelli d'Italia, 24,24 la Lega, a Treviso città. Vuole dire qualcosa, onorevole? Diciamo, perché una delle cosine che si guarda, una delle cosine che si guarda, cioè una di quelle cosucce che può avere un po' di rilievo. Non tanto, diciamo, qua a Treviso non tanto, per vedere che succede dopo. Ma la città di Treviso è una città importante, ci sono alcune complessità che devono essere sicuramente tenute in considerazione. Il fatto che ci sia una coalizione di centrodestra che ha una unità di intenti, non è soltanto un'alleanza di comodo come spesso accade da altre parti, farà sì che i problemi verranno risolti e i due partiti continueranno a essere i due primi partiti della città. Qui Padova comune
Comune Padova-Padova, e ripeto, pochissime il PD sezioni. al 70%. 5 sezioni su 194, Padova, Comune Padova. Qui è avanti Manildo col 49,61 attualmente e 47,50 Alberto Stefani. Vediamo all'interno il PD 29,74, Alleanza Verdi 13,10 addirittura, il 5 Stelle 4,01, Uniti per Manildo 2,31. Andiamo a vedere cosa fa Stefani nel dettaglio. La Lega al 24,65, Fratelli d'Italia 13,10, Forza Italia 4,16. Vedo un po' ovunque Forza Italia il 4%, esattamente. E questo è uno dei dati. Ora non abbiamo detto niente, ma quasi l'avessimo detto, con quella vedremo cosa succede. Non vuol dire nulla, anche e soprattutto se i dati arrivano da Treviso in particolar modo. Aspettiamo anche i dati che arriveranno da Verona, però insomma una serie di indizi in corso di questa giornata, ancora prima dell'inizio dello scrutinio, c'erano arrivati. Vediamo cosa succede nel corso di questo pomeriggio e che riguarda appunto anche Forza Italia. 80 sezioni, 63-65 Stefani, Manildo 28,9. Poi vediamo Szumski al 5,93. Non mi ricordo da chi dovevo andare. Avevo chiesto un commento dopo marcato o no? No, Dai. no, mi sarebbe Poi andiamo da chi è pronto. Mi sarebbe visto farlo in diretta, perché poi lui è proprio uomo di confine e secondo me gli piace tanto il risotto con radicchio, quindi no, beh, scherzo, ma Roberto, la cosa bella di Roberto, guardate, che pone sempre dei problemi anche politici, anche scherzando, e dà ragione, quello che ha detto è verissimo, cioè il candidato è di Padova, il candidato prima era di Treviso, della sinistra Piave peraltro, e quindi è giusto che insomma Padova eserciti il suo ruolo. Poi vedremo i dati elettorali, vedremo quale sarà la provincia più leghista tra di noi, perché è un derby, nel controderby, vedremo il comune di Treviso, vedremo tante cose. I dati che mi arrivano certi dalle sezioni, che il governatore uscente, cioè anzi il governatore attuale, perché ha preso una valanga di voti. Sì? Sì, mi Luca stanno arrivando. Zaia. Sì, il governatore ha preso una valanga di voti. Guarda, Li arrivano da Treviso, ovviamente. Mi arrivano da Treviso, no, non solo da Treviso, da Paese, cioè il governatore ha fatto Treviso provincia. il jackpot. Treviso provincia. Sì, per me il mondo finisce lì. Hai capito lo perfido come va? Vabbè, in tutto ciò mi date conferma, abbiamo il collegamento di Giampaolo Bottacin o no? Perché non lo vedo nel preview, se mi potete aiutare. No, non c'è più. Allora, si era collegato, se può, l'assessore Bottacin ricollegarsi, ecco, ci dà una mano anche nell'analisi un po' di quello che sta succedendo. Vediamo che altro ci può interessare. 93 sezioni adesso. Cosa le interessa Galeano? Tanto cosa sta guardando? Treviso, Preganziol? No, alcune sezioni di Preganziol, quelle della zona bulgara di Preganziol, quindi vediamo. La nostra Stalingrado. Quelli di sinistra, di San Trovaso, dove c'è Stefani al 50 e Manildo al 40. Stefani al 50 e Manildo al 40, in un seggio, la nostra Stalingrado di Preganziol. Noi da Preganziol non abbiamo niente ufficialmente. No, infatti sono tutte cose che potete avere solo voi. Che stanno intanto girando. Ne ho anch'io, dov'è che era arrivata la mia fonte, che è la stessa che ho capito di Manera, dai, inutile che... E cosa c'è qua? No. Volpago, eccolo qui, Bottacin, buonasera. Mi sente? Buonasera. Ecco, saluto l'assessore alla protezione civile per la regione del Veneto, assessore uscente, Lega, fermi lì, non ricandidato, tutte le cose che abbiamo già raccontato, ho chiesto un confronto, ma il segretario provinciale non mi ha mai convocato, c'è Andrea De Bernardin che è candidato, e poi vedremo appunto anche nel corso di questa giornata quale sarà il risultato. Si tolga un sassolino dalla scarpa, dai. No, beh, i dati sono ancora troppo limitati per avere un dato certo, però rilevo che in tutte le province la Lega è davanti, a parte Belluno, dove Fratelli d'Italia è molto più avanti di 10 punti con questi dati così iniziali. Dopodiché sarà da capire chi arriva primo. I primi dati sembrano rassicurare la Lega, almeno insomma ovviamente con i se e con i ma di un campione così ridotto. Bottacin, io ho due sezioni. Lei quanti dati sono? Lei li ha. Quindi le dice, in questo momento noi risulta Belluno, Fratelli d'Italia davanti alla Lega. Sì,
Beh, ma insomma anche sul dato, se voi Provincia del guardate su senatore De Carlo, Eligendo, tra l'altro coordinatore di Fratelli d'Italia, ecco, ricordo che era con noi all'inizio di questa maratona. Prego Bottacin, dica pure. sì, che De Carlo era coordinatore anche 5 anni fa, però io Quindi ho preso diciamo 9.000 quello che manca preferenze. uno può fissare è Bottacin. Dai, l'ho detta io, dai. No, ma guardi, prima ascoltavo i ragionamenti della sua collega sulle preferenze del Presidente. Il Presidente sicuramente fa da traino, correttamente è stato ricordato che scrivere il nome non è come trovarlo stampato, è molto più complicato, però io faccio due ragionamenti insieme a voi. Il primo, io la volta scorsa ho preso 9.000 preferenze in provincia di Belluno. La provincia di Belluno è circa il 5% dei cittadini del Veneto, quindi 9.000 corrisponderebbero, arrotondiamo a 10.000, corrisponderebbero a 200.000 preferenze prese in Veneto. Se noi partiamo al contrario dal fatto che la lista Zaia la volta scorsa ha preso 900.000 voti, supponiamo che meno di un terzo scrivano il nome del Presidente, io credo che 200.000 sia un dato che oggettivamente deve arrivare, perché altrimenti non sarebbe un risultato straordinario come invece è stato detto prima. È un Fermo lì risultato Bottacin che ha detto, allora, già faccio fatica io a seguirla, ma lei è ingegnere d'altronde, però ha detto una cosa importantissima, l'ha detta, cioè essenzialmente se quella sticella di 200.000 Zaia non la raggiunge, è un po' meno... No, io l'ho parametrato alla mia provincia. Esattamente, alla sua provincia, il suo risultato. Fermo lì, Ilaria è pronta? Ma torno subito, Ilaria è pronta dalla sede di Fratelli d'Italia a Mestre di nuovo col senatore Luca De Carlo. Ci dai una conferma, Ilaria? Ecco, visto che il senatore mi sente e lo ringrazio ancora per essere con noi in diretta, è vero Fratelli d'Italia davanti alla Lega in provincia di Belluno? Le risulta? Beh, insomma, mi sembrano dati ancora abbastanza parziali quelli che arrivano da Belluno, di sezioni ancora troppo piccole per dirlo. Pare che ci sia un trend positivo di Fratelli d'Italia a Belluno, ma che consoliderebbe un dato di sempre, però insomma aspetterei ancora un po' per avere un dato definitivo, perché le sezioni sono troppo poche. So che ci sono città dove siamo davanti bene come Feltre, posti dove siamo davanti bene come il Cadore, però insomma c'è Belluno, ci sono tante località e quindi aspetterei un po', non mi sembra ancora un dato abbastanza utile per fare un contesto generale. Rispetto al periodo precedentemente collegato, come dicono quelli, ci consegnerebbero i dati il fatto che la Lega sia avanti. Su questo vuole dire qualcosa? O si sente dire qualcosa o sottolineare altro, insomma, che ha visto nei numeri fin qui? Guardi, vale lo stesso, Avarino, vale la stessa cosa che ho sempre detto, cioè che non era importante chi fosse. Chiaro che ovviamente avere un governatore uscente e averne uno entrante aiuta, consolida il voto utile, finisce a chi ha il governatore, ma questo è evidente, ci sta nella logica delle cose, guai se non fosse così e quindi non mi stupisce più di tanto, ecco. Diciamo in una scala di importanza, guarda prima se la Fratelli d'Italia è davanti alla Lega a Belluno, a Treviso o a Venezia? Non dire Treviso. Questa è Manera, Non era il numero uno, quindi per ora è il 2, io segnalo. Manera, quindi... De Carlo, se dice questo è una notizia, attenzione, se dice questo è una notizia. Ciao. No, il numero 1 resta Mario Conte, adesso che ho fatto pace non posso abiurarlo in questa maniera, quindi... Tutti da armare. Numero 1 Conte, numero 2 Manera. Numero 3 guardo sempre il dato generale del Veneto, mai di una singola provincia. Giusto. Poi ovviamente guardo casa mia, ci mancherebbe che guardassi un altro dato. Casa mia, che per piccina che essa sia, è sempre la mia, insomma. Che romantico. Sì, diciamo, non è una casa nel bosco, visto che in questi giorni se ne parla molto. Vabbè, allora, volevo chiedere, Ilaria, hai qualche domanda? Che tu vai pure, scusa, io non volevo rubarti... Vai pure.
No, figurati Ferdinando, no, fondamentalmente quello che stiamo dicendo, fino a che insomma non c'è il dato definitivo, il senatore De Carlo preferisce non fare diciamo commenti diversi da quelli che abbiamo sentito finora, anche giustamente mi viene da dire. Pare di averne fatti anche parecchi, insomma, ho fatto un bel commento su Manera, un bello su Mario Conte, uno su Alberto, che naturalmente il suo effetto si sente perché è ovvio che chi è... No, dico, si dà anche i voti, quindi praticamente ormai siamo... Sì, io mi do sempre un 5,5. Sì, stavo guardando Calalzo, ma qui io dati non ne ho da Calalzo, almeno ufficiali fino adesso. Lei che cosa ha? Caro Averino, Calalzo mi dà sempre grandi soddisfazioni, non si preoccupi, lì quello, votasse solo Calalzo credo che non ci sarebbe storia. Va bene, vuole dire qualcosa Manera, De Carlo? No, assolutamente, ma poi guardate, la cosa bella anche dei confronti che facciamo è anche sul fatto che poi insomma ci si scherza anche un po' sopra, perché non è che tutta la vita è così seriosa, quindi lo saluto e lo aspetto da Armand, visto che ci va spesso. Sì, vado spesso, mi mangia bene, Armand Stefano mi tratta sempre bene, poi lascio sempre da pagare il conto al leghista che passa dopo. Sono sempre io però. Questa è una prassi. Sono sempre io. Sì, è vero. Poi diventa... È sempre Manera, è quello che paga. Una fantasia, siccome Darman ha portato le 2 assessore di Fratelli d'Italia dopo le tensioni, uno dice se la prossima volta ci porta Manera diventa la notizia, Manera che fa? Passa? No, smentisca, dica subito. Però io ci vedo il dato politico poi. Vorrei fargli notare una cosa molto seria, quando entra c'è una bandiera del Veneto, gli abbiamo regalato al titolare ancora 10 anni fa e resta una bella solida. Va bene, sarai contento. Allora, fermi lì, 63... ma si mangia bene lo stesso. 63,8 Alberto Stefani, sono 123 sezioni, 29-26 Manildo, Szumski 5,46. Vuole dare De Carlo, se ha diciamo piacere, un commento anche su quello che sta succedendo, il resto, cioè il primo dato sarebbe la sorpresa del terzo, cioè Riccardo Szumski, che confermerebbe, se così sarà, i sondaggi, primo, e secondo uno sguardo anche al resto d'Italia, cioè le altre 2 regioni al voto dove invece il centro-sinistra è in vantaggio. Prego. 2 commenti completamente diversi, ovviamente. Prego. Insomma, quello che il centro-sinistra fosse in vantaggio in altre 2 regioni mi sembrava una roba quasi naturale, lì si usciva da un forte radicato centro-sinistra. Che Szumski facesse il terzo risultato anche mi sembrava abbastanza evidente anche dopo i sondaggi, quindi credo che mai come quello sia un voto di protesta dato scientificamente a un partito per una determinata questione. Credo c'entri poco con le regionali, però chi prende voti, mette la propria faccia, ha sempre tutta la mia solidarietà e la mia stima. Preferisco molto quelli che lo fanno piuttosto di quelli che magari dietro una tastiera fanno i leoni e poi non si candidano mai. Quindi a Szumski le mie congratulazioni per il risultato, dovesse essere questo confermato alla fine, assolutamente. Va bene, De Carlo, noi ci vediamo più tardi tanto, no? Quindi... Sì, vengo dopo, più tardi sono lì. Perfetto, no, ma tanto ci rivediamo anche adesso con Ilaria, insomma, collegati da Mestre. Grazie davvero al senatore Luca De Carlo. E volevo leggervi un paio di aggiornamenti, anche perché è significativo. Zaia dice, fa sapere, ho sentito al telefono il presidente Stefani alle 15.01. Cioè, quindi chiusura delle urne, 15.01. Chi questo? Zaia. Beh, tipico. Questo vuoi. Cioè, perché io ho fatto la campagna elettorale nel 2018, lui è proprio sul pezzo al minuto. No, ho capito, ma gli ha fatto i complimenti alle 15.01. Cioè, quindi, come dire, l'ho chiamato alle 15.01, subito dopo la chiusura dei seggi, gli ho rivolto i miei auguri più calorosi, di buon lavoro, complimentandomi per una campagna elettorale condotta con efficacia e determinazione. Alberto si appresta a guidare la regione del Veneto in una fase ricca di sfide. Sono certo che saprà affrontare questo incarico con senso di dovere e responsabilità, lo afferma il presidente uscente del Veneto Luca Zaia. Un augurio di buon lavoro, aggiunge, va anche alla squadra che sarà chiamata ad affiancarlo nella guida della regione del Veneto, con il compito e l'obiettivo di mantenere alto lo standing di un territorio che per vocazione esercita un ruolo guida nel paese.
È anche un messaggio che lancia Zaia, o no? Molto, molto. Vorremmo lanciarlo anche noi questo messaggio. Cioè, vincere per una volta intende dire... no? Appunto. O lo manda a Stefani, cosa intende dire? No, intendo dire che prima o poi anche a noi toccherà vincere in questa regione. Adesso siamo alle prove generali, poi però fra 5 anni sicuramente vinceremo. Tra l'altro Marcato, ho sentito l'intervista, non so se l'avete mandata anche voi, ero di là a Rete Veneta, e diceva che ci sarà una giunta un po' turbolenta, perché insomma Fratelli d'Italia, Lega, una volta era molto più facile portare le delibere con il presidente Zaia, in 5 minuti venivano approvate, adesso magari ci sarà un po' più da lavorare, per cui i consiglieri di opposizione che andranno in consiglio regionale dovranno sicuramente essere molto attenti e lavorare molto bene, perché se ci sono molte contraddizioni, abbiamo visto a Treviso, qualche mal di pancia può essere interessante da seguire. Allora, come? Allora, mi fate vedere chi ho, Christian da Padova, tra l'altro tra meno di un'ora, anzi 50 minuti, Luca Zaia dovrebbe essere il capo 3. E, insomma, ragazzi, oggi si consegna alla storia un passaggio mica da poco. E poi cosa succederà? Quali preferenze? Quante? Com'è la sfida all'interno? Le sfide nelle sfide che abbiamo detto di questa tornata elettorale delle elezioni del Veneto, con un'affluenza shock, va bene, 44-64, di fatto vinta da Alberto Stefani, ma comunque cosa succede da oggi? Resta l'impegno del presidente Zaia con le sue preferenze, insomma, vediamo che cosa dirà anche in conferenza stampa il K3. Io ho intravisto Nicola Zanetti, Antonio Esposito, ve lo chiedo, Alberto, ecco qua. Chiara Gaiani con Fabio Bui, candidato presidente a Padova. E quindi Chiara, sei collegata con me? Mi senti? Vai pure. Sì, ci sono. Ecco, Fabio Bui, 0,5%, è questo, vi assestate su questo come voto, come finale, diciamo? No, noi ci auguriamo di superare l'1, era quella la soglia che volevamo, ovviamente tentiamo al 2. Guardate che 3 settimane fa noi non esistevamo e quindi chiaro che non pensavamo fosse possibile, anche se ci speravamo, arrivare al 3, ma cominciare un percorso per i popolari nel Veneto in questa regione. Per noi è stato uno step questo misurarsi alle elezioni. Pensiamo che di superare l'1 al fine dello scrutinio, l'1 o verso il 2, ecco, e quindi siamo fiduciosi in questo. Comunque da domani si sentirà parlare ancora dei popolari del Veneto. Ecco, commentiamo velocemente questo dato, insomma, abbastanza terribile dell'astensionismo. È un dato terribile, che vuol dire che la politica che non c'è più nel Veneto, cioè siamo fuori dal pianeta Terra. Se oltre il 50% degli elettori decide di non andare a votare, è una dimostrazione che non parliamo più all'elettorato, non rispondiamo più ai bisogni. E allora a cosa rispondiamo? Al consenso dei partiti? Benissimo, consenso dei partiti, abbiamo visto che partiti hanno raggiunto percentuali importanti, vedremo poi come sarà il dato finale. Però il dato vero è che oltre il 50% degli elettori, 55% degli elettori oggi non crede più alla politica. Poniamoci questo risultato, se lo sono poste nell'80 quando si era andati sotto all'80%, al 79,8% se l'erano posto. Oggi siamo al 40%, se non se lo poniamo adesso, quando si dovrà porre questo interrogativo alla politica, a chi parla? Ecco, allora ringraziamo Fabio Bui. Ferdinando, non so se tu avevi delle altre domande per lui. Allora, che sia piacere, ovviamente ci vediamo stasera anche in collegamento nel corso di ring, tanto noi andiamo avanti fino a stanotte come sempre. Grazie a Fabio Bui, anche se non è dubbio, lo ha sottolineato, il dato fin qui è un po' deludente, ha detto non esistevamo, poi sono stati sospesi, ricorderete, nella corsa elettorale per alcuni giorni, quindi un po' di difficoltà le hanno vissute. Commento a quanto ha sentito da De Carlo poco fa? Di sicuro il coordinatore regionale ha fatto una campagna elettorale battendo tutto il territorio. Io, che appunto sono commissario della Federazione Provinciale di Treviso, ho avuto la possibilità di vedere come sono mossi i militanti, gli iscritti di tutte le federazioni per cercare di portare tra la gente il messaggio
di Fratelli d'Italia, un programma elettorale di centrodestra, di supporto al presidente Stefani. Sicuramente alcune province erano più complesse e la provincia di Treviso sicuramente è la più complessa, come ho detto anche in campagna elettorale. Chi è? Alberto Stefani? No, chi è? Non vedo, anche perché non va allo stream, diciamo, il collegamento in questo momento. No. È Borchia, Paolo Borchia, è giusto, l'europarlamentare della Lega. Andiamo, sentiamo. Da Padova. Ce l'abbiamo? Non sento l'audio. Vi faccio vedere intanto, se possibile, questa grafica. Non lo sentiamo. Sarebbe una vittoria schiacciante con la Lega al primo partito. Ma oddio, noi non abbiamo vissuto all'interno nessun derby, nel senso che l'obiettivo era quello di dare una maggioranza stabile alla prossima amministrazione regionale. Mi sembra che i dati stiano andando in questa direzione. Poi perdonate la cautela, però preferisco sempre commentare dati definitivi. Che cosa vi siete detti finora con Stefani? C'è un clima di grande serenità, frutto di una campagna elettorale che è stata condotta sui temi. Una campagna elettorale direi anche innovativa, una campagna elettorale che è rimasta lontana dalle polemiche, e direi che gente concreta come i veneti sicuramente ha apprezzato l'assenza di polemiche, ma il fatto di andare sul punto dei temi, direi. Come saranno i rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega? Poco fa, nel corso della nostra diretta, Roberto Marcato ha preannunciato un periodo magari teso proprio per questi rapporti che si verranno a creare. No, io sono molto tranquillo e positivo. Credo che dobbiamo essere molto concreti, visti anche quelli che sono stati i dati sull'affluenza. Penso che i veneti si aspettino tanto dalla prossima amministrazione regionale, quindi servirà alla squadra, da parte nostra, massima serenità e massima disponibilità. Quanto il dato Veneto influirà sull'organizzazione interna della Lega? In queste settimane si è parlato tanto di una Lega su modello CDU, CSU tedeschi. Ma facciamo una cosa per volta, aspettiamo che arrivino tutti i dati, poi iniziamo a pensare al Veneto di domani, però ripeto, queste non sono le priorità. I partiti rimangono sempre degli strumenti per raggiungere gli obiettivi che ci vengono affidati dalla gente. E qual è il primo obiettivo secondo Paolo Borchi? Ma oddio, si è parlato tanto di sociale in questa campagna elettorale, credo che sia uno dei temi che abbiamo raccolto maggiormente ascoltando la gente in queste settimane di campagna. Poi naturalmente servirà un'amministrazione regionale che accompagni il percorso dell'autonomia, che rappresenta la madre di tutte le battaglie per la Lega. Senta, Borchi, arriverà Salvini, perché c'è chi dice che arriverà Matteo Salvini? Non sto gestendo la sua agenda, stanno succedendo tante cose, non ve lo so dire. Ora tra gli obiettivi anche quello di riportare le persone al voto? Non ho sentito, chiedo scusa. Ora tra gli obiettivi deve esserci anche quello di riportare le persone al voto, cioè di combattere l'astensionismo. Sì, diciamo di sì, poi l'affluenza alle urne comunque va valutata con il periodo, con il fatto che non c'è stato un election day, con molti fattori. Io credo che abbia aiutato da parte di chi è andato, di chi a votare c'è andato, il fatto di aver condotto una campagna elettorale di questo livello. Penso che questo sia stato un aspetto positivo e mi auguro che sia un elemento sul quale lavorare per il futuro. Allora, torniamo, lasciamo Paolo Borchia per qualche istante, europarlamentare della Lega, con un ruolo di peso all'interno della Lega anche di questa regione, e voglio salutare Paolo Galeano del Partito Democratico che lascia lo studio. Io gli ho già chiesto le sue preferenze, quante? Non ce l'avevo, penso che il minimo fosse sulle 3.500. 3.500? Sì. Siamo modesti, poi vediamo che cosa nasce. Dai, ci risentiamo più tardi. Buon lavoro. In bocca al lupo anche a Paolo Galeano che lascia lo studio. Io vi faccio vedere intanto, se puoi. Abbiamo la pubblicità? Oh dai, anche noi abbiamo la pubblicità, diciamo come le TV normali. No, o stasera andiamo avanti. Vabbè, allora fermi lì un secondo solo, poi la mandiamo. Vi faccio vedere questo perché è pronto già il K3. Guardi, sarà contento Manera. Barbisan, che è candidato, vice segretario della Liga in regione, mette questa. Va bene, e assessore a bilancio. Capisco che tutto passava da Treviso. No, però assessore al bilancio, scherzo, a Treviso scrive questo, è un'onda verde, la vedete del mare, un'onda verde in cui c'è il Veneto, quindi questa onda che travolge comunque, no? Ha visto, è come la Greta Thunberg allora? Ah sì, bravo, questo è effetti, perché ha lo stesso colore l'acqua. Non vorrei che si fosse spostato. D'altronde il Sile è sempre molto verde. Allora poi invitiamo Greta Thunberg. Mamma mia ragazzi, vabbè, ne usciremo. Allora, ci fermiamo davvero pochi istanti qui
quindi poi torniamo con tutti gli aggiornamenti, colleghi, tutti i dati in diretta. Da adesso entriamo nel vivo, attenzione perché tra poco arriverà Stefani, arriverà Manildo, arriverà Zaia, insomma, quindi restate incollati con la maratona, tra poco ci rivediamo. Ma non si dice, se non vanno gli sfigati. Sei numero 1, notizia. Allora sono le 17:19, quasi 20 in questo istante, di fatto la giornata, anche se non è ufficiale, consegna questa vittoria di Alberto Stefani, quindi del centrodestra, in continuità, come lui stesso ha definito anche da questo studio, rispetto ai 15 anni vissuti a guida centrodestra con Luca Zaia in questa regione. In questo momento sono 252 le sezioni, fai vedere Tony la grafica. Per favore, con Alberto Stefani al 62,13, Giovanni Manildo al 30,98, Szumski al 5,03, Rizzo 1,36, Bui 0,5 in questo momento. Poi entreremo nel dettaglio. Vi anticipo, rispetto a quanto detto sin qui, abbiamo sbirciato con le poche sezioni viste finora. Forza Italia avrebbe il 10% a Verona, là dove appunto c'è il suo coordinatore che è Flavio Tosi, però candidato capolista ovunque, che tra poco dovrebbe parlare. Allora, come detto, quell'onda che ha pubblicato poco fa sui social Riccardo Barbisan è con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto al K3. Vai Lucio! Eccoci qua, e allora quest'onda come sta andando dai vostri dati? Beh, è un'onda travolgente che riguarda i dati che abbiamo dai seggi direttamente di prima mano da parte dei nostri rappresentanti di lista, dagli scrutatori che sono lì, e però riguarda anche quelle che sono le proiezioni delle maggiori case di sondaggio che in questo momento ci attribuiscono una cifra di circa il 36%, un dato che veramente ci incoraggia e ci dà molta forza per quello che dovrà essere il prossimo governo della Regione del Veneto. Quasi doppiato Fratelli d'Italia. Ma sì, adesso non guardo doppiati o triplicati chi, guardo il mio partito, dico che abbiamo fatto delle liste molto forti, che va ringraziato Alberto Stefani per il lavoro che ha fatto in questi 3-4 anni del suo commissariamento, della sua segreteria. Un grande grazie anche al presidente Zaia che si è messo a disposizione e dai pochi dati che ho visto sta raccogliendo moltissimo consenso in tutte le province del Veneto. Un grande grazie comunque alla nostra straordinaria comunità di militanti, di sostenitori, di amministratori appassionati. Ecco, se uno dice intanto i dati per il momento ce li avete dalla provincia di Treviso, che è una roccaforte della Lega, lei cosa risponde? Che siamo organizzatissimi per questo da tantissimi anni. Ma ad esempio a Soave come state andando? Ho saputo che a Soave, dove era candidato il sindaco della Lega, la Lega è al 62% in provincia di Verona. A Soave ovviamente è un dato che riguarda un comune, però una grande soddisfazione, simbolo di aver messo in lista veramente amministratori che sanno intercettare le esigenze del territorio, persone impegnate nel nostro movimento da anni, decine d'anni in alcuni casi, amministratori che palmo a palmo conoscono le loro città, le loro vie, le loro piazze. Se continua così, insomma, tutto da rivedere negli equilibri della prossima giunta regionale. Ma questo lo vedremo magari domani o dopodomani. Non c'è nessun particolare equilibrio già definito prima delle elezioni. Sappiamo che era tutto suscettibile di essere modificato se mai vi fossero state delle bozze in ragione di quello che sarebbe stato il risultato elettorale. Ferdinando, se domande? Ma mi fa piacere che Barbisano abbia citato Pressi, perché a Soave era con noi diciamo alle 15:30, quindi all'inizio di questa maratona, e quindi è un dato che viene confermato. Va bene, lei ha lo sguardo trevigiano, ha citato altre province, insomma soddisfazione sì qui dai ufficiale, lo possiamo dire. A che ora parlerà Stefani? Lei lo sa, dai. Penso tra mezz'ora circa. Tra mezz'ora, ma non rischiamo di essere in concomitanza. Diventa una notizia, o sbaglio? Lì al K3 non viene Zaia. E guardi, io però in questo momento sto seguendo altre cose. Io le dico le notizie che sapevo aggiornato un'ora fa, ma sono tutte modificabili di minuto in minuto. Potrei essere meno aggiornato di lei. Senta Barbisani, io avevo... annunciano invece Zaia qua, insomma. Esatto, io avevo una fonte straordinaria che durante il pomeriggio mi mandava le sezioni, no? Le volevo dire questo...
questo dato. Però... Beato lei, l'avessi avuta anch'io. Va bene, quindi non diciamo che era lei, scherzo, no. Allora, al di là di questo, ha dati magari. anche sulle... No, scherzo, ha dati anche sulle preferenze o troppo presto? No, quello che so io, so che il presidente Zaia sta avendo un grande risultato, ma è quello che ci aspettavamo ed è quello che merita sinceramente per i 15 anni che ha trascorso con noi in Veneto, sapendo interconnettersi con il popolo veneto nel modo in cui nessun altro politico si è riuscito a fare durante la Seconda Repubblica almeno. Va bene, Barbizan, ci vediamo più tardi, vero? Cioè lei resta in zona? Guardi, adesso io ho un impegno in comune, alle 5:45 ho la commissione bilancio perché faccio l'assessore al bilancio nel mio comune e magari più tardi potrei collegarmi o da casa o dal Le capodanno. serve il vice sindaco? No, perché è qui invece, lui dice no, è qui, quindi... Ah, me lo saluti tanto, ciao Alessandro, ciao. Sorridi un po', Riccardo, sorridi. Dice? Cioè quindi lei ha dati sulle preferenze? Ma è tanta la tensione, ti assicuro che è tanta la tensione che si sta sciogliendo in questi minuti, in queste ore. Riccardo, di che colore è il Sile? Ma che fa il giornalista? È verde come la laguna di Venezia e rimarrà tale, mi sa. Ah sì? Cioè quindi secondo lei Treviso Comune, la Lega è avanti? Guardi che abbiamo lo perfido qui, commissario di Fratelli d'Italia, quindi è molto interessante. Barbizan. Ma in comune a Treviso i dati che ho danno una Lega come, ma non so sopra chi, però diciamo sopra tutti, nel senso primo partito, adesso io guardo poco cosa fanno gli altri, però diciamo ci dà grande soddisfazione anche perché come amministrazione ci eravamo tutti impegnati per questa tornata elettorale, il caso appunto di me come candidato in consiglio regionale lo dimostrava che questa amministrazione, questo gruppo di consiglieri comunali, sostenitori militanti del comune di Treviso ci credevano molto nel poter avere una Lega molto tonica all'interno del nostro comune. Va bene. Barbizan, in bocca al lupo come stiamo facendo e dicendo a tutti i candidati di qualsiasi schieramento, quindi ci sentiamo più tardi, va bene? Guardi, se le percentuali saranno confermate, indipendentemente da come vada per me, è come se avessi già vinto. Va bene, perfetto, grazie. È diventato istituzionale, ma veramente, o democristiano, cioè com'è? Ecumenico democristiano. Dica qualcosa di cattivo, dai, a Barbizan, se no... È diventato verde come Greta Thunberg, è diventato più democristiano dei democristiani, quindi è proprio perfettissimo. Lui è il vice segretario regionale, quindi ha un ruolo. È verde. Ha ragione Allora, Manera. Barbizan, grazie anche per aver scherzato come stiamo facendo in questa lunga diretta. Petti che non la sento. No, sta parlando a pesce come si dice in gergo a proposito dell'acqua del Sile. Prego Barbizan, ora la sentiamo. No, dico che il presidente Stefani ci ha detto di tenere toni istituzionali pacati e garbati nei confronti di tutti e io devo essere il primo ad ottemperare a queste norme, non le pare? Fermi tutti, eccolo qua, c'è il post 7 minuti fa, me lo fate vedere, Alberto Stefani che scrive grazie Veneti. Con grande emozione ho ricevuto l'onore di rappresentarvi, sento dentro di me una forte responsabilità e anche una grande energia. Voglio essere chiaro, metterò al primo posto i bisogni delle persone e sarò presidente di tutti, anche di chi non mi ha votato. E insieme alle forze della coalizione che ringrazio, da domani sarò già al lavoro con occhi e cuore solo per il Veneto. Così Alberto Stefani, pochi istanti fa, sui social. Ringrazio appunto anche lo staff di Alberto Stefani, Carlo Melina, per averci fatto arrivare, togliamo pure la grafica se no non ne usciamo più, grazie, questo post di pochi minuti fa, quindi non solo l'avevamo messo noi in titolo, era normale da un bel po', ma anche lo stesso Stefani ha ufficializzato la sua vittoria con un post sui social. Barbizan, commento diciamo al post, le ho letto poco fa, che dice? Beh, il suggello è il suggello più bello per chi in questa avventura politica, in questo corso di Alberto Stefani ha creduto fin dall'inizio. Va bene, grazie a Riccardo Barbizan, vice segretario della Liga.
buon lavoro a più tardi, grazie a Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Ditemi dove andiamo, se possiamo, da Valentina Visentina alla sede del PD oppure da Christian Arboite lì dalla Lega, perché secondo me Stefani sta per uscire. Eccoci qua, ci sei? Vai Christian, vai. Sì, Ferdinando, hai letto il post, poco fa lo ha declamato Luca Toccalini, che è il segretario nazionale della Lega Giovani, tra l'altro anche amico di Alberto Stefani, che fra poco uscirà, lo possiamo dire, Toccalini? Siamo orgogliosi, è bellissimo vedere un ragazzo di 33 anni che governerà questa splendida regione che è il Veneto, soprattutto perché Alberto ha fatto una campagna elettorale magari diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati negli ultimi anni, una campagna elettorale innovativa sui temi, sui contenuti e soprattutto che si è rivolta anche ai giovani che purtroppo ultimamente si sentivano un po' troppo lontani dalla politica. Quindi uno dei nostri obiettivi è proprio questo, nei prossimi anni riavvicinare tutti i giovani veneti, ragazze e ragazze, a fidarsi della politica, perché poi la politica deciderà per il loro futuro. Senta Toccalini, lei è con Stefani dal primo pomeriggio, che cosa sta accadendo in quella saletta la cui porta è ancora chiusa? Ma sicuramente ci sono stati momenti di entusiasmo quando abbiamo visto i primi numeri, sia ovviamente a livello di presidenza che a livello di partito, perché poi ricordiamoci che siamo della Lega e quindi vedere i primi numeri così alti ci rende orgogliosi e ci fa capire che c'è tanta strada da fare ancora insieme. Quindi Toccalini, si può dire che la Lega resta il primo partito del Veneto? Così dicono ad oggi i numeri, vediamo se poi ci saranno nelle prossime ore stravolgimenti, ma anche dai seggi, che sono poi quei numeri veri che percepiamo costantemente, ci sono dei numeri davvero buoni. Questo c'è un cauto ottimismo. C'è un cauto ottimismo, mettiamola così, quindi siamo orgogliosi, ma questo non ovviamente nasconde che lavoreremo insieme come coalizione, ancora continuando il lavoro di Luca Zaia per il bene del Veneto. Allora, grazie Luca Toccalini, grazie davvero. Stiamo con Ferdinando, le tue immagini, scusa, leggo una proiezione SVG, restiamo con queste immagini, ecco appunto quello che non volevo, grazie Tony, nel preview non vi preoccupate, la Lega nel Veneto sarebbe al 36,4%, Fratelli d'Italia al 17,5%, meno della metà. Proiezione SVG, la Lega al 36,4%, Fratelli d'Italia al 17,5%, Forza Italia al 5,3%, quello che dicevamo poco fa, il PD al 18,2%, AVS 4,6%, M5S, quindi i grillini al 2,8%, sono i risultati delle principali liste del Veneto secondo le proiezioni SVG per la 7, con una copertura del 17%. Il totale della coalizione di centrodestra è il 63,9%, il totale di quella di centrosinistra è il 30,44%. Cioè, attenzione, voglio sentire subito lo perfido, così fosse, proiezione SVG, 17,5% Fratelli d'Italia, 36,4% la Lega, quindi più del doppio di Fratelli d'Italia. Sono sempre proiezioni, se non ero il 17%, però come ho detto all'inizio, chi ha il candidato presidente ovviamente ha una marcia in più. E quindi c'è una sorta di collegamento tra il candidato presidente e il partito di provenienza del candidato presidente. Questo comunque all'interno di una coalizione di centrodestra che si conferma essere trainante, che è punto di riferimento di una regione in cui i veneti con molta concretezza danno supporto a coloro i quali governando mettono le aziende nelle condizioni di poter lavorare, di poter produrre, di poter esportare, e questo è stato fatto anche grazie alle politiche del governo Meloni. Ora gli equilibri interni, come dicevo prima, bisognerà vedere poi alla fine. Tanti candidati erano anche amministratori, i quali sono stati nelle condizioni di poter esprimersi e radicarsi nel territorio. Chi è stato apprezzato avrà anche un riconoscimento a livello elettorale, poi eventualmente si faranno i conti alla fine, però insomma credo che sia normale che il partito che ha il candidato presidente possa avere un vantaggio rispetto agli altri membri della coalizione. Allora, messaggio alla regia, alterniamo pure i titoli, questo è un dato che ormai sembra essere consegnato alla storia, aspettiamo il passare degli ulteriori minuti, insomma tanto siamo in onda fino a questa notte come sempre con il nostro speciale elezioni, e voglio anticiparvi anche domani mattina a partire dalle 9, quindi sempre collegamenti, reazioni, dati anche sui consiglieri, perché anche la giornata di domani sarà essenziale, ring domani sera, insomma siamo sempre in onda in queste due giornate. Torniamo da Christian che avevo interrotto, ma ne era commento su quello che le ho letto, il dato, le proiezioni, comunque la Lega prima, ma prima così è veramente tanta roba, come dicono i giovani. Posso dire? Se è così.
secondo me è eccessivo il dato, perché secondo me su quelle sezioni bisogna vedere da dove arrivano, cioè siamo ancora a uno scrutinio troppo basso. Se fossero distribuite in tutto il Veneto, ma credo di aver letto bene che vengono molte da province dove siamo molto forti. Questa però è una proiezione, attenzione, Sì, non però... le sto dando dati reali, quella Sì. è una proiezione SVG, i dati reali sono questi, 354 sezioni, Alberto Stefani 62,54, Manildo il 30,38, Lega al 34,39, Fratelli d'Italia al 19,24. Detto che questo è il quadro filoni adesso. di Prosecco in questo caso, però mi sembra un dato un po' eccessivo. Adesso credo che sarà la forbice sarà un po' ridotta, è chiaro che mi auguro che il mio partito sia il primo partito e che insomma questa cosa finisca e cominciamo a lavorare, anche perché la regione è stata amministrata molto bene, ma le spinte verso il futuro richiedono tante altre scelte e quindi guardiamo avanti. È chiaro che io guardo anche la provincia di Treviso, che per me è importante. Questo non l'avevamo inteso. Prosecco in quota parte comunque. Perché? Festeggeremo assieme in quota parte. Però si divide la romana. Visto che Fratelli d'Italia viene più da là. No, ho capito, si vede alla romana oppure in percentuale, quindi così No, pagano si di più beve in loro, no? percentuale. Pagano di più loro. No, si beve in percentuale. Quindi voi si bevete divide- di più. si divide Non la si romana. beve, almeno si beve responsabilmente, visto che siamo in TV. Non Dai, si guida. Tocchetto? Ma allora cosa devo dire? È stata una campagna elettorale molto sul loro derby, no? Derby tra Lega e Fratelli d'Italia. E quindi insomma era un dato che abbastanza ci si aspettava. Io penso che anche secondo me i dati sono un po' intercambiabili, perché tutto sommato la Lega, magari, cioè bisogna vedere insomma queste proiezioni a che cosa fanno riferimento. Ecco, io spero ancora che Manildo abbia però una percentuale un po' più alta e che sia attorno al 32-33%, perché questo secondo me sarebbe anche un giusto lavoro che abbiamo fatto, considerando che partivamo con le ultime elezioni del 2020 al 15-20%, quindi comunque almeno abbiamo raddoppiato il dato. Attendiamo e speriamo appunto che ci sia un risultato un po' migliore per Giovanni Manildo. Allora, vedo, mentre avremo anche l'europarlamentare Anna Maria Cisint, che so ci sta seguendo insomma, per i risultati del Veneto, quindi tra poco collegheremo anche lei. Vedo un altro europarlamentare che tra poco fa era in diretta, che in conferenza è Paolo Borchia, vice del Liga del Veneto. Chris, se sei collegato tu e ci senti con Simone Merlo, vai pure con Paolo Borchia. Ti sento forte e chiaro, Ferdinando. Paolo Borchia, lo avevamo sentito un'oretta fa, lei è stato il secondo esponente Borchia a parlare dopo Ostellari, adesso i toni sono meno cauti, la vedo molto più sorridente, prima era un po' più teso. Beh, fisiologico, comunque attendiamo che ci sia la conferma, che ci sia qualche numero più definitivo per poi trarre dei giudizi, stilare dei bilanci che siano maggiormente definitivi, però possiamo dire che una campagna condotta sui temi con i toni giusti, senza le polemiche, credo che sia una campagna elettorale che ha pagato e che è piaciuta ai veneti, una campagna concreta per gente concreta. Quindi adesso c'è un cauto ottimismo, possiamo dire, la Lega è primo partito, lei lo rivendica, ancora troppo presto, ma insomma... Ma oddio, io preferisco aspettare magari per un paio di giorni se ci vediamo. Dai, a parte le battute, stanno arrivando delle indicazioni molto positive dai seggi, però ripeto, preferisco sempre mettere le mani avanti e fare una valutazione ora conclusa. Certo è che comunque dobbiamo dire che se sono confermate le tendenze che stanno avanzando, un risultato molto positivo per la Lega. E senta Borchia, arriva Salvini? Perché si sta vociferando questo, arriva il segretario della Lega Salvini qui a Padova? Lo aspettiamo a braccia aperte, se arriva, anche perché penso che gli vada attribuito un merito particolare, perché garantire per la Lega un candidato per la coalizione di centrodestra non è stato assolutamente banale, per cui credo che sia stato fatto un grandissimo lavoro. Quindi Salvini arriva? Salvini credo che arrivi. E quando parlerà Stefani, fra quanto ci può dare un'indicazione? Io credo tra pochino, credo che l'attesa stia finendo. Ecco, bene, ci ha dato delle notizie importanti, grazie Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. Insomma, ci dovremo essere Ferdinando. Vedo anche un po' di movimento, quindi proviamo un attimo Simone un attimo soltanto, sì.
Intanto potrebbero vedo essere Filippo Lazzarini, minuti decisivi. Grande, Allora noi sindaco prendiamo e candidato, posizione. dietro di te, diciamo, spicca perché si vede il più alto notoriamente lì, da già cestista, quindi lo vedo dietro di te. Poi vi rileggo quanto scritto sui social da Alberto Stefani: sento una forte responsabilità, grazie Veneti, con grande emozione ho ricevuto l'onore di rappresentarvi, sento dentro di me una forte responsabilità e anche una grande energia. Voglio essere chiaro, metterò al primo posto i bisogni delle persone, sarò presidente di tutti e anche di chi non mi ha votato, e insieme alle forze della coalizione che ringrazio da domani sarò già al lavoro con occhi e cuore solo per il Veneto. L'ho letta prima, poco fa, insomma, appena pubblicata la dichiarazione di Alberto Stefani. Vedo Chris che si aggira, Christian Alboit sta posizionando, perché le notizie che ha ricavato negli ultimi istanti. La prima è confermata, sta arrivando evidentemente Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, anche per festeggiare l'unica e la netta vittoria del centrodestra in questa tornata alle regionali, perché Campania e Puglia invece vanno al centrosinistra, si confermano al centrosinistra. È una vittoria forse personale e non poco per lo stesso Matteo Salvini. Vedremo se qualcuno, un po' l'abbiamo intuito da Paolo Borchia, da Barbisan, ma è così perché forse è riuscito in qualche maniera a convincere, se fosse mai stato necessario farlo, Zaia a spendersi in prima persona. Non lo ha fatto per l'Europea l'anno scorso, lo sta facendo, lo ha fatto per questa tornata elettorale. Ha messo un ragazzo giovane, un giovane della Lega, a guidare questa campagna elettorale del centrodestra, molto vicino allo stesso Matteo Salvini. Insomma, forse cambiano gli assi della stessa gli equilibri della stessa Lega in questa regione. Non è un segreto nemmeno questo, ce lo dobbiamo dire in un'analisi politica, meno trevisocentrica, più padovanocentrica, là dove c'è Massimo Bitonci, Alberto Stefani stesso, Ostellari impiegati in prima linea in questo governo, 2 sottosegretari. Quindi insomma sono tutte analisi che vanno fatte di questo cambio epocale che il voto di oggi consegna appunto alla storia. Sono le 17:41. Christian, hai qualcosa da aggiungere? Ti stavi orientando? Scusa, leggo Federica, dovrebbe arrivarci il commento perché è ai nostri microfoni, perché ha parlato Tele 4 poco fa. Stefani mi sembra una persona con esperienza sia da sindaco che parlamentare, quindi potrà fare molto bene anche con il supporto di Zaia, che è stato un grande governatore. Detto questo, mi sembra che i risultati regionali confermino tutte le previsioni, risultati molto netti che si conoscevano, sono state confermate le previsioni, quindi non c'è nessuna sorpresa. Così il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Cristian? Vai Cristian. Mi senti? Forse no. O rete, aspetta, con rete, una roba al volo. Mi dice, o almeno intuisco se parla con me, cioè con noi, un attimo, ci sono 2 aspetti che volevo sottolineare oltre a quello che abbiamo sentito fino ad adesso. Campagna innovativa sui temi, per i giovani, una campagna concreta, per gente concreta, ultime definizioni che ho sentito da Barbisan prima, da Borchia dopo, in linea diciamo di questa, definiamo la Lega che acquisisce punti rispetto alla Lega precedente da oggi in poi, contrario di quello che ha detto Marcato poco fa, cioè lui avrebbe fatto una campagna elettorale un po' più sanguigna. Vabbè, ma lui, Roberto è così di carattere, lui non riesce a stare tranquillo neanche quando è tranquillo, secondo me neanche quando dorme è tranquillo, quindi è anche frutto del suo carattere, però i risultati, questa linea ci sta premiando. Peraltro io vorrei sottolineare, e vorrei dirlo da assessore all'ambiente, che il presidente, perché possiamo chiamarlo presidente, Stefani, ha parlato anche molto di ambiente, di sostenibilità, ha parlato di tanti temi. Chiaro, la campagna per lui è stata breve, quindi praticamente ad ogni incontro doveva coprire lo spettro dello scibile umano, ha deciso di partire da alcuni temi, ma li ha coperti tutti. Ha parlato anche tanto di aziende, di innovazione, perché non ne parliamo mai. Il Veneto è forte in Italia e in Europa, anche soprattutto per la produzione industriale, quindi noi dobbiamo tener conto di questo in un mondo che è cambiato. Quindi sono parlato di tante cose, vedremo, ripeto, vedremo quale sarà la giunta che verrà fuori da questa compagine, soprattutto più che i nomi anche le esperienze delle persone all'interno della giunta, perché noi non siamo il Movimento 5 Stelle che è quasi scomparso con l'uno vale uno, una persona è diversa a seconda del ruolo che copre, e quindi sicuramente Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia o chiunque sarà in giunta esprimerà persone di grande competenza con tanta voglia di fare, come è stato fino adesso peraltro.
Allora, questo zaino che veniva in diretta è ancora Christian Arboit con Simone Merlo, perché sta arrivando Alberto Stefani. Datemi un flash, pronti a interrompere in qualsiasi istante nel momento in cui dovesse arrivare appunto Alberto Stefani. Qui vediamo ancora il riepilogo in titolo delle sue parole. Grazie Veneti, sento una forte responsabilità. Vedo i colleghi fotografi dei giornali di Padova in queste inquadrature, altri giornalisti ovviamente tutti assiepati come vedete nell'attesa dell'arrivo di Alberto Stefani, anche perché è l'uomo più atteso oggi, dopo questa campagna elettorale, definiamola sottotono, concreta, come volete voi, ma che oggi ci consegna il dato politicamente più interessante, tra questi il fatto che la Lega sia primo partito in regione, dalle indiscrezioni stiamo passando via via minuto dopo minuto alle certezze, il fatto che se dovesse essere confermato Stefani addirittura supera non solo l'asticella del 60 ma anche del 62, ma vedremo anche questo, Manildo attorno al 30 doppia di fatto il risultato di 5 anni fa, quando a sfidare Luca Zaia era Arturo Lorenzoni. C'è una tenuta sostanziale del PD, ma vedremo, analizzeremo anche questa, un po' un crollo di Forza Italia, una Fratelli d'Italia che sarebbe doppiata dalla Lega, ma questo dobbiamo davvero attendere i prossimi minuti per confermarlo. Sta arrivando Alberto Stefani, poi vedremo anche il tema delle preferenze, come è andato marcato, Berlato di Fratelli d'Italia, Michalizzi il vice sindaco di Padova a confronto per esempio con Vanessa Camani che è la capogruppo del Partito Democratico uscente in regione. Vediamo, segnale Tosi a Verona, perché le interessa? Beh, sarà anche alle amministrative, credo. Già. No, quindi... credo, cioè, quindi, credo che, siccome De Carlo ha detto il numero 1 Alberto Manera, già Alessandro Manera già ha visto, quindi si vede candidato sindaco a Treviso. No, io dico perché l'ha detto De Carlo. No, l'ha detto lui, ma io ho detto che prima che poi, perché sono perfido, già mi guarda. Ma, però a Verona non si va fra tanto, quindi si apre un però tema. sono tutte analisi, adesso noi scherziamo, è chiaro che questo voto consegna anche uno scenario che deve essere eletto per le prossime tornate elettorali. Venezia tra qualche mese, l'abbiamo detto con Speranzone, in particolar modo forse anche con De Carlo, Treviso dopo le tensioni nel centrodestra di questi mesi, no? Verona come detto adesso dallo stesso Manera. Ora continuiamo a tenere l'inquadratura su questa porta, scusami Antonio Esposito, e vedere se riusciamo per esempio a recuperare anche Andrea Zanoni, candidato di Alleanza Verdi Sinistra in regione per la conferma, e per vedere un po' la sua analisi di questo voto. Va bene. Vedo delle comunicazioni della regia, perfetto, va bene. Se è possibile, intanto nell'attesa, dicevo poco fa, è pronti a interrompere in qualsiasi momento, spostiamoci, andiamo, eccolo qua, questo è Lazzarini che vi dicevo prima, e altri che evidentemente vanno a sbirciare anche della Lega all'interno della porta dalla quale dovrebbe attraverso la quale dovrebbe palesarsi tra poco Alberto Stefani, anche perché dicevo c'è una curiosa concomitanza. Noi avremo i telegiornali a partire dalle 18:30, ma oggi la straordinaria insomma segue un po' gli eventi in particolar modo che hanno priorità su tutto. Dovrebbe parlare Stefani e dopo poco immagino Luca Zaia, che era annunciato alle 18 al K3 ma a Treviso, quindi non potranno di certo sovrapporsi i due interventi, quindi controlleranno un po' quello che succede anche attraverso gli schermi di Antena 3 per evitare di sovrapporsi, ma ben si sa come si attende prima evidentemente l'intervento di Alberto Stefani. Che dato sta controllando Antonella Tocchetto? Le preferenze. Ci sono? Già? Sì, ma dove? di vari seggi, tipo in una io ho 29 voti e Galeano ne ha 24, ma valgono poco, diciamo. Ancora non abbiamo preferenze, no? Ufficialmente. Piano, in una io ne ho 14, lui ne ha 10, insomma. Sì, perché lì c'è il derby, vi abbiamo seduti a fianco poco fa, però c'è un derby interessante anche nel Partito Democratico di Treviso, tra Antonella Tocchetto e Paolo Galeano. Dopo che non mi hanno trattato benissimo in partito. Ah sì? No, diciamo che ci sono stati degli svarioni e quindi...
speriamo che per questo esempio? venga premiato. Dica, tanto siamo tra... No, che allora è uscita una polemica che peraltro neanche mi sono accorta. Lasciatemi la porta lì di Alberto che Stefani. avevano il circolo proprio di Treviso aveva fatto un primo intervento dicendo votate Galeano, che è il nostro candidato, e io lo leggo la sera, mi chiamano i giornalisti, ho detto guarda non l'ho neanche letto, ma chiamo subito il segretario di partito e lui mi dice no ma guarda che usciamo anche con te domani, e quindi c'è stato questo avvicendamento uno dietro l'altro, però la notizia era già uscita, per cui il giorno dopo hanno messo dimenticata la Tocchetto, sponsorizzato solo Galeano. Come si chiama il segretario? Tonella. Ah, ok. Giovanni Tonella. Era ironico o era serio? Molto ironico. Perché? Cioè, come dire, non si vede, cosa intende dire? No, che le ha portato fortuna sta cosa, perché... Vabbè, insomma, sono cose tra voi possiamo sapere. Insomma, cioè, io politicamente... tendo a credere alla buona fede di Tonella, che diceva siamo partiti prima con Galeano, poi partiamo con te, quindi il giorno dopo hanno fatto anche la presentazione della mia candidatura su Treviso. Va bene, Alberto Stefani al 62,21, Giovanni Manildo al 30,88, Szumski 5,14, sono 526 sezioni su 4.729. Vi faccio vedere, esplodo i dati del centrodestra, la Lega al 34,47, Fratelli d'Italia 18,76, eccolo qua, Forza Italia al 5,74, Liga Veneta Repubblica 1,93, Unione di Centro 1,64, Noi Moderati 1,06, insomma come vedete questo è il quadro. A Manildo PD 17,99, Alleanza Verdi Sinistra 4,84, Movimento 5 Stelle 2,44, Uniti per Manildo 2,21. E poi vedremo un po' l'analisi col passare delle ore anche provincia per provincia. Che dati le arrivano? No, sto guardando un po' i dati nazionali, perché dati nazionali dicono che il Veneto vince la coalizione di centrodestra, un candidato forte, stimato, tra l'altro è un mio collega, lo conosco. Sì, siete alla Camera entrambi. È arrivato? Fatemi vedere. Dai, vai con live, vai con live. Da quella, ecco, ci ha fregato fondamentalmente. È uscito da un'altra parte. Andiamo lì, Alberto Stefani, dai, in conferenza stampa. Candidato, ora presidente Alberto Stefani, Simone Merlo, che sta facendo ovviamente i salti mortali per mostrarvi il tutto in diretta. Eccolo, Alberto Stefani, che appunto fra pochissimo inizia a parlare, e quindi le prime dichiarazioni da presidente della regione del Veneto. Noi prendiamo posizione con Simone Merlo perché dobbiamo posizionarci per farvi sentire al meglio il tutto. Ecco l'applauso della sala. Intanto Simone si posiziona nella postazione, e in quella postazione riusciremo a trasmettervi tutto in diretta, tutto il discorso, l'intervento di Alberto Stefani in diretta. No? Ecco, grazie. Usciamo Tony, usciamo da queste, grazie, usciamo, e poi adesso zoomeranno, quindi immagino che anche le prime file ci consentiranno di inquadrare, per tutte le televisioni è uguale, quanto dirà ora Alberto Stefani. Prima conferenza stampa da presidente di questa regione, esce vincitore dalla tornata elettorale con almeno allo stato attuale oltre il 60%, sarebbe il 62%, ma ancora è presto, vediamo. Sentiamo Alberto Stefani. Vai, ecco qua. Ancora attende qualche istante. Quando si assume una responsabilità... Ora dice la qualsiasi, vediamo. La vita privata viene sempre dopo la vita pubblica e così deve essere, ma mi sia permesso di dedicare questa vittoria a una persona a me molto cara che questa notte ha avuto delle gravi difficoltà, e dedico questa vittoria a tutti i nonni che hanno lasciato un segno importante nella vita dei propri nipoti. È stata una campagna elettorale bella,
in mezzo alla gente, abbiamo scelto di affrontare dei temi anche nuovi, l'abbiamo fatto mantenendo sempre ferma la correttezza nei confronti degli altri candidati e con uno stile che penso abbia dato anche dei risultati dal punto di vista elettorale significativi. Ringrazio la coalizione di centrodestra, prima di tutto Luca Zaia, ringrazio Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Antonio De Poli, Maurizio Lupi e tutta la coalizione di centrodestra. È stato un lavoro importante, abbiamo messo al centro della nostra agenda politica il tema del sociale e della sanità, l'abbiamo fatto con coraggio, tenendo conto di alcuni trend importanti che avremo davanti e abbiamo fatto sì che questi temi diventassero la parte centrale della nostra agenda amministrativa e del nostro programma amministrativo. Abbiamo dimostrato che non ci sono temi di proprietà di una coalizione, ma che tutti i temi possono essere affrontati anche dal centrodestra proponendo delle iniziative concrete. L'abbiamo fatto sul sociale, l'abbiamo fatto sulla sanità, l'abbiamo fatto sull'ambiente, l'abbiamo fatto sul lavoro proponendo una forte integrazione degli istituti di formazione professionale e tecnica con il mondo delle imprese, l'abbiamo fatto sulle infrastrutture, abbiamo lanciato un programma coraggioso ma che parte dall'orgoglio dei grandi risultati ottenuti dall'amministrazione Zaia e con la prospettiva di guardare alla società dei prossimi decenni, che sarà una società più longeva, che quindi dovrà tener conto di questa circostanza per garantire servizi socioassistenziali a una popolazione che invecchierà sempre di più e alla quale va doverosamente data attenzione, con RSA attrezzate, con quartieri inclusivi, villaggi inclusivi, con dei servizi socioassistenziali e territoriali a portata di mano, dei servizi per la prima infanzia, servizi educativi. Ci siamo soffermati molto su questi aspetti e ne sono orgoglioso. Siamo orgogliosi di averlo fatto perché sono i temi che interessano ai veneti e sono i temi che abbiamo posto al centro della nostra agenda politica. Abbiamo parlato molto anche di imprese, con un tavolo antiburocrazia. Una delle prime misure che adotteremo, oltre a istituire un assessorato al sociale, è quello di creare un tavolo di contrasto alla burocrazia per quanto riguarda appunto gli aspetti di carattere regionale, che ponga attorno a un tavolo tutte le associazioni di categoria, le imprese, gli operatori economici. Abbiamo scelto di parlare anche di ambiente, citando i temi della rigenerazione urbana, della riqualificazione, dell'aumento dei punteggi per gli enti locali che fanno questo tipo di operazioni e che davvero concretamente parlano di sostenibilità e soprattutto fanno dei passi in avanti in questa direzione. Ci siamo soffermati anche e soprattutto sul tema del lavoro, sulla necessità che hanno le nostre imprese di trovare dipendenti e manodopera qualificata. Entro il 2030 mancheranno in Veneto 280.000 lavoratori qualificati. Questo è un dato che si può assolutamente affrontare con una forte integrazione degli istituti professionali e degli istituti tecnici con il mondo delle imprese. Per il mondo dell'università abbiamo lanciato una forte interazione con le imprese innovative, creando un campus permanente per quanto riguarda appunto la capacità di mettere insieme i migliori laureati del nostro territorio con le migliori imprese innovative del Veneto. Abbiamo dato delle proposte concrete, l'abbiamo fatto senza mai attaccare nessuno, l'abbiamo detto dal primo giorno. Non attaccherò mai nessuno, non farò mai polemica, non farò mai provocazioni. E questo è lo stesso stile che abbiamo usato in campagna elettorale, è lo stesso stile che voglio adottare nei miei 5 anni di mandato. Abbiamo dato prova di essere una coalizione capillare, radicata nei territori, che avrà un legame forte con le amministrazioni locali. E io vengo da un'esperienza anche di sindaco oltre che un'esperienza parlamentare e in questa esperienza ho imparato l'importanza di una regione capace di legare con i territori, con le realtà locali, con politiche di area vasta e sovracomunali. Abbiamo affrontato i temi
legati al futuro del nostro territorio, l'abbiamo fatto con una squadra coesa, capace di dare continuità a questa regione, capace di affrontare con tanti amministratori locali nelle nostre liste le sfide che interessano il nostro territorio, e abbiamo scelto orgogliosamente di rappresentare un territorio, il nostro, che ha una storia straordinaria e che deve essere valorizzata. Io ringrazio tutti i candidati, dal primo all'ultimo, perché hanno fatto una grande campagna elettorale territorio per territorio, hanno saputo essere portatori non solo di voti ma anche di idee, di proposte. Noi il nostro programma l'abbiamo scritto in mezzo alla gente e l'abbiamo scritto confrontandoci tutti i giorni con i cittadini, confrontandoci tutti i giorni con le imprese, le associazioni, il territorio, e se la campagna è durata soltanto 40 giorni, almeno la mia, è stata una campagna che ha tenuto conto dell'importanza dell'ascolto dei cittadini. Proprio per questo credo che ai Veneti, prossimi 5 anni, serva un sindaco dei Veneti, una persona capace di ascoltarli, capace di affrontare in maniera pragmatica, senza polemiche, senza provocazioni, in maniera diretta quelle che sono le necessità dei nostri territori. Il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini e io sarò il presidente di tutti i cittadini del Veneto. Credo sia importante continuare in questa direzione. I cittadini hanno apprezzato un modo di affrontare le questioni in maniera pacata, concreta, pragmatica. Hanno apprezzato l'ascolto che abbiamo offerto a ciascuno di loro, ma soprattutto ora è nostra responsabilità essere al lavoro già da domani mattina e questo è quello che intendo fare. Grazie. Prego. All'Europeo del 2024 Fratelli d'Italia aveva raggiunto il 37,5. Secondo i primi dati di lista il derby tra Lega e Fratelli d'Italia sarebbe, diciamo, con un risultato ribaltato rispetto a un anno fa. Come commenta questo distacco che sembra al momento clamoroso e che avrà delle conseguenze? Noi siamo una coalizione, siamo una squadra compatta. Credo che poi ogni partito abbia cercato di esprimere le proprie migliori potenzialità con i propri migliori candidati. Per me le squadre restano squadre dall'inizio alla fine e quindi, come lo è stata in campagna elettorale, la stessa squadra sarà fino all'ultimo giorno del mandato e anche dopo. Questo vostro distacco da Fratelli d'Italia farà sì che voi pretenderete però un vostro candidato alle regionali in Lombardia del 2028? No, io parlo di, come ho sempre detto dal primo giorno di questa campagna elettorale, io parlo di Veneto e di Veneti e quindi mi limito a parlare di Veneto e di Veneti per i prossimi 5 anni. Presidente Elina, comunque il dato del Fratelli d'Italia che viene superato in maniera così netta, anche se il risultato è parziale, è emblematico. Avevate firmato, comunque raggiunto un'intesa di massima per una definizione della giunta regionale, con un tot di assessori portati a 10, 5 per Fratelli d'Italia e 4 circa per la Lega. Questo risultato però ribalta completamente gli equilibri, lo rivedrete? Beh, i latini dicevano pacta sunt servanda e credo che sia la stessa definizione da dare in questo momento, anche in questo caso. Lei ha detto, si è sentito con Zaia, che cosa vi siete detti? E poi un'altra cosa di Zaia, si è sempre detto un uomo solo al comando, lei che governatore sarà? Io credo che Luca Zaia abbia dimostrato di essere un governatore in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini. Io ho fatto il sindaco mentre lui era governatore e mentre facevo anche il parlamentare. Posso assicurare che è stato un grande presidente che ha saputo coinvolgere soprattutto le amministrazioni locali, cosa che intendo fare anch'io, e
credo sempre di più della necessità di coinvolgimento locale. Noi abbiamo una fortuna in questo territorio che è il Veneto di avere tante realtà locali, di avere delle comunità straordinarie, delle realtà locali in cui abbiamo la capacità di esprimere amministratori di eccellenza, e credo che sia fondamentale continuare in questa direzione, coinvolgere i sindaci e far sentire tutti i sindaci di qualunque colore politico parte di un grande territorio. E questo è un compito che l'amministrazione regionale deve svolgere nel migliore dei modi. Veneto è il presidente di tutti i cittadini, anche quelli che hanno votato da un'altra parte, però la maggioranza non ha votato. Ora come si spiega il caso dell'affluenza e come si rivolgerà a questi cittadini che sono rimasti a casa per riportarli magari da 5 anni a votare? Beh, innanzitutto lavorando sempre di più per portare la gente al voto. In questi 5 anni ho avuto 40 giorni per fare una campagna elettorale, mi sono speso in tutti i modi possibili. Credo anche ci sia la necessità sul tema affluenza di valutare una società che sta cambiando, sempre più internazionalizzata, dove comunque ci sono dei dati. Io vi invito a guardare anche i dati dei residenti all'estero, che sono in continuo aumento, progressivo aumento nel nostro territorio, e che incidono in maniera interessante in alcuni dati. L'affluenza di certo non può soddisfarci, perché è un'affluenza che deve sicuramente trovare maggiore incentivo da parte della politica, e spero, anzi lavorerò in questo mandato affinché la politica possa ritrovare una forte partecipazione. È forse i miei primi minuti sono i miei primi minuti in cui intervengo dopo una dichiarata, anche se non ancora proclamata, elezione, e saranno tutti i minuti nel mio prossimo mandato in cui mi impegnerò su questo fronte, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni che devono arrivare al voto. Su questo ho dei programmi in testa, ho un piano in testa e lo voglio sviluppare nei prossimi anni. Credo anche che saremo in grado di farlo. La Lega il primo partito Veneto più votato, non c'è stato quello che qualcuno sarà augurato, il sorpasso da parte di Fratelli d'Italia. Questo come influirà sugli equilibri anche appunto della giunta e delle scelte, insomma? Beh, come ho detto prima, i patti si rispettano. Io sono una persona di parola e credo sia importante essere di parola nella vita, perché fa la differenza. Diceva confermava adesso Pacta Servanda, ma se il patto è stato fatto prima delle elezioni, gli elettori hanno votato e hanno ribaltato i rapporti di forza tra Lega e Fratelli d'Italia, perché si deve confermare il patto stabilito prima delle elezioni? Il voto degli elettori non conta? No, il voto degli elettori conta, così come conta una coalizione con cui si è presentata come si è presentata la nostra coalizione. Credo anche che i cittadini abbiano scelto in maniera incisiva qualcosa, insomma, anche contro le aspettative che ho visto nei giorni scorsi, e faremo tutte le nostre valutazioni del caso. Detto questo, io credo che al di là del numero di assessorati, quello che conta sarà trovare persone di qualità. Ecco, io inciderò su questo. Inciderò sulla scelta di persone di qualità. Ho chiesto nella contrattazione, se così vogliamo definirla, che gli assessorati, la scelta degli assessorati sia del Presidente, fosse del Presidente. E credo che oggi lo posso ribadire. Salve. Lei ha parlato in relazione all'affluenza di una società sempre più internazionalizzata. Questo significa che a suo parere le maglie della cittadinanza sono troppo strette in questo momento? No, non intendevo questo. Io intendevo semplicemente dire che è fondamentale anche
un'analisi, ma questo io l'ho detto in sede parlamentare, permesso che in sede parlamentare ho anche proposto modalità ulteriori di voto e essendo in Commissione Affari Costituzionali ne abbiamo parlato, però io vi invito a guardare come è aumentato il dato degli AIRE che sono conteggiati nell'affluenza alle regionali nel corso degli ultimi anni, e in Veneto sono superiori. Io ho visto che il dato 2021 mi pareva fosse 530.000 e so che dal 2021 al 2025 è aumentato in maniera importante, quindi sono dati che ovviamente non giustificano nulla, ma che come possiamo dire, fanno parte anche di una serie di valutazioni che vanno fatte io sono abituato a studiare come avvengono le cose, e su questo una valutazione su che tipo di non voto c'è va fatta, cioè un'analisi stratificata del non voto secondo me va fatta per poi affrontare la sfida che ovviamente è un'altra, quella di portare i giovani a votare, quella di aumentare l'affluenza in maniera importante, però c'è bisogno secondo me di un piano strategico su questa cosa e va fatto in maniera analitica dal mio punto di vista. Troppo spesso, ogni volta parliamo di affluenza e decidiamo che è scesa anno per anno, ma per fare come possiamo dire, per sfidare questo trend è necessario fare un piano analitico e affrontare poi il tema in maniera seria anche nelle sedi legislative. Ma questo io nelle mie iniziative parlamentari degli anni scorsi l'ho ribadito più volte. Più giovane, se non sbaglio, e da governatore appunto giovane come vuole affrontare il cambiamento, la novità, insomma? Beh, con un programma che abbiamo presentato, noi abbiamo posto al centro dell'agenda politica le sfide dei trend demografici in atto. Dal 2023 al 2043 passeremo da un 23% di over 65 a un 34% di over 65 in soli 20 anni. Abbiamo una denatalità in atto dal 2008 al 2023 di 32% di nuovi nati in meno, e abbiamo affrontato questa sfida tenendo conto di questi trend demografici. Questa è stata l'incipit di ogni mio intervento, e sono partito da questi dati per far vedere la società dei prossimi decenni, che sarà una società di questo tipo, quindi una società che invecchierà, più longeva, e verso la quale noi dovremo offrire delle soluzioni sia per quanto riguarda la programmazione sociosanitaria, sia per quanto riguarda il mondo dell'impresa e del lavoro. Come vedete è iniziata anche la conferenza stampa di Giovanni Manildo, però che necessariamente faremo sentire dopo la conclusione di quella di Alberto Stefani, perché sono in concomitanza. Continuiamo a sentire Stefani che ha vinto. Io non credo che guardi a temi nuovi per il centrodestra, guarda alla realtà dei fatti e soprattutto guarda i prossimi 20 anni, i prossimi 30 anni del Veneto. Quando si fa politica non si può guardare solo ad oggi o domani, ma si deve guardare alla società dei prossimi decenni. Solo così si possono vincere le sfide e non subire i trend. Sinceramente no, in questo momento. Credo che vada affrontato con coraggio questo incarico, con una squadra di qualità, e la scelta degli assessori sarà una scelta di qualità, e soprattutto rispondendo in maniera puntuale a tutti i punti del nostro programma di governo. Questo è quello a cui io tengo, e soprattutto restando in mezzo alla gente. Secondo me questa è la chiave per continuare ad avere un legame forte con i territori, che io voglio mantenere così come l'ho sempre mantenuto dall'inizio della mia attività politica. Beh, in realtà ho avuto una telefonata con Luca Zaia e ci siamo confrontati. Successivamente avrò sicuramente modo di sentire gli altri leader nazionali. Ho visto che hanno dichiarato pubblicamente e sicuramente avremo modo di sentirli, anche e soprattutto perché è fondamentale tenere un legame forte con il governo. Io credo molto nella filiera che parta dai territori e sappia stringere con il governo un'alleanza strategica. Luca Zaia si è subito complimentato con lei e lei con lui, nel senso, come è andato anche Luca Zaia? È stata una telefonata cordiale, così come sono le nostre telefonate, e ci siamo abbiamo visto che è andata bene, però da domani siamo al lavoro. I risultati
sono importanti, ma da domani si inizia subito dal primo giorno, perché il Veneto ha bisogno di essere sempre in campo dal primo minuto possibile. Presidente, a proposito di Zaia, è da Pontida almeno che batte e ribatte su un modello federale della Lega, diciamo ancora più spinto, il modello bavarese, CDU-CSU. Qual è la sua opinione in merito? Ma io l'ho già dichiarato più volte, noi come Liga Veneta abbiamo già dal nome ma anche nello statuto, un'autonomia importante che possiamo sicuramente accentuare, ma credo che poi l'autonomia il Veneto ha saputo anche dimostrarla. Questo non significa nulla da un punto di vista partitico, anzi credo che il Veneto sia stata la regione che più ha dimostrato capacità di fare squadra, di non fare polemica e soprattutto di essere al servizio del partito, così come abbiamo già fatto. Poi io sarò presidente del Veneto e ovviamente non sarò segretario regionale, è stato un incarico che ho, come possiamo dire, che ho svolto con passione, ma che ovviamente quando diventi presidente di una coalizione e dei Veneti ti occupi dei Veneti e dei prossimi anni di questo straordinario territorio. Mi occuperò esclusivamente di questo. Quindi neanche vice segretario federale o manterrà la carica in via Belveria? Quella è una scelta di Matteo Salvini e ovviamente sta a lui qualsiasi valutazione su questo. La Lega Scusate, non ho sentito la domanda. Da vice segretario della Lega, come reputa il 3-3 finale sulla partita regionale? Ma mi pare che la Lega abbia saputo offrire il suo contributo alla coalizione qui in maniera molto importante e mi pare che da come partivano le previsioni prima di tutte le regionali per quanto riguarda la coalizione mi pare sia andata bene. Le chiedevo se ha sentito, se è stato chiamato da Manildo. Sì, ho sentito Giovanni Manildo e ovviamente io ringrazio tutti gli altri competitors alla sfida delle elezioni regionali. Mi sono confrontato con loro in maniera educata, pacifica e credo che sia stato un bel messaggio che abbiamo dato al nostro territorio. Buonasera. Volevo chiedere, lei si aspetta, si augura che Luca Zaia resti in Consiglio regionale per 5 anni? Beh, io mi auguro che resti in Consiglio regionale ma soprattutto in squadra nei prossimi 30 anni. Poi le scelte saranno ovviamente di Luca Zaia e lui ha dato a questo territorio un contributo straordinario, ha scritto la storia del Veneto degli ultimi 15 anni, continuerà a scriverla e continueremo a scriverla insieme. Posso chiederle quale sarà la prima cosa che farà da Presidente, cioè qual è già la prima idea, la prima azione che ha intenzione di fare? Da un punto di vista amministrativo è quella di istituire un assessorato al sociale e su questo punto, che è il primo punto del programma di governo, distinto ovviamente dall'assessorato alla sanità, io voglio investire moltissimo perché credo che il sociale sia la sfida del futuro, riguarda tutti, riguarda i servizi per la prima infanzia, riguarda il piano casa per i giovani, riguarda il lavoro per i giovani, riguarda i trend demografici in atto e quindi la necessità di garantire servizi socioassistenziali a una popolazione più longeva, quartieri inclusivi. Dovremmo pensare anche all'urbanistica del futuro, dobbiamo immaginarci una società che invecchierà e dovremmo individuare soluzioni urbanistiche, sociali, sanitarie, lavorative, imprenditoriali che abbiano il coraggio di guardare alla società del futuro. Per me far politica significa programmare il futuro dei prossimi anni e dei prossimi decenni e per programmare c'è bisogno di partire dai dati. Tutto il resto sono politiche che guardano al giorno dopo, io voglio guardare i prossimi 20 anni, 30 anni del Veneto. Di Salvini.
Notiamo tutti che è da solo, nessun leader è corso a mettere il cappello su questa vittoria, ci aspettavamo arrivasse almeno Salvini, insomma il suo segretario come mai non è qui? Magari arriva, magari... diciamo che siete stati molto celeri nel dare le proiezioni e quindi abbiamo fatto la conferenza stampa in anticipo. Quindi arriva? Presidente, scusi, visto che è così gentile, ancora una. A proposito di trend demografici che giustamente lei ha messo al centro della sua azione amministrativa futura, non pensa che diciamo vada rivista alla luce appunto dei trend che lei citava anche la più generale politica sull'immigrazione in Italia? Questa è una domanda che mi è stata fatta diverse volte in campagna elettorale con riferimento al tema del lavoro. Io però cito sempre dei dati e 280.000 lavoratori che necessiteranno le nostre imprese nel 2030 sono lavoratori qualificati. Credo sia fondamentale partire da questo dato perché la soluzione strutturale non può essere un'immigrazione incontrollata, ma deve essere innanzitutto un'integrazione forte tra il mondo degli istituti professionali e il mondo degli istituti tecnici con il mondo dell'impresa. E questo lo dico perché oggi c'è la politica della laurea a tutti i costi. Io credo che, questa magari è un'affermazione che qualcuno ha contestato in questa campagna elettorale, ma io credo invece che un giovane che da un istituto professionale a un istituto tecnico scelga di entrare all'interno di un'impresa e di andare a lavorare sia un giovane che meriti di essere valorizzato tanto quanto un laureato, perché contribuisce al progresso imprenditoriale e lavorativo di questa terra. E credo che questa sia la soluzione migliore. Lo dico da persona che ha fatto un altro percorso, perché ho fatto il liceo e ho fatto un percorso universitario, e penso che la soluzione per questo tema sia questo. Questo non significa essere contrari all'immigrazione. Io credo che l'immigrazione regolare, per quanto riguarda il mondo del lavoro, sia una ricchezza, però perché sia una ricchezza è fondamentale stabilire delle regole, garantire a queste persone, alle persone che scelgono di insediarsi nel nostro territorio, un futuro, un contratto di lavoro e una prospettiva di futuro. Troppo spesso questa prospettiva a queste persone non è stata data. Chi parlava di accoglienza preferiva ammassarli come pacchi della spesa in un hub, e purtroppo a Padova siamo in un territorio che ha visto con i propri occhi questa situazione, dove vengono calpestati i diritti di queste persone. Troppo spesso chi viene qui senza un contratto di lavoro, senza una prospettiva di futuro, finisce nelle mani di associazioni che non fanno il loro interesse. Penso piuttosto che un'immigrazione regolare, capace di offrire loro delle soluzioni, magari anche con dei percorsi, come già stanno facendo tantissime associazioni di categoria nel nostro territorio, in loco, sia la soluzione migliore, e che possa offrire loro soprattutto una prospettiva. Un'immigrazione senza prospettiva non è integrazione. Per far sì che ci sia integrazione c'è bisogno di offrire a queste persone dei servizi che non possono essere offerti indiscriminatamente a tutti, ma che devono essere offerti a un numero adeguato di persone per garantire loro il futuro in questo territorio. Solo così si crea integrazione. Tra i primi atti, Presidente, anche il bilancio, quindi le risorse con le quali farà tutte le cose che ha annunciato. Sì, allora, innanzitutto le prime proposte che abbiamo fatto, noi abbiamo fatto un'analisi ovviamente per quanto riguarda il programma anche dal punto di vista della razionalizzazione della spesa. Abbiamo anche più volte ribadito la necessità di garantire, visto che anche alcuni percorsi stanno permettendo la riduzione dei vincoli in alcune categorie di spesa, tra cui la preintesa che è stata firmata qualche giorno fa per quanto riguarda gli aspetti sanitari, lì si parla di 300 milioni. Per quanto riguarda il tema delle infrastrutture, la proposta della holding autostradale, che ovviamente potrebbe essere una soluzione importante per quanto riguarda lo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio,
è partita da un grande lavoro già svolto dalla Regione del Veneto e sbloccata anche da un emendamento di carattere parlamentare. Oltre a tutto questo c'è la grande sfida del federalismo fiscale, che entro la metà del prossimo anno il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza ce la pone come milestone, come pietra miliare per l'erogazione della rata del PNRR, e questa sarà una sfida che permetterà ai territori regionali di avere una compartecipazione ai tributi erariali, e quindi sulla base di questo poi andranno fatte tutte le valutazioni del caso. Voglio solo farvi vedere questa immagine, dobbiamo chiudere perché adesso parte il telegiornale. Dammi un flash con Giovanni Manildo che sta parlando ancora a Padova. Intanto ci sono molti dati che riguardano le preferenze. Luca Zaia primo ovunque per ora, tra l'altro molto più forte su Venezia rispetto a Treviso, ma sono dati parziali. Giovanni Manildo, pochi secondi. Un po' di sonnolenza su dei temi fondamentali, le fragilità, un'attenzione al sociale molto più forte, uno sviluppo economico, une politiche industriali lasciate agli imprenditori e alle piccole e medie imprese. Ecco, io penso che ci debba essere un cambio di passo forte. Il cambio di passo, l'abbiamo detto dall'inizio, dal Veneto di uno al Veneto di tutti, deve essere un meccanismo assolutamente partecipativo, quindi molto diverso rispetto alla modalità di esercizio della rappresentanza del potere in Veneto fino a poco tempo fa. Come si risveglia la sonnolenza elettorale invece, perché l'astensionismo è stato il grande vincitore? Ma allora io penso che ingenerando l'affidamento che la politica può risolvere i tuoi problemi. Questo io ho nei mercati, quando ho sentito delle persone, ho parlato con tante persone, anche in una trasmissione nazionale ha fatto vedere un dialogo con qualche persona dei banchetti che avevano un totale rifiuto della politica. Ecco, la politica in genere deve riacquistare fiducia e essere il mezzo che le persone pensano che possa migliorare la qualità della vita, e di conseguenza noi dovremmo fare delle proposte molto importanti che abbiano impatti. Quindi in Veneto assolutamente sanità pubblica, sanità di prossimità, politiche industriali importanti e attenzione al lavoro soprattutto dei giovani, perché l'altro dato dove c'è stata una pesante critica è che dal 2011 ad oggi 55.000 veneti se ne sono andati dal Veneto senza che ci fosse reciprocità, quindi dobbiamo partire con politiche concrete che danno prospettive di sviluppo. Che messaggio vuole mandare al Presidente Stefani? Scusami, che messaggio vuole mandare in questo momento al Presidente? Innanzitutto gli ho detto il buon lavoro. Mi ridate doppia finestra Stefani poi appena possibile, sentiamo ancora Manildo. Che sia all'altezza della fiducia che gli hanno dato i veneti, questo è l'augurio che gli ho fatto. Il messaggio che il Veneto è profondamente cambiato e che la politica d'ora in poi deve dare delle risposte molto concrete, deve dare su temi fondamentali come quelli enucleati in campagna elettorale. Quindi salute e sviluppo. E che cosa gli riconosce, visto che anche lei spesso ha citato i giovani, a lui sembra uno dei pochi esempi. Come coalizione, di essere una coalizione molto forte per quanto riguarda i territori, di essere capillare, di riuscire a coinvolgere tanti amministratori locali. Presidente, oltre il 60% sicuramente una grande soddisfazione, ma c'era anche un derby interno, diciamo, un po' con Fratelli d'Italia. Lei poco fa ha detto rispetteremo i patti con Fratelli d'Italia. A cosa si riferiva? Beh, abbiamo un accordo di coalizione, così come è normale che sia, e credo che quando si fa parte di una coalizione gli accordi vadano assolutamente rispettati, ma soprattutto si affronti la sfida amministrativa con assessori di qualità, con una giunta di qualità e con una grande capacità di essere in mezzo alla gente, in mezzo ai territori. Senta, l'effetto Stefani sicuramente, ma effetto Zaia anche, rispetto a questo lo ha sentito, e quanto insomma avere Zaia capolista, una domanda forse un po' scontata, però insomma quanto avere Zaia capolista in realtà lo ha aiutato?
Io ho fatto il segretario regionale in questi 3 anni e ho stretto un grande rapporto con Luca Zaia, che è una persona che ha scritto la pagina, 15 anni di pagine di questo territorio, e l'ha saputo garantire, ha saputo garantire ovviamente grande qualità amministrativa in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini. Credo sia un modello straordinario di politica che io voglio continuare. Senta, prima in conferenza stampa ha parlato dei vostri temi, adesso i giovani, l'ambiente, però federalismo fiscale, autonomia restano sempre punti saldi in questi anni che verranno? Io sono il relatore del disegno di legge sull'autonomia e presiedo la commissione bicamerale, almeno fino ad oggi, sull'attuazione del federalismo fiscale. Sono temi fondamentali, il decentramento amministrativo è la grande sfida del Veneto, noi siamo consapevoli che più si avvicina il decisore politico ai territori, migliori saranno le politiche attive che quel decisore sarà in grado di attuare. La prossimità, l'essere vicino alla gente, l'essere vicino al cittadino è la grande sfida ed è quello che garantirà alla politica anche di offrire soluzioni concrete ai nostri cittadini. Chiederà una delega in qualche assessorato per cominciare? Innanzitutto la prima cosa che farò sarà istituire un assessorato al sociale come prima iniziativa, ottenendo conto dei trend demografici in atto in Veneto, una popolazione sempre più longeva, sempre meno nati, e quindi ci sarà la necessità di studiare la società del futuro per offrire servizi per la prima infanzia, un piano casa per i giovani, RSA attrezzate, quartieri inclusivi, villaggi inclusivi, servizi socio-assistenziali vicini ai cittadini. Queste saranno le sfide del futuro e voglio farlo istituendo un assessorato al sociale fin da subito. Senta, però pesa anche l'astensionismo. Ora è vero, avete detto che uno dei motivi è anche legato al fatto degli italiani residenti all'estero, eccetera, però insomma comunque un calo c'è stato, e ecco, questo come lo vede? È stato un problema anche della campagna elettorale oppure è un problema che riguarda un po' tutti? Mi pare sia un trend nazionale, ma vorrei dire anche internazionale. Insomma, mi pare di vedere gli ultimi dati confermano questo aspetto. Sicuramente va fatto un piano importante di coinvolgimento, io voglio farlo in particolare per le nuove generazioni. Ho in testa delle strategie per questa questione e voglio affrontarle come una delle prime sfide da Presidente del Veneto. Direttore, ci sono domande dallo studio? Salvini viene qui, appena arrivata la notizia, arriva alle 19 a dichiarare, forse non so se lo sapeva, Presidente. Sì, direttore, questa è anche la prima maratona mentana che perdo nella mia vita, ma penso di essere giustificato. Va bene, quindi mi sono perso da telespettatore, diciamo. Sì, Salvini dovrebbe arrivare alle 19, dovrebbe essere confermato e quindi lo aspettiamo. Grazie a voi. Pronti a guardare quando parla? La libero. Carlo, quando è che possiamo fare noi il prossimo? Vuoi chiedere che Allora, come vedete, diciamo, il commento scherzoso Alberto Stefani anche ai colleghi della stampa nazionale, ulteriori interviste in questo momento, vediamo se riusciamo a riproporle, tanto abbiamo sentito tutto, c'è il nostro Christian Arboit che vedete inquadrato, sentiamo ancora Alberto Stefani, poi mi date in doppia finestra Manildo per capire se a Padova ha finito, poi ovviamente lo faremo sentire, ci chiamano la priorità chi ha vinto. Per me è un orgoglio ovviamente essere il Presidente dei Veneti, lo farò con correttezza, con lealtà, ma soprattutto con lo stesso stile con cui ho affrontato questa campagna elettorale, senza mai polemiche, senza mai attacchi agli avversari, senza mai cedere a provocazioni. Questa è stata la prima cosa che ho detto e soprattutto sarà lo stile con cui voglio affrontare questa sfida amministrativa. Ecco, che regione lascia Luca Zaia e quali sono diciamo così, gli aspetti più importanti che vorrebbe portare avanti? È una regione che è assolutamente orgogliosa, una regione che ha dimostrato ancora una volta di saper dare fiducia anche alla continuità amministrativa di Luca Zaia, con cui voglio collaborare fin da subito. Per me lui è un modello, è il motivo per cui sono entrato in questo movimento nel 2008 e rappresenta una figura di riferimento per il Veneto e per i veneti. Questo all'interno della coalizione, chiedo scusa, vi aspettavate un risultato del genere, questo testa a testa tra Fratelli d'Italia e Lega?
Ci aspettavamo un risultato importante come coalizione, i dati dei partiti sono andati in maniera interessante e positiva, noi continueremo a lavorare come coalizione nell'interesse dei veneti, credo che i risultati elettorali interessino molto ai partiti ma interessino poco ai cittadini, i cittadini hanno bisogno di risposte e noi vogliamo darle. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ok, tocca alle locali. L'abbiamo va bene, sentito e largamente. Vedete alle sue spalle Carlo Melina che ha seguito tutta questa campagna elettorale. È giusto sottolineare anche il ruolo dei portavoce e, insomma, di chi ha avuto rapporti con la stampa e ha seguito nel dietro le quinte la campagna elettorale di Alberto Stefani in questo caso. Ecco il nostro Christian Boyd. Christian. No, Ferdinando, sì, vai. un attimo in diretta, solo 30 secondi, una battuta al volo, Presidente, per il pubblico di Antenna 3. Qual è il dato più evidente? Il dato più evidente è che i veneti hanno scelto la continuità e che soprattutto da domani si inizia a lavorare fin da subito per il Veneto e per i veneti. Questo è quello che conta, i risultati elettorali ai cittadini interessano ben poco. Interessano molto a noi che facciamo parte ovviamente della politica, ma i cittadini hanno bisogno di risposte e da domani continueremo a dare risposte ai cittadini insieme a Luca Zaia e a tutta la squadra. Tra poco arriverà Matteo Salvini, che cosa le dirà? Ha sentito Giorgia Meloni, la sentirà in serata? Ho sentito i leader della coalizione e ho sentito anche già Matteo Salvini, che ovviamente mi ha fatto le congratulazioni, ma da oggi fin da subito parte il nostro lavoro per il Veneto e per i veneti. Il primo messaggio ai veneti attraverso Antenna 3. Intanto li voglio ringraziare per la fiducia che mi hanno dato e per la grande responsabilità che sento in questo momento. Sarò in mezzo a loro giorno per giorno. Voglio essere il sindaco dei veneti, ho fatto il sindaco di un comune, ho fatto il parlamentare del territorio e ho imparato la necessità di stare in mezzo alla gente. Questo è quello che farò da presidente, senza mai polemiche, senza mai attacchi agli altri, senza mai provocazioni. Questo è stato la prima cosa che ho detto in questa campagna elettorale, è stato lo stile con cui ho voluto affrontare questa campagna e soprattutto sarà lo stesso stile che adotterò da presidente della Regione del Veneto. Quello che contano non sono le polemiche politiche, non sono gli scontri politici, sono i risultati che daremo ai nostri cittadini. Grazie Presidente, grazie al Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Ferdinando, mi sembrava importante averlo in diretta per una battuta in esclusiva. Due flash, Cristian, perdonami ma siamo in ritardissimo e saltiamo gli spazi di telegiornali, ma non potevamo interrompere questa edizione straordinaria per il lavoro di tutti i nostri colleghi e quello che vi stiamo documentando in diretta. Vediamo se con Valentina Visentin riusciamo a tornare a Padova da Giovanni Manildo, che cosa più unica che rara, devo ammettere, facendo questo lavoro, ha parlato in contemporanea in conferenza stampa. Dai, subito con Giovanni Manildo. Mentre c'era Stefani, intendo dire. Ha scelto Manildo e la coalizione. Sì, una bella responsabilità per ripartire e creare un centrosinistra che veramente sarà sempre più rilevante in Veneto. Abbiamo raddoppiato il 2020, diamo segnali che ci siamo e abbiamo voglia di incidere sempre di più. Il corso però sperava di vincere, cioè c'era la volontà e anche la possibilità. Io sempre, anche quando gioco a tennis con gente molto più forte di me, io penso che sempre sia importante l'atteggiamento, anche la convinzione di dire ho qualcosa da dire al Veneto, e la nostra coalizione è convinta ed era convinta di avere delle idee per creare un futuro migliore in Veneto. Le metteremo a disposizione come capo dell'opposizione, come responsabile di una coalizione molto ampia, e c'è una bella assunzione di responsabilità, un bel cammino da fare per incidere in Veneto. Rimane sanità, lavoro, giovani, anziani? Il tema dei giovani l'ho posto dall'inizio, il fatto che dobbiamo invertire il fatto che dal 2011 ad oggi 55.000 veneti se ne sono andati giovani, e questo è il punto fondamentale. Poi l'altro tema, la salute pubblica, che è fondamentale, riteniamo che sia una delle cifre su cui si guarda la capacità di una società di essere giusta, allora, è una conquista di giustizia sociale. Do il tempo e trasmetteremo in diretta anche integrale la conferenza stampa di Giovanni Manildo appena possibile. È ai microfoni la nostra Valentina Visentin, però con Lucio Zanato dal K3 c'è Luca Zaia. Mi date l'immagine di Lucio con Nicoletta Rizzetto e Luca Zaia. Io ho cercato di darvi qualche flash poco fa, ma per dirvi le preferenze sono notevoli per quanto riguarda il presidente uscente, e dato interessante con
un terzo delle sezioni per ora scrutinate, a Venezia oltre 8.000 preferenze, era poco fa più ricco il bottino del presidente Luca Zaia rispetto a quello di Treviso, ancora erano 7.009 Venezia, 6.005 Treviso per quanto riguarda le preferenze, e il governatore uscente è primo in tutte le province. Eccolo lì con Lucio Zanato, vai Lucio. Facciamolo parlare perché ti ha ascoltato e quindi il commento bene, per queste preferenze. Sindaco di Venezia? Ma guardi, io intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno scelto, mi hanno votato e hanno sostenuto ovviamente Alberto Stefani. Devo dire che non è stata una passeggiata, perché poi in questo momento posso anche raccontare. È vero che ero uscente, è vero che ero capolista, ma molti pensavano ad esempio che il capolista venisse eletto d'ufficio. È altrettanto vero che giustamente i miei colleghi di squadra umanamente magari dicevano anche che non servono preferenze a Zaia perché comunque ne ha tante, e quindi non è stato facile. Però è pur vero che c'è sempre, come si può dire, questo pathos, questa adrenalina da elezioni, e avere questo risultato per me, al di là dell'elezione, mi si apre il cuore, perché poi penso che dopo 15 anni e mezzo i cittadini ti vogliono ancora bene. Penso che un risultato come questo oggi significhi ancora di più di tutte le elezioni che ho fatto, perché dopo 15 anni e mezzo i cittadini danno un segnale di gradimento di quello che ho fatto, e quindi questo zittisce le tante voci, poche, diciamo, omeopatiche di coloro che hanno sempre qualcosa da dire sulla nostra amministrazione, ma dimostra anche che il cittadino è vicino a noi. E poi un segnale, penso che sia anche un segnale di riconoscenza rispetto anche a tutto quello che ho subito prima, me lo lasci dire, prima di queste elezioni, perché no alla lista Zaia. Se oggi avessimo avuto la lista Zaia, questa maggioranza avrebbe avuto ancora più consiglieri, voglio ricordare, e si governa con i consiglieri, non con le chiacchiere. No al nome di Zaia su simboli, avanti così. Alla fine ho detto, se sono un problema cercherò di renderlo reale. Adesso tutti hanno capito cosa intendevo, andate a guardare i dati e avete capito. Ma allora questo problema adesso come si concretizzerà? Beh, penso che si concretizzi e si stia consolidando con i risultati elettorali, che immagino che se avessimo chiesto ai bookmaker inglesi di dare delle quote avrebbero detto impossibile. Abbiamo realizzato una mission impossible, diciamolo fino in fondo, perché comunque stanno venendo fuori dei risultati di un partito che l'anno scorso alle europee aveva il 12-13%, non mi ricordo quanto, oggi vola, e quindi vuol dire che la Lega, quando si tratta di presentarsi sui territori e lavorare nei territori, è ancora il partito di riferimento. Ma è anche un segnale per un terzo mandato, per almeno gli altri due governatori che stanno discutendo. Ma guardi, io tifo perché comunque vengano dati e venga fatto lo sblocco dei mandati. Considerate la roba assurda, io da questo istante, lo dico a tutti i cittadini, non sono più ineleggibile, sono candidabile. Cioè, questa è l'assurdità della legge. Cioè, fino alle elezioni ero non candidabile, passate le elezioni è finito il problema. Cioè, voi rendetevi conto, se uno non può essere più un problema dopo le elezioni. Senta Zaia, ma per quale provincia opterà? Per curiosità. Ecco, anche questa, direttore, è un'informazione che è stata maldestramente diffusa per evitare di farmi tirare su voti in altre province. Il consigliere votato, eletto in più, come nel mio caso, unico caso, eletto in più collegi, anzi in tutte e 7 le province, da quello che ho capito, non sceglie la provincia, ma il calcolo matematico, quindi non è un'opzione ma è una designazione. Quindi anche quando avete vissuto, ho visto dichiarazioni serie, non serve votare Zaia in questa provincia piuttosto che in quella perché lui sceglierà Treviso. Io non posso scegliere proprio nulla, sarà il calcolo matematico della Corte d'Appello che mi dirà in che provincia verrò eletto. Questo significa, per me non cambierà nulla perché comunque sarò consigliere, ma significherà molto per chi viene dopo di me, perché vuol dire che scatta un consigliere. Presidente... In 6 province scatterà il consigliere. Prego. Chiaro, non volevo interromperla, prego, dica. No, volevo dire questo perché siccome questo è stato uno dei dibattiti in campagna che sembrava che io corressi in giro per il Veneto, tanto non serviva a nulla perché comunque avrei scelto Treviso. Io non posso scegliere proprio nulla, sarà la Corte d'Appello che mi dirà che seggio dovrò occupare, quindi di conseguenza libereremo gli altri 6 seggi. Però c'è un dato che è incontrovertibile, quello di Venezia. È un dato incontrovertibile, quindi Venezia potrebbe pensare a uno Zaia sindaco a questo punto. Ma guardi, io innanzitutto sono impegnato e concentrato su quello che è il lavoro in regione.
ho sostenuto Alberto Stefani dovrà fare un bel lavoro, abbiamo lasciato un sacco di attività in piedi, pensi solo che il 6 febbraio avremo le Olimpiadi, tanto per dirne una, sono 5 miliardi e 300 milioni di valore, sono 1 miliardo 800 milioni di euro di investimenti che sono stati fatti, ma non dalla Regione, dallo Stato, e quindi ringraziamo il governo italiano e molto altro ancora. Quindi non glielo so dire cosa farò in futuro, anche perché la vicenda di Venezia, il Comune di Venezia, piuttosto che il tema delle suppletive in Parlamento, visto e considerato che Alberto Stefani non sarà più parlamentare, sono fatti che arriveranno verso aprile e maggio, quindi per ora bisogna concentrarsi sul lavoro. Ferdinando? Due flash molto rapidi, il fatto, diciamo, che forse molti dicessero non votato di questa provincia perché opterà per Treviso era, diciamo, una frase o atteggiamento ad opera di altri leghisti in lista, no? Che erano un po' maschi, spaventati dalla presenza del Presidente. Prima domanda, ma la seconda è soprattutto, resta in Regione... Perché, perdoni direttore, sì, ho appena risposto, forse era caduta la linea. Rispetto a questo non glielo so dire, io so che comunque trovo spesso cittadini che dicono ma tu opti per Treviso, ma da un lato questo, dopodiché rispetto alla Regione ho detto io entrerò in Consiglio regionale, come ho già detto, anche perché eventuali scelte su quello che posso fare in futuro non saranno scelte immediate, per cui comunque garantirò la mia presenza sicuramente dall'inizio. Ferdinando? Un'asticella l'aveva messa veramente a 200.000? Non lo so, io non metto le asticelle, potrebbe essere di meno ma anche di più. Vedremo i conti, cioè, i cittadini vanno rispettati. Guardi, io non ho mai creduto a chi mette le asticelle, chi dice devo prendere un voto in più ma arrivare prima di lui, cioè non funziona così, bisogna fare in modo che ci sia rispetto per gli elettori, e perché anche i cittadini, lo dico sempre, la formula vincente è pensare che quando si governa l'attore protagonista non è chi governa ma sono i cittadini, perché se non hai il rispetto dei cittadini, e nelle elezioni il cittadino deve essere protagonista, quindi vedremo i conti alla fine. Guardi, onestamente non so neanche quante preferenze ho già raggiunto, cioè, quindi se me lo dice lei, perché io non so neanche quante preferenze ho. Beh, se vuole vado veloce, ma in questo momento sono a Verona 5.760, gliene leggo solo alcune perché sennò impazziamo. Allora, a Padova 4.332. Cosa ho detto? Verona 5.868, Venezia, che era il dato interessante, che ho detto poco fa, sono 9.665, che sono più, l'ho detto più volte, più di Treviso, dove sono 7.390. Adesso, Presidente, ne leggo solo alcune. Sì, sono dati parziali, questa è la dimostrazione che... Sì, dica. Sì. Dicevo, scusi direttore, dicevo che questa è la dimostrazione che se fosse confermato, dopo dovremo vedere i dati finali perché questi sono parziali, se fossero confermata Venezia per prima, il seggio non scatterebbe a Treviso ma scatterebbe a Venezia. Questa è la prova provata di quello che dicevo prima. Sì, questo ci è chiaro. È chiaro che però allo stesso tempo sarà, guardi, una delle prime cose che ha detto Stefani, che i patti si conservano, no? Cioè si rispettano. Era un messaggio un po' agli alleati che sono meno della metà in questo momento, almeno finché non vedremo i dati ufficiali e definitivi, che è riferimento a Fratelli d'Italia. Quindi se dei patti sono da mantenere è quell'ipotesi di divisione anche degli assessorati e degli equilibri, primo dato. Secondo, rispetto a quello che è stato il suo periodo di governo, Alberto Stefani avrà degli equilibri appunto delicati da mantenere anche all'interno della stessa maggioranza. Per quanto a estrema guida Lega, come abbiamo raccontato in questa giornata, che consiglio si sente di dare? Che scenario vede? Ma guardi, ogni presidente, ogni amministratore poi caratterizza con la sua personalità
e con la professionalità il suo mandato, quindi io ricordo che quando fui eletto in provincia di Treviso le prime domande che mi fecero i suoi colleghi furono: ma lei sarà il nuovo Gentilini? Io ho detto: Gentilini è uno, è unico, quindi ognuno fa la sua parte. E per quanto riguarda gli accordi con la suddivisione degli assessorati o altro, non è cosa che mi compete, sarà il Presidente a decidere, e se hanno fatto degli accordi sicuramente immagino verranno rispettati, come ha detto il Presidente Stefani, ma io mi fermo qui, non ho partecipato a tavoli di accordi o altro. Senta Presidente, l'ultima cosa davvero, poi la libero, è un po' quando lei ha sempre utilizzato questa espressione del venticello, guardi, manca una vera lista del Presidente, altro tema del dibattito di questi mesi, e l'ha citata lei la lista Zaia. Sembra quasi che, se da Roma o da dove non si sa, si voglia evitare di dare eccessivo peso ai candidati governatori. È un po', capisce cosa sto dicendo nella mia domanda? Forse sono stato poco chiaro. No, c'è un po' l'idea di evitare un eccessivo personalismo di questi governatori che vanno al voto, che sembra quasi una retromarcia rispetto agli obiettivi di autonomia che anche noi in Veneto avevamo. Prego. Ma sai, queste sono visioni discutibili. È innegabile che se noi mi avessero ascoltato e avessimo presentato la lista Zaia, che non è un soggetto politico, assolutamente, oggi avremmo più consiglieri da portare in dote ad Alberto Stefani e avrebbe un centrodestra sicuramente più rafforzato. Ma questa è una scelta che non competeva a me, è stato detto che era un problema e infatti è un problema, ma al contrario. Va bene, c'è qualche altro sassolino da togliersi? Grazie. No, la cava è già svuotata. Va bene, grazie al Presidente Luca Zaia. Arrivederci. E a Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Grazie davvero per il lavoro, torniamo da voi tra poco. Dunque, adesso mi sono perso anche negli orientamenti, diciamo, dei passaggi. Chi c'è lì? Carlo Inghilleri? Ah, con Flavio Tosi. Da Verona, Carlo Inghilleri con Andrea Benetti, subito insieme a Flavio Tosi. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori, sono qui con il leader, il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi, con cui stavamo proprio confrontandoci sui dati. Sono ancora dati non definitivi, però sono dati che già raccontano molto, con una Lega che è al 6, no, allora la Lega 6,4. No, Forza Italia 6,4. Forza Italia, scusate. Forza Italia 6,4, la Lega in questo momento al 34 e Fratelli d'Italia al 18. Ecco, stavamo proprio analizzando, ho avuto un lapsus, ho detto la Lega perché stavamo proprio parlando, stavamo mettendo a confronto Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia anche rispetto alle ultime regionali, e bisogna dire che sicuramente c'è stato un exploit della Lega che nel post Zaia forse non tutti si aspettavano. Però l'effetto Zaia si è sentito e si è sentito forte. Ma allora, se uno confronta le ultime regionali, cioè 5 anni fa, noi abbiamo il 6,5, avevamo il 3,5, abbiamo quasi raddoppiato. Anche Fratelli d'Italia cresce e la Lega in teoria straperderebbe fra Lega e lista Zaia. Se però prendi come riferimento le ultime europee, che è l'ultimo dato attendibile recente, noi teniamo, perché eravamo insieme a noi moderati, e fra Forza Italia e noi moderati viene fuori 7,5 adesso e avevamo l'8,6. Fratelli d'Italia dimezza i voti rispetto alle europee e la Lega lì più che raddoppia, perché passa dal 13 al 34, ripeto, al dato di adesso che è ancora parziale. Quindi l'effetto Zaia c'è? Sì, perché se poi uno guarda i voti della Campania anziché della Puglia, dove vede che ci sono i rapporti di forza più o meno normali, con Fratelli prima, la Lega seconda, Fratelli prima, Forza Italia seconda e la Lega nettamente terza, e invece in Veneto la Lega è nettamente prima, quindi è chiaro, e guardando le preferenze si vede che c'è un effetto Zaia. Certo, e a pagare nel centrodestra l'effetto Zaia di più, insomma, dalle sue parole evinco che sia Fratelli d'Italia. Beh, allora non è una critica, è un esercizio numerico. L'esercizio numerico dice che rispetto alle ultime europee noi moderati che eravamo assieme abbiamo quasi gli stessi voti. Se fosse, ripeto, il dato di adesso, rispetto all'8,6 abbiamo il 7,5. Fratelli d'Italia passa dal 37,5 al 18 e qualcosa
e quindi sarebbe che la Lega, che Luca Zaia hanno drenato tantissimi consensi a Fratelli d'Italia. Ecco, avete sentito tutti questi dati proprio perché in questo è un momento in cui si stanno ancora analizzando i voti, si sta cercando di fare luce anche su quelle che sono le prospettive politiche e bisogna dire che quando è venuto qui Tajani le aveva dato anche la benedizione come possibile futuro assessore alla sanità, anche alla luce della sua esperienza del passato. Ecco, sono ancora inalterate le aspettative dal punto di vista degli assessorati, dell'assessorato in regione? Abbiamo sempre detto che gli assessorati si fanno in base ai numeri. Forza Italia entra obbligatoriamente in giunta perché chi abbia il 6-7%, quello che sarà, si entra sicuramente in giunta. Dopodiché con quanti assessorati, con quale deleghe ci confronteremo con Alberto Stefani e Luca De Carlo per stabilire i giusti pesi, perché ripeto adesso, quando ci sarà il dato, perché adesso siamo ancora distanti da un dato definitivo, si può comunque cominciare a mettere giù la giunta, sapendo che Fratelli d'Italia sarà il secondo partito, Forza Italia il terzo e la Lega il primo. Ecco, Forza Italia da questo punto di vista quale ruolo avrà nella futura regione? Dipende, adesso i prossimi giorni vediamo con Alberto Stefani quando ci troveremo, perché di solito insomma si aspetta qualche giorno e poi cominceremo a mettere giù i numeri e i pesi. Ecco, numeri e pesi che però dal punto di vista regionale veneto bene o male sono stati rispettati nelle attese, cioè il centrodestra ha fatto bene o male i numeri che erano attesi e Alberto Stefani ha fatto il suo, è un giovane alla sua prima grande sfida. Carlo, e insomma nel post Zaia ha dimostrato che può fare anche lui bene il presidente. Sì, abbiamo sempre detto che tutti i papabili candidati, compreso quindi Alberto, erano persone di esperienza e competenza, perché Alberto è stato sindaco, è parlamentare e quindi tutte persone che sanno governare. Dopodiché rispetto al voto delle altre regioni si rispetta le previsioni, cioè in Veneto sarebbe finita perché è sempre stato così 60-30, a parte l'ultima volta Luca Zaia presidente che fu addirittura 78, ma comunque 60-30 è un po' la strada del Veneto. Come in Puglia si sapeva che si straperdeva, si è straperso, in Campania si poteva fare un po' meglio di come si è fatto. Nicola Zanetti, dallo studio, ci sono domande? Ci vediamo tra poco, evidentemente non mi sente Carlo, ci vediamo dopo con Flavio Tosi, grazie a Carlo Inghilleri. Andiamo da Ilaria, il senatore De Carlo che aspetta da un po', ovviamente abbia pazienza, è stato un pomeriggio impegnativo per tutti. Vai pure Ilaria, so che deve andare da Alberto Stefani, quindi vai. Sì. Esattamente, deve correre da Alberto Stefani e poi ovviamente sarà anche in trasmissione da noi. Allora, De Carlo, come commenta questo risultato? È un risultato che è figlio di un candidato governatore della Lega, di un governatore uscente della Lega e che ha attirato a sé tanto consenso dovuto ai suoi 15 anni di lavoro e quindi non ci stupisce, insomma noi siamo cresciuti del doppio rispetto a 5 anni fa, ma era evidente che un partito che potesse schierare il candidato uscente e anche quello entrante avesse un vantaggio, specialmente dopo la delusione magari di parte di un elettorato per non aver avuto il proprio candidato presidente, ma insomma questi sono dati secondari rispetto alla nostra felicità nell'aver contribuito a questa straordinaria vittoria con oltre il 60% e quindi da domani inizia una nuova era, è quella nuova era di Alberto Stefani, ma con Fratelli d'Italia al suo fianco e che saprà dare il contributo che i veneti si aspettano, insomma credo nulla di particolarmente così strano rispetto alle aspettative. Certo qualche exit poll, qualche sondaggio magari raccontava una cosa differente, ma noi abbiamo sempre creduto poco ai sondaggi e agli exit poll e quindi non ci stupiamo di un dato che tra l'altro non ci interessava nemmeno prima, insomma. Però magari ci si sperava, ovviamente, dai. Insomma, ciascuno credo che lavori per fare il meglio possibile, dopodiché raddoppiare i voti di 5 anni prima sono un processo di consolidamento del proprio consenso e quindi credo che non si possa non essere felici davanti a un risultato, quello del centrodestra, e una crescita di Fratelli d'Italia. Se dopo mi dice se io avrei preferito avere il 30% anziché il 20%, le direi di sì, però insomma credo che siano concetti importanti sì, ma che insomma non siano la priorità di chi come me ha come priorità la compattezza del centrodestra e risolvere i problemi dei veneti.
Senta, quanto può aver influito la bassa affluenza anche su questo risultato? Un po'. Insomma, diciamo così, dare per scontato che il risultato finale sarebbe stato a favore del centrodestra e non avere magari un candidato di una parte politica diversa da quella della Lega ha scoraggiato qualcuno da andare al voto, e questo è un dato di fatto oggettivo. Però nonostante questo siamo riusciti a vincere lo stesso le elezioni, a portare a casa la regione, a riconsolidare il governo del centrodestra, e quindi alla fine cercheremo di convincere anche chi non è venuto a votare che ha sbagliato, che ha fatto una scelta sbagliata, ma credo che lo faremo con 5 anni di buon governo anche in regione, come stiamo facendo a livello nazionale. E quanto influirà invece questo risultato per le prossime amministrative, in primis Venezia? Intanto un passo alla volta, cercheremo di capire anche per Venezia chi è il miglior candidato per vincere, sapendo che l'unità del centrodestra è la condizione per farlo. I veneti ancora una volta ci hanno detto che tenere compatti il centrodestra è quello che loro si aspettano dai propri riferimenti e dai propri politici, e quindi anche a Venezia prima e poi negli altri comuni troveremo il miglior candidato per affrontare una sfida così strategica come quella di governare la città più bella del mondo. Grazie al senatore De Carlo. Se non ci sono domande io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. No, solo una, la promessa che ci vediamo dopo, perché ho molte domande per il senatore De Carlo, quindi lo aspetto in studio come promesso dopo le 20:20 alle 21, insomma stasera con Ring. Grazie Ilaria Marchiori. Allora Sandro Ferdinando Pumpio. ti assicuro che arriverà puntuale. Benissimo. Allora ho il break, dopodiché dobbiamo andare a Padova, perché è confermato, la notizia l'aveva data in anteprima il nostro Christian Arboit, sta arrivando Matteo Salvini, tra poco parlerà in diretta, tra poco. Allora, sono le 19:05 in questo momento, torniamo in diretta in questa giornata storica che ci consegna la vittoria del centrodestra in regione. La conferma di tutto ciò, il dimezzamento dei voti di Fratelli d'Italia rispetto alle europee, certo è molto di più rispetto al risultato di 5 anni fa, come sottolineava pochi istanti addietro il coordinatore, il senatore Luca De Carlo ai nostri microfoni. Stasera sarà a Ring. Appena possibile andremo a Padova per farvi sentire l'intervento di Andrea Martella e quindi ancora quello di Giovanni Manildo. Abbiamo sentito Luca Zaia, ecco qui abbiamo Chomsky, la vera sorpresa. Intanto vi do un aggiornamento per quel che riguarda il dato dei risultati. Sono quasi 2000 sezioni, 1931, Stefani al 63,47, dato regionale, e 29,74 Manildo, Chomsky al 5,06. Vediamo cosa dice il candidato presidente rivelazione, insomma dopo il risultato più eclatante che era la sfida tra i due, Riccardo Chomsky ai nostri microfoni pochi istanti fa. Vi confermo, sta arrivando Matteo Salvini lì da Alberto Stefani a Padova, dove c'è il nostro Christian Arboit con Simone Merlo. Vediamo Chomsky. Felice, contento, se l'aspettava? Insomma, che sono felice sicuramente, non solo per me, ma per la mia famiglia e per tutti quelli che mi hanno collaborato, i volontari che hanno perso notti, lavori e quant'altro. Che me l'aspettassi qualcosa sentivo nell'aria, perché andando a incontrare la gente, facendo riunioni popolari, insomma c'era un entusiasmo, c'era un qualcosa che bolliva sotto, che mi diceva forse che c'era un consenso. Poi in queste dimensioni, ecco, dire che ero sicuro assolutamente no. Che fosse un buon risultato sì, che superavamo il 3% ne ero quasi sicuro. Lei ha detto che è stata un'impresa, perché? Perché noi prima ci siamo costruiti così da soli, abbiamo battuto il Veneto prima di decidere di partire, poi siamo partiti, abbiamo raccolto le firme, che non è stata una cosa così scontata, che non so quanti faranno in futuro, tenendo conto appunto che non avevamo struttura organizzativa. Raccolte le firme e anche la corsa in mezzo alla popolazione per incontrarla, per spiegare, non avendo risorse da spendere in maniera importante per la pubblicità, per insomma certi occupare spazi di altro genere, e anche con una certa limitatezza di presenze, insomma, da qualche parte su qualche stampa, però insomma il risultato è un'impresa, insomma, credo che è una giornata storica. Quanto può pesare il suo popolo deluso, volontari, cittadini insoddisfatti sul risultato finale? Può davvero trasformare il movimento in una forza stabile in regione?
Ma se saremo coerenti con quello che abbiamo predicato, quello che è stato il mio passato, perché tutto sommato anche la mia coerenza sia da sindaco che da medico ho visto che è stato un valore apprezzato. Dovremo continuare su questa strada, ci organizzeremo, vedremo, poi ci sono i difetti di crescita nel tempo, ma chiaro che non verremo meno a quello che è stato l'imprimatur che ci hanno dato i cittadini, cioè rappresentare veramente le istanze del popolo, e d'altronde l'astensionismo dimostra che i partiti tradizionali non interpretano più quello che pensa la gente. Ora che lei è stato eletto consigliere regionale, quali delle sue proposte, sanità, autonomia, Guardia Civile veneta, ha maggiori probabilità di essere ascoltata o realizzata? Ma io credo che sulla sanità sarà necessario fare una riflessione profonda, perché è la cosa principale, l'hanno toccata tutti, anche quelli che hanno governato dicevano che la sanità, quindi questa è un'esigenza della gente, di pari passo con l'autonomia, che sono le risorse, parliamoci, è inutile parlare di competenze, ci vogliono le risorse, la prima autonomia che abbiamo è la sanità, dobbiamo portare a casa delle risorse maggiori, poco ma sicuro, facendo di tutto, anche in maniera ad oltranza, con tutto quello che significa, per portarle a casa. A chi vuole dedicare questa vittoria? Beh, alla mia famiglia prima di tutto, ai miei collaboratori, ai cittadini che hanno creduto in noi e a Patrizia Brensà, una delle socie che hanno fondato Resistere, che è deceduta, insomma, al mio pensiero a lei, insomma, che ci ha creduto e non è qui a godere con noi. Allora, così Riccardo Sciuminski, candidato presidente di Resistere Veneto, oltre il 5%, rivelazione di queste elezioni. Andiamo subito a Padova con Valentina Visentin e il senatore Andrea Martella. Vai Valentina. Allora, il dato del PD, della coalizione di Campolargo, raggiunge il 30%, il doppio rispetto alle regionali del 2020, e poi c'è anche il dato del PD, miglior partito della coalizione di centrosinistra e terzo partito in Veneto. Sì, esattamente questo. Ora vedremo come si definirà il conteggio del nostro candidato, però già adesso siamo il doppio della volta scorsa, e quindi questo è un risultato delle regionali 2020, un risultato molto importante. Anche il PD, come lei ha ricordato, ha 7 punti percentuali in più rispetto alle elezioni regionali del 2020, quindi si tratta non di un passo in avanti, ma di parecchi passi in avanti sulla via del poter essere anche in Veneto un'alternativa, e noi continueremo a svolgere il nostro lavoro per poterlo essere nel prossimo futuro. Ha funzionato il Campolargo Veneto, che potrebbe diventare un laboratorio dunque? Sì, penso che abbiamo dimostrato ancora prima delle altre ragioni che era possibile, perché l'abbiamo fatto per primi, perché era possibile costruire un'ampia alleanza di forze politiche e civiche, e ha funzionato e ha dimostrato che non solo si può essere uniti, ma si può avere soprattutto una visione e un progetto comune. Grazie mille senatore, grazie. Bene, grazie a Valentina Visentin con Francesco Rattai, sede del Partito Democratico, dove poco fa ha concluso il suo intervento anche Giovanni Manildo, che risentiremo perché ho detto cosa più unica che rara, era in contemporanea la conferenza stampa di Alberto Stefani vincitore, quindi era difficile mandarle entrambe. Abbiamo sentito gli sprazzi, poi ascolteremo il resto. Sta arrivando Matteo Salvini, quindi tra poco il vicepresidente del Consiglio, leader, eccolo qua, guardate la sala in attesa, il leader della Lega sarà al Crown Plaza, dove ha appena terminato di parlare Alberto Stefani. Non so se Christian Erboyd, che vedo aggirarsi nella sala, è collegato, ibridato con noi, sì, dalla reazione immagino di sì, si avvicina col fare, eccolo qua. Christian, 10 secondi e torno da te dopo la pubblicità, cosa ci dici? Dovrebbe essere veramente questione di momenti, di minuti. Ferdinando, sono è arrivato lo Stato Maggiore della Lega, tanti i sindaci, è arrivato anche il sindaco di Treviso Mario Conte, insomma che stasera sarà ring. Poco, ti ricevo la linea, poi ovviamente ritorniamo. Ecco, quindi si vede, sento degli applausi. Vediamo. Ferdinando, eccolo qua, ecco arrivato. Eccolo qua in diretta. È arrivato Matteo Salvini, eccolo là. Con Alberto Stefani. Con Alberto Stefani, eccoli due insieme, salta adesso, la pubblicità prevista, ovviamente. Seguiamo la conferenza stampa. Ecco, adesso Matteo Salvini. Ferdinando si sederà al tavolo della conferenza stampa e rilascerà delle dichiarazioni su modello di quelle rilasciate poco L'abbraccio fa, con Paolo Borchi, avete visto, non so se anche con Mario Conte. Alberto Stefani.
Salvini, che devo dire ci si è speso siamo, parecchio per ci questa siamo. campagna elettorale al fianco di Alberto Stefani. È stato presente più volte sul territorio, ricorderete, tra l'altro in visita solo qualche giorno fa, esclusiva anche alla nostra sede media nord-est a Bassano del Grappa, quindi insomma non una cosa da poco per un vicepresidente del Consiglio. Amico mio, poi faccio tutto. In presenza in una sede di un emittente locale, quindi ascoltiamo Matteo Salvini al fianco di Alberto Stefani, la conferenza stampa, vediamo. Buonasera a tutti. Devo dire bravissimo Alberto, è una grande soddisfazione, è un risultato che va oltre ogni previsione da parte di molti analisti e di molti giornalisti. Devo dire che la scommessa che io ho fatto con Luca e con altri non è arrivata lontana dal risultato finale. È una grande responsabilità perché è una vittoria con proporzioni notevolissime e quindi ho sentito prima la conferenza di Alberto, da domani in ufficio, testa all'ufficio, rappresenta tutti, anticipo una domanda, era e per quello che mi riguarda rimane con orgoglio vice segretario federale della Lega. È stato nominato commissario 5 anni fa. Il nostro obiettivo primario è sempre stato ottenere il terzo mandato e ci abbiamo provato in tutte le maniere possibili. Non ci siamo riusciti. E devo dire che dopo la nomina di Alberto a giovanissimo commissario, 28 anni, sindaco e parlamentare, col lavoro, con la fatica, con la passione, poche chiacchiere, tanta umiltà, tanto lavoro, tanto ascolto, la capacità di tenere insieme tutte le anime, tutti gli stili, tutte le sensibilità, arrivando a polemiche zero. E quando lavori tanto, non ci sono polemiche, c'è positività, ci sono idee, c'è ascolto, raccogli. Questo deve essere di esempio a tutti, ovunque, dove litighi, dove ti dividi, dove c'è la polemica, fatichi. Laddove si lavora di squadra, i risultati arrivano. Il lavoro paga sempre, la fatica paga sempre. Ecco, la forza della Lega è non mollare mai. Se siamo a questo, non so, 30, 35, 36, 37% inaspettato da tutti ancora oggi pomeriggio, mi sono conservato gli screenshot di dotte analisi. Ma così è per il mio albo personale, che ha dato la Lega per morta e Salvini per morto da almeno 10 anni. Diciamo che siamo in discreta salute e la responsabilità è tanta, e quando abbiamo capito che il terzo mandato non sarebbe arrivato, e ripeto, secondo me sbagliando, perché si toglie ai cittadini una possibilità di scelta, non ho mai avuto dubbi che il nome giusto fosse quello di Alberto. E quindi buon lavoro a te da domani, una grande soddisfazione, perché ripeto, la fatica paga, il lavoro paga, il risultato della Lega in Veneto è di entusiasmo per tutti. Se lo avviciniamo, fatte salve le debite proporzioni, ai risultati che, stando sempre alle proiezioni, poi contiamo sempre i voti reali, le preferenze, paese per paese, però al risultato insperato
è notevole sia in Puglia, adesso la Lega era data sopra il 7% in un contesto di centrodestra problematico, che in Campania sopra il 5% sarebbero i due risultati maggiori raggiunti dalla Lega in queste terre. Quindi diciamo che facciamo giustizia di alcune settimane di vacuo dibattito giornalistico. Qua in Veneto si è scelta la realtà, l'ascolto dei territori. Ho sentito prima, venendo in macchina, le parole di Alberto, il tema del sociale, il tema dell'invecchiamento della popolazione, il tema dell'investire sulla formazione professionale qualificata, non sull'immigrazione di massa, che non può essere la risposta, l'autonomia, la sicurezza di cui oggi si sono accorti anche a sinistra, non è solo un capriccio della Lega, non è solo insicurezza percepita, c'è da affrontare con sempre maggior tempestività e visione il tema della sicurezza. È una bellissima serata, che dire, sono felice perché in 35 anni di attività politica ho avuto qualche vittoria e parecchie sconfitte, però un uomo e una donna la sua differenza la dimostra quando cade e si rialza. Siamo qua, è figlia dell'impegno dei militanti, dei sindaci, degli assessori comunali, dei consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, che nonostante tutti dicessero non ce la farete mai, non hanno mai mollato. D'altronde se c'è il leone sulla bandiera. E quindi il lavoro, buon lavoro, in bocca al lupo. C'hai delle Olimpiadi a portata di mano, c'hai una holding autostradale che penso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti potrà esaminare con estrema attenzione e celerità, assolutamente, ci sono tanti cantieri e apprezzo anche il fatto che, siccome la Lega ha preso tantissimi voti, ha preso molti più voti di quanto chiunque altro avesse potuto ipotizzare, però i patti fatti, gli accordi fatti, la stretta di mano data prima di oggi valgono. Non si ridiscutono le parole date. È chiaro che il voto dei cittadini premierà la Lega con tanta presenza in Consiglio regionale, però ci tengo a ringraziare gli alleati, perché in Veneto c'è stato un bel gioco di squadra. In Veneto si è dimostrato che c'è una coalizione, che il centrodestra ha uno spirito unitario, e quindi questo vuol dire che non sempre, come diceva Bossi, i voti si contano ma si pesano anche. Quindi io ringrazio sia Giorgia Meloni che Antonio Tajani, che l'amico De Poli, che Maurizio Lupi, che tutti coloro, la Liga Veneta Repubblica, che hanno portato il loro valore aggiunto. La vittoria di Alberto è la vittoria di tutti, non è solo la vittoria della Lega. Certo, Alberto a stasera è il segretario regionale della Lega, quindi non è un civico, non è un apartitico, anzi è il simbolo di quella passione che se uno da ragazzino, non so quanti anni avessi quando hai fatto la prima tessera, 15 anni, ecco, vuol dire che ci sono dei quindicenni che oltre che avere delle passioni, oltre che a studiare, oltre che avere una vita sociale sviluppata, piena e serena, hanno anche la passione della politica, e da 15 anni a 33 anni siamo qua, quindi per me è motivo di orgoglio, perché la Lega punta sui giovani. Quindi spero che i tanti che non hanno votato vedano in Alberto e nella sua passione, nel suo impegno, nel suo silenzio, nella sua umiltà, nel suo essere arrivato fino a qua, uno stimolo a esserci, perché è vero, il dato dell'affluenza non può soddisfare nessuno, evidentemente. Io sono già con la testa alle politiche 2027, quindi il mio obiettivo è appassionare tanti italiani, avvicinarli alla politica e alla Lega in particolare in occasione delle politiche 2027, e crescere ulteriormente. Ecco, questo 30, 35, non so, 36, 37, non so quanto siamo arrivati per cento, deve essere di stimolo. È una grande responsabilità, però è figlia di un gioco di squadra, quindi non pecchiamo
di arroganza quando vinciamo e non ci deprimiamo quando perdiamo. Però diciamo che è una bellissima giornata da tutti i punti di vista e quindi ringrazio Alberto e ringrazio la grande squadra della Lega che da nord a sud è dimostrazione che chi non molla, chi lavora alla fine vince, alla fine arriva e supera tutti gli ostacoli. Quindi grazie di cuore, in bocca al lupo e buon lavoro all'amico Alberto. Se ci sono domande rispondiamo più che volentieri. Non ho programmi fino a domani mattina. Sì. Chiesto poco fa anche al neogovernatore, il bilancio finale delle regionali 3-3 rispetto a alle previsioni della partenza, che valutazione fa? Io sono assolutamente contento e felice. Sembrava che dovesse essere, qualcuno parlava di spallata al governo, no. Faccio i complimenti anche agli altri governatori che oggi hanno vinto, perché chi vince evidentemente ha ragione, e quindi sia a De Caro che a Fico, però non mi sembra che ci sia stata nessuna spallata, anzi per quello che mi riguarda il centrodestra in un momento complicato a livello nazionale e internazionale ha tenuto assolutamente bene, e i numeri che porta a casa la Lega alla fine di questo percorso di elezioni regionali per me sono preziosi, sono belli, sono una grande soddisfazione. Resto su questo, chiaramente io non ho seguito Campania e Puglia, mi fido di quello che lei ha appena detto, l'ottimo risultato per la Lega anche in queste altre due regioni. Se si rimane così, siamo più o meno a metà delle sezioni scrutinate in Veneto, si supera anche il record storico della Lega del 2010, che sono andato a vedere, è un 35-16, al momento siamo sopra, alla faccia della soddisfazione. Ha detto tutto lei. Però come non ci esaltiamo, e penso che Alberto questa dote ce l'abbia, come non ci esaltiamo nei momenti straordinari come quello di oggi, perché fino a stamattina noi eravamo in edicola con il declino, il tracollo, il tramonto e menagrammismi del genere, diciamo che è un numero notevole. L'importante nella vita è se hai un'idea, se hai un valore, se hai una passione, non fermarti. Se ritieni di essere nel giusto, vai avanti. E questo cerco di applicarlo anche alle vicende quotidiane, dai 3 bimbi portati via alla famiglia, alla pace fiscale, al tema della sicurezza, al tema della pace contro la guerra. Quindi diciamo che se i dati rimangono quelli del voto storicamente più alto della Lega alle elezioni regionali, vuol dire che c'è tanta gente che si fida, non dico solo che ci vota, perché il voto è una parte finale del percorso, che si fida, che ci affida le chiavi della sua azienda, della sua famiglia, del suo negozio, del suo percorso. Il Veneto è una delle regioni più dinamiche, più avveniristiche, più sviluppate d'Europa, non d'Italia. Quindi mettere le chiavi in mano di un ragazzo di 33 anni vuol dire fidarsi della squadra. Qua in sala ne vedete una buona parte, quindi vuol dire che nel tempo abbiamo seminato bene, perché di ragazzi come Alberto Stefani fra i nostri 500 sindaci ce ne sono tanti in tante altre regioni, e quindi già ora per allora io sto ragionando di come riappassionare tanta gente che non vota in vista delle politiche del 2027. Di mezzo c'è anche il referendum sulla giustizia, ovviamente, di marzo, che sarà un altro passaggio importante, però oggi godiamoci il ruggito del leone, pacifico e positivo in tempi di pace, non in tempi di guerra. Ringrazio ovviamente, questo è frutto anche dei 15 anni di lavoro di Luca Zaia e della sua squadra, evidentemente, perché nulla accade per caso. E Luca generosamente ha guidato le liste della Lega in tutte le province.
Questo vuol dire essere squadra, questo vuol dire spirito di squadra, questo vuol dire militanza di partito. Sono due parole che io amo, che qualcuno dica il contrario. Militanza, sezioni, gazebo, volantini, manifesti, fatica, partito. E quindi, se ci sono altre domande... Sì. Buonasera Ministro. Renus 24, Pablo Rocas. Nel frattempo, scendendo un po' più a sud, c'è chi esulta per altre 2 vittorie. Elly Schlein poco fa ha detto tanta l'aria a da Cagnà, ha detto citando Pino Daniele, quindi cioè, l'aria deve cambiare guardando ovviamente alle politiche dove spera in un ribaltone e una vittoria. Reazione sua? Ma le auguro di sperare a lungo. Ha sperato nella spallata, nel contraccolpo, nel ribaltone. È bello che tutti sperino, è bello che tutti siano felici, siano sereni, siano soddisfatti. È giusto che si goda le 2 vittorie indubitabili e innegabili e abbondanti in Puglia e in Campania, e quindi diciamo che la spallata che pensavano di dare in Veneto deve aspettare qualche altro anno, però noi ci confronteremo sulle idee, sui progetti e sui risultati, e devo dire che questi 3 anni di governo evidentemente dei risultati positivi li danno, se in una realtà come il Veneto i dati sono stati questi. Tanto saluto e ringrazio, non ho gli occhiali però vedo l'amico De Carlo, a proposito di spirito di squadra e di vittoria del gruppo. Prego. Avete sentito Matteo Salvini Buonasera. salutare Luca De Carlo. Questa è stata una campagna elettorale in Veneto dove diciamo, si è parlato molto anche del fatto che Vannacci fosse stato messo un po' da parte. Ha inciso questo sul risultato finale? È venuto come tanti altri esponenti della Lega. È venuto, ha incontrato, ha contribuito al risultato. È un dibattito che affascina voi giornalisti. I veneti hanno votato. È venuto Vannacci che è vice segretario, è venuto la Sardone che è vice segretario, sono venuti i governatori, sono venuti i sindaci, sono venuti i ministri. Tutti hanno portato il loro contributo. Tutti sono assolutamente utili alla causa, ognuno con la sua sensibilità, ognuno con la sua peculiarità. Se poi c'è qualcuno specializzato in analisi delle occhiate e dei sospiri, non è la mia dote principale. Quindi da segretario cerco di far lavorare tutti al meglio e cercare di trarre da ciascuno il meglio di ciascuno. Quindi con oggi penso e spero che sia esaurito il dibattito su Tizio e Caio e Sempronio. Insomma, se una terra dinamica, concreta, pragmatica come il Veneto premia il centrodestra con queste dimensioni e la Lega con queste dimensioni, penso che tutte le polemiche siano pari allo zero, al quoto. Prego. Buonasera. Buonasera a lei. Io volevo chiederle se questo risultato clamoroso, abbiamo detto, riapra la partita in vista della Lombardia, quindi all'interno della coalizione. Mancano almeno 2 anni, la scadenza naturale è il 2028, poi chi vivrà vedrà. Per oggi ci godiamo una straordinaria vittoria in Veneto e ripeto, esiste una coalizione, esiste una squadra, esistono degli equilibri, esistono delle legittime reciproche aspettative. In Veneto è stata riconosciuta alla Lega la possibilità di rappresentare tutta la squadra, non vota solo la Lombardia, voteranno tante altre regioni nei prossimi anni e quindi sceglieremo caso per caso quello che l'intera squadra deciderà di privilegiare. No? Sicuramente non per carattere e per buona educazione non dico, siccome abbiamo preso il 37% in Veneto e allora a noi spetta A, B e C. No, valuteremo
caso per caso, e se gli alleati avranno proposte valide da avanzare, assolutamente le ascolteremo, come gli alleati le hanno ascoltate in Veneto. Bisogna essere grati alla squadra per aver permesso a tutti di esprimersi al meglio. Se siete stati nella trattativa per l'accordo del centrodestra, volevo capire se siete stati troppo gentili oppure non avevate previsto neanche voi in fondo questo risultato, cioè appunto che sarebbe stato nettamente superiore a quello degli alleati. No, non siamo né gentili né sprovveduti, però come dice Alberto i patti si rispettano, la parola data vale, una stretta di mano vale più del notaio, e quindi quello per cui ci si era accordati prima del voto, quando i sondaggi davano la Lega alla metà dei voti che ha preso oggi, per me valgono assolutamente anche nel momento in cui i veneti ci hanno premiato, quindi non cambio gli accordi fatti in base al risultato straordinario e clamoroso ottenuto. Per me rimane valido tutto quello che abbiamo concordato fino a ieri. Due domande velocissime. Nel risultato della Lega, quanto è merito di Stefani, quanto merito di Zaia? Seconda domanda, Zaia non dice cosa vuole fare da grande, lei un'idea ce l'ha? Il risultato della Lega è merito di tutti i militanti della Lega in Veneto, quindi Zaia, quindi Stefani. E mi permetto di dire anche dei tanti militanti senza incarico che a novembre hanno fatto, ci hanno messo l'anima. Quindi voi vedete giustamente la punta dell'iceberg, la Lega la sua radice ce l'ha sotto il pelo dell'acqua, e sono decine di migliaia di persone che hanno un credo, hanno dei valori, e senza chiedere un euro, anzi rimettendoci i soldi della benzina, dei pullman, delle trasferte e delle sale prenotate, hanno portato allo straordinario risultato di oggi. Due di questi militanti si chiamano Luca Zaia e Alberto Stefani, ovviamente hanno qualche onore e qualche onere in più rispetto agli altri. Luca può fare tutto con la sua esperienza maturata in Veneto, in amministrazione locale, a Roma, potrà scegliere di servire il suo popolo come meglio riterrà. Quindi penso di essere un segretario federale che ha nell'ascolto una delle sue pochissime doti, e quindi è nel cercare di far giocare al meglio gli uomini in campo, e quindi sono felice, non dico commosso perché a 52 anni ormai, però il risultato di oggi è un premio, non per me, è un premio per tutti quei militanti ignoti che dopo anni di fango, dopo centinaia di articoli di giornale, dopo centinaia di dotte trasmissioni televisive non si sono mai arresi e hanno portato la Lega al suo massimo storico in Veneto. Questo è. E il risultato del Veneto fa bene a tutti, fa bene all'Emilia, fa bene alla Basilicata, fa bene al Piemonte, fa bene alla mia Lombardia, e noi lombardi dobbiamo prendere di esempio il fatto che qua si è lavorato tanto, si è parlato poco e si è costruito. Quindi quello che ha raggiunto oggi la Lega in Veneto, perché non può raggiungerlo domani la Lega in Lombardia? Lo può raggiungere, sì. Da oggi pancia terra, tanto lavoro, zero chiacchiere, tanti progetti, e al centro alcune tematiche che leggevo sui giornali che qualcuno di voi ha definito non prettamente leghiste. È stata un'ottima scelta di Alberto,
il sociale, l'ambiente, gli ultimi. Non c'è solo la sinistra che parla di alcuni temi. A questo? Dimmi. Quel giorno, quando ha parlato al Geox, Stefani, il neopresidente, insomma, è sembrato di sentire qualcosa di abbastanza distante da quello che invece sentiamo di solito da lei, che è segretario. L'ho scelto io come commissario, quindi è colpa mia. Mi assumo tutte le responsabilità di quello che dice, ma soprattutto che fa. Ma è un po' il mondo al contrario. Siamo stati i primi, non gli unici, ma i primi a difendere la scelta di vita di una famiglia che nel nome della sostenibilità rifugge dalle comodità delle grandi città ed educa i figli non col telefonino, ma con la vicinanza della natura e degli animali. Teoricamente dovrebbe essere stata la sinistra a difendere questa libertà educativa, e invece ci siamo noi. Vuol dire che la Lega evolve quando il mondo evolve, sani, stabili nei nostri principi, ma con la mente aperta al futuro. Grazie a tutti voi. Allora, così lungo intervento di Matteo Salvini, che riepiloga un po' tutto quello che è successo in questa giornata e anche negli ultimi tempi. Qualche sassolino della scarpa se lo toglie anche questo Salvini, che sembra quasi un leader che cade e si rialza, una Lega che cade e si rialza. Qualcuno citava i risultati, non è quello dell'Europeo ovviamente, ma è di precedenti regionali, se non ricordo male, dalla domanda della collega a Matteo Salvini poco fa, come risultato storico mai così alto per quanto riguarda appunto la Lega, un risultato che farà bene anche alla mia Lega, alla mia Lombardia, dice qui chi c'è, Antonio De Poli, no? Quindi il senatore Luca De Carlo e il senatore Antonio De Poli, rispettivamente Fratelli d'Italia e UDC, al centro il neo presidente di questa regione Alberto Stefani, che era poco fa, appunto, eccolo qua, con Matteo Salvini, che gli si fa vicino ancora una volta per questo scatto storico. È già un simbolo anche questa immagine, non ce ne voglia, ma poco fa avevamo Luca Zaia al K3 e poi tutto ciò invece, questo mondo che va avanti con un passaggio generazionale anche con Matteo Salvini e il ruolo ora interpretato da Alberto Stefani, che invece accade a Padova. L'ho scelto io, me ne occupo, ne rispondo, così ha detto Matteo Salvini di quello che dice. Oltre ogni previsione, una scommessa che io ho fatto, ha detto lo stesso Matteo Salvini, di Alberto Stefani, della scelta anche di candidare, evidentemente capolista, spingere a candidarsi capolista Luca Zaia, che ha trainato in maniera notevole, come abbiamo sottolineato nel corso di questo pomeriggio, la Lega e il risultato del centrodestra. Tieni pure, così ringrazio anche Francesco Ceron che ha fatto staffetta in regia con Antonio Esposito, anche perché noi andremo avanti fino a questa sera, lo sapete, e vi dico che i risultati che stanno arrivando dalle preferenze sono particolarmente interessanti. Ne cito due, tra gli altri non sono definitivi: il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi davanti per il Partito Democratico a Vanessa Camani per ora, che è la capogruppo del Partito Democratico uscente dal Consiglio regionale. Così Monica Sambo del Partito Democratico di Venezia davanti a Jonathan Montanariello, che è comunque con notevole risultato di qualche centinaia di preferenza, ma avanti a Jonathan Montanariello, che è consigliere regionale uscente per il Partito Democratico a Venezia. E poi molti altri dati che continueremo a sciorinare insieme. Qua c'è Salvini, vediamo se c'è anche il microfono del nostro Christian Arboit. Tra poco andremo col TG di Treviso, ve lo ricordo. Ieri ero allo stadio, abbiamo vinto dose di fortuna al derby. Questo derby evidentemente è un po' nel cuore di tutti, anche nei commenti politici di oggi. La serietà, la compostezza, la concretezza, rappresenta la squadra degli amministratori della Lega.
che probabilmente è unica. Ragazze e ragazzi che non sono conosciuti alle grandi televisioni ma lavorano, mi diceva nel suo paese a Borgorico ha preso il 70% la Lega. Quindi tu non prendi il 70% o il 37% in una terra come il Veneto, con gente attenta, esigente, laboriosa, non lo prendi così per caso, quindi è frutto di lavoro, di programmazione. Il miglior risultato di sempre in Veneto. Vuol dire tanta responsabilità in più domani, quindi scegliere bene, mantenere tutti gli impegni presi per dimostrare anche a chi non ha votato, e sono stati tanti, che vale la pena esserci, vale la pena scegliere, vale la pena impegnarsi. E da segretario del partito per me è una grande soddisfazione, perché scelsi Alberto quando quasi nessuno lo conosceva come commissario del Veneto, come vice segretario mio, come candidato a governatore, uno dei più giovani della storia d'Italia, e questo è un bellissimo segnale per la Lega in tutta Italia. Fatemi ringraziare anche i militanti che hanno portato a risultati assolutamente sopra le aspettative, anche in terre non semplici come la Campania e come la Puglia, e ricordo anche il dato della Calabria. Spero che per la mia Lombardia questo sia di stimolo, perché alle europee non mi ricordo cosa aveva preso la Lega, mi sembra un anno fa aveva preso il 100%, correggetemi se sbaglio, vuol dire avere triplicato i voti in anno, con lavoro, con l'impegno. Allora, va bene. Vittoria, questa o una rivincita? Ecco, Arboit. I miei avversari sono a sinistra, non nemici, i miei avversari sono a sinistra, non ce li ho nel centrodestra, anzi questa è una vittoria frutto anche della generosità di tutto il centrodestra, frutto delle scelte anche fatte a tavolino con Giorgia Meloni, con Antonio Tajani. È per questo che noi con questo straordinario risultato non cambiamo assolutamente niente degli accordi fino a ieri. Quindi nella giunta che verrà gli accordi saranno presenti? Rimangono esattamente quelli che erano stati stabiliti prima del voto. Certo, ringraziamo i veneti che ci daranno una forza in Consiglio regionale che nessuno si sarebbe aspettato, però i patti e la parola data valgono e quindi non cambia nulla. Quanto ha pesato il nome di Luca Zaia sulle schede? È stato importante. Luca è stato un militante straordinariamente generoso dopo essere stato un governatore straordinariamente bravo. Bellissimo lavoro di squadra. Adesso è inevitabile la domanda, però. Allora, Zaia adesso non c'è. Gli hanno chiesto di continuare a difendere in regione e poi potrà scegliere lui come continuare a un ballo. Io da segretario cerco di mettere tutti nelle condizioni di dare il massimo, da Zaia a Vannacci, a Stefani, a Calderoli, a Federica. Allora, abbiamo difficoltà, va bene, per la tenuta della linea. Federica, altro allora militante, oggi presidente e tra l'altro della conferenza delle regioni, ma presidente vicino a Friuli Giulia, che per prendere la tessera della Lega, esattamente come Alberto Stefani, lo ha svelato qui in questo studio Stefani, aveva bisogno allora della firma dei genitori perché era minorenne, anche Federica aveva 15 anni allora. Va bene, esattamente come Stefani, guardate, lo ha citato Salvini, Borgorico, la Lega 67,92%, 6 sezioni su 9, è il paese che ha amministrato appunto Alberto Stefani. Ora, ci fermiamo, non è vero, pochi istanti pubblicità, il telegiornale di Treviso, subito dopo riprendiamo la nostra straordinaria, nel telegiornale di Treviso ovviamente tutto quello che sta accadendo ancora, poi gli ospiti per la prima serata, ci sarà a ring Mario Conte, Luca De Carlo, insomma Forcolini, tutti gli altri ospiti che si alterneranno con i nostri collegamenti. Voglio ringraziare ancora una volta Nicola Zanetti per il coordinamento con Francesca Bozza, Lina Paronetto di queste dirette straordinarie, tutti i registi, i tecnici, i giornalisti impegnati, lo faremo anche questa sera più diffusamente. Pochi istanti pubblicità e il telegiornale di Treviso, tra poco.